serata probabilmente sarà impegnativa. Iniziamo con l'appello. Sì. Valiana Mirella, presente. Bassetto Paolo, Bevilacqua Silvia, Bortolotto Giulia, Presente giustificato. Braido Fabio, assente giustificato, Braido Giovanni, assente giustificato, Caldarta Antonella, Carnelos Graziano, Presente. Cutifani Irene, Dareggian Antonio, De Bastiani Alessandro, Presente. Denardi Marta, Errante Lorenzo, Posocco Gianluca, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, Euliana Antonella. Il numero legale, adesso siamo 4 assenti, va bene. Bene, c'è il numero legale. Nomino gli scrutatori, Toffoli, Cutifani e Bevilacqua. Grazie. Non so se ci sono comunicazioni. Un attimo, Ecco, grazie, buonasera a tutti. Sì, io ho una comunicazione relativa al transito della fiamma olimpica a Vittorio Veneto. Siccome immagino che non ci rivedremo più prima del 25 gennaio, volevo avvisare la città che sono lieta di comunicare che la Fondazione Milano Cortina 2026, comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Paraolimpici Invernali 2026, ha scelto Vittorio Veneto come città di transito della fiamma olimpica. Il viaggio di Milano Cortina 2026 è un'importante occasione per promuovere i valori olimpici, la partecipazione e la solidarietà soprattutto tra i giovani. L'amministrazione sta coinvolgendo le scuole, le associazioni sportive, i volontari, le attività commerciali per trasformare l'evento in un momento di orgoglio per l'intera comunità. Arricchiranno questo momento la rassegna Sport e Cultura e una mostra dedicata alle Olimpiadi a Palazzo Todesco. Il corteo arriverà in città il 25 gennaio, è una domenica. Il percorso si snoderà tra Celeda, partendo intorno alle ore 14, passando per Piazza del Popolo, per terminare a Serravalle e Foro Boario. Invito tutti a partecipare, contribuendo a creare un clima di festa lungo il percorso e maggiori dettagli verranno comunicati nel corso delle prossime settimane. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso sono pervenute 2 domande di attualità, ne abbiamo 10 minuti per dedicare alle 2 domande. La prima del consigliere Gian Antonio Darè, prego consigliere. Buonasera, grazie Presidente. Con riferimento all'articolo apparso nel quotidiano Il Gazzettino in data mercoledì 17 dicembre 2025, a cui la sindaca Mirella Vagliana vengono poste diverse domande, tra cui la velocizzazione del passaggio a livello potrebbe essere un'alternativa al sottopasso qualora ci siano richieste di espansione. La risposta della sindaca: con Rete Ferroviaria Italiana stiamo interloquendo. Il sottoscritto Gian Antonio Darè, consigliere comunale del Comune di Vittorio Veneto, chiede a che punto sono le trattative con Rete Ferroviaria Italiana, qual è il motivo tecnico per il quale le spese di realizzazione del sottopasso sono passate da circa 2 milioni di euro a circa 5 milioni e mezzo di euro, se è stato fatto uno studio recente dei costi di realizzazione del sottopasso. Vi è l'intenzione dell'attuale amministrazione di sviluppare la zona industriale al di là della ferrovia? E questo è quello che io chiedo. Grazie. Grazie, risponde. Prego. Ok, cerco di essere breve. A domanda rispondo. Quindi alla prima, l'amministrazione comunale ha chiesto la proroga dei termini della convenzione sottoscritta nel 2020 che prevedeva la chiusura dei 2 passaggi a livelli di via De Ganuti e di via Callarga.
È stato anche richiesto a Rete Ferroviaria di mettere in sicurezza il passaggio a livello di via Callarga e di automatizzarlo per ridurre i tempi di attesa. Inoltre è stato richiesto di procedere anche nella realizzazione delle ulteriori opere previste nella convenzione stipulata ancora nel 2018 e che riguardavano il sottopasso, che in parte è stato realizzato qui in stazione, ma che in base all'accordo stipulato a suo tempo doveva passare fino oltre il secondo binario, quindi consentire anche il passaggio dalla stazione verso l'area Fender. Era previsto nella convenzione e non è ancora stato fatto. Poi abbiamo anche chiesto che venissero completate le banchine e la realizzazione della pensilina, cosa specificatamente prevista nella convenzione a suo tempo stipulata. Per quanto riguarda il progetto preliminare era stato affidato dall'amministrazione Miato ancora nel 2019 e prevedeva una spesa di 2 milioni di euro. Era un progetto preliminare, quella volta si chiamava progetto preliminare. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato nel dicembre 2023 sempre dalla stessa amministrazione e consegnato al Comune nel giugno 2024 e questo progetto prevede una spesa di 5 milioni e 100, non 5 milioni e 500 come aveva messo lei. Lo sviluppo della progettazione ha evidenziato infatti la necessità di integrare il progetto preliminare con le seguenti modifiche: approfondimento del profilo longitudinale, in quanto hanno trovato vicino ai binari un tubo da circa da 120 centimetri in sostanza, che raccoglie le acque meteoriche presenti nella zona nord. Quindi questo ha costretto a approfondire lo scavo di 1,50 m circa rispetto al progetto preliminare. È stata prevista nel progetto, diversamente da prima, la realizzazione di un collegamento ciclopedonale e poi anche le opere di sostegno delle rampe, a seguito di un ritrovamento che hanno fatto nel terreno, in un'analisi più approfondita del terreno, deve essere realizzato una serie di pali, di micropali per sostenere lo scavo, e questo ha determinato ulteriori lavori rispetto a quelli che erano previsti nel progetto originario. Poi non ultimo, l'aumento dei prezzi, in particolare per le opere di cemento armato e conglomerati bituminosi, nell'aggiornamento del preziario tra il 2019, che era il progetto fatto dal primo progettista, al 2023, data in cui è riferito il progetto di fattibilità tecnico-economica. Rispetto alla stima economica aggiornata, non è possibile garantire che l'importo dei lavori non subisca ulteriori aumenti, perché oltre a lievitare dei prezzi, il preziario era del 2023 quello applicato, quindi siamo già nel 2025, ma c'è anche la previsione che ci possono essere degli ulteriori sottoservizi da spostare e poi c'è lo smaltimento del terreno di scavo. Nel compito metrico, quello previsto inizialmente, c'era scritto che lo scavo veniva poi portato su un terreno lungo la ferrovia, come sembra, dicevano i professionisti incaricati, che ci fosse un accordo con l'amministrazione di portare appunto il materiale di scavo in una zona a nord del passaggio. Per ultimo chiedeva se vi è intenzione dell'attuale amministrazione di sviluppare la zona industriale al di là della ferrovia. Preciso appunto che nel PAT, come sa bene consigliere, è previsto una zona di 10 ettari per insediamenti produttivi. Adesso è in corso di predisposizione di stesura il piano degli interventi. In quell'occasione l'amministrazione e poi il Consiglio Comunale soprattutto, perché dovrà essere portata in Consiglio, decideranno qual è la destinazione di quella parte di quella zona, in sostanza al di là della ferrovia. Credo di aver risposto a tutto. Grazie. Le dico subito che non sono soddisfatto della sua risposta, soprattutto per quanto riguarda l'intenzione dell'amministrazione di avere una visione, di progetto futuro per quanto riguarda l'espansione della zona industriale, che è quello che mi interessa, come mi interessa il sottopasso, perché è la stessa cosa, è collegato per questo, perché una buona amministrazione deve avere la capacità di avere la visione e di creare le condizioni perché le aziende possano inserirsi all'interno della zona industriale, come d'altra parte è già stato fatto in questa zona industriale che è stata fatta tra Conegliano e Vittorio Veneto. È stata fatta grazie a un disegno di
di grande visione di sviluppo non solo delle aree diciamo, artigianali, ma soprattutto industriali, tant'è vero che poi è stata sacrificata per le aree industriali. E questa è la visione di un'amministrazione, deve essere questa. Poi sul sottopasso che va in area Felder, sì, si viene realizzato bene perché tutto quello che viene fatto va bene. Credo che con le Ferrovie dello Stato bisognerà trattare in una certa maniera, soprattutto andare alla ricerca di fare quel sottopasso per mettere le condizioni tecniche per poter far sì che si possa sviluppare un'ulteriore area. D'altra parte vediamo che le nostre zone, in zone industriali ormai è satura, lo vediamo anche i tecnosistemi come abbiamo sopperito a un'esigenza tecnica, e quindi credo che questo sia un pensiero vostro e noi siamo qua a sostenere l'eventuale sviluppo. Grazie. Comunque non sono contento della sua risposta. Grazie. Adesso abbiamo una seconda domanda di attualità del consigliere Uliana. Non lo so, risponde il sindaco. Prego, consigliere. Allora, abbiamo letto sulla stampa della mostra inaugurata presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II, dedicata a Da Ponte e a Casanova. Devo ancora vederla, ma sicuramente una bella mostra, tra l'altro curata dal dottor Trampus, non ho dubbi su questo. La mostra, leggo, mette al centro la collezione Zagonel, verranno esposti accanto a libri, oggetti e documenti rarissimi. Sono quindi a chiedere, dato l'esito della verifica di congruità del fondo, che ha confermato la cifra richiesta, verifica che era prodromica all'acquisto, chiedo se il fondo è stato acquistato, dove è stato collocato in tal caso, quando sarà consultabile e con quali modalità. In caso contrario, chiedo a che punto siamo con la trattativa e quali idee e progetti ci sono oltre alla collaborazione con l'Università Ca' Foscari, di cui si parla nel protocollo d'intesa, protocollo peraltro che ho riletto e continuo a mantenere i dubbi che avevo evidenziato nel Consiglio Comunale precedente. Qual è inoltre il costo di tutta l'operazione e chiedo anche conferma che tale patrimonio rimarrà in ogni caso nella città di Vittorio Veneto. Mi permetto velocemente un commento pertinente a margine e ho trovato inopportuno il fatto che sia stata affidata la verifica di congruità, anche se lecito evidentemente, del fondo a un titolare di una libreria antiquaria che fa parte di ALAI, l'Associazione Librai Antiquari d'Italia, perché della stessa associazione fa parte anche la libreria triestina che è stata incaricata insieme a Finarte della vendita. Allora, io credo che sarebbe stato più corretto, più opportuno affidare l'incarico o a un perito esperto iscritto presso un albo di un tribunale oppure ad una libreria indipendente. Grazie. Prego. Sì, allora, buonasera, vi ho salutato prima, scusate, vado nell'ordine, consigliera Uliana. Allora, se quando il fondo è stato acquistato, l'acquisto del fondo è in corso di formalizzazione in questi giorni, c'è la determinazione a contrarre e si tratta di chiudere la procedura in MEPA. Okay. Poi la collocazione, il fondo è in parte già esposto a Villa Crozze, come da lei detto. Quanto alla collocazione è stato stabilito nel foglio patti e condizioni che regola la vendita che lo stesso resti presso l'abitazione del dottor Zagonel per un periodo, speriamo il più breve possibile, da concordare naturalmente con lui, che nel frattempo sarà custode dei beni ad ogni effetto di legge. Le ipotesi di collocazione al vaglio sono diverse. L'approfondimento coinvolge naturalmente gli aspetti tecnici
volte alla migliore conservazione possibile del fondo, e ciò verrà deciso nel più breve tempo possibile. Quindi c'è un problema anche tecnico di trovare il luogo più idoneo per la sua collocazione, visto la tipicità dell'opera. Per quanto riguarda i progetti e la collaborazione con l'Università Ca' Foscari, di cui si parla nel protocollo d'intesa, nell'immediato si continuerà con la progettualità Lorenzo da Ponte Genio Veneto per gli anni 2026 e 2027. Come sapete abbiamo anche avuto il contributo della Regione Veneto e siamo entrati insomma nei grandi eventi della Regione Veneto grazie a questa progettualità. Nel frattempo valuteremo altri progetti mirati. Vorrei anche sottolineare che c'è stata un'interlocuzione con l'Archivio di Stato di Venezia e l'acquisizione del fondo è stata accolta con entusiasmo anche dal direttore dell'Archivio di Stato, che ha dato disponibilità ad una collaborazione per valorizzare il fondo, anche eventualmente tramite appositi bandi promossi da tale ente. Per quanto riguarda il costo complessivo dell'acquisto è quello di 120.000 euro, oltre i 35 euro di contributo ANAC, e per quanto riguarda la sicurezza che il patrimonio rimarrà a Vittorio Veneto, questo glielo possiamo assolutamente assicurare, era anche nel nostro interesse, nell'interesse della città di Vittorio Veneto, che il patrimonio resterà certamente a Vittorio Veneto. L'amministrazione ha voluto procedere con tale acquisizione proprio per evitare la dispersione del fondo, che in quel caso potrebbe, se appunto non acquisito dall'amministrazione comunale, potrebbe aver trovato altre strade in giro per il Veneto o in giro per l'Italia. Per quanto riguarda il discorso ultimo che da lei fatto, il discorso della stima, della perizia, scusate, gli uffici hanno provveduto a norma di legge dell'incarico, quindi questo spetta di competenza prettamente dell'ufficio e non riguarda l'amministrazione comunale su questo. Ecco, grazie. Prego per la rep. Sono imbarazzata per la sua risposta, non mi viene altra parola. Dunque, la città di Vittorio Veneto acquista, spende 120.000 più, ha dimenticato il costo della perizia che è di 8.540, quindi la somma complessiva comprende anche una perizia che è stata fatta alla velocità della luce perché è stata attribuita il 23 ottobre, affidata. L'11 novembre già la perizia era stata fatta. Allora, chi ha un attimo di dimestichezza con queste cose sa che in 10 giorni lavorativi una perizia fatta su un patrimonio librario di tutti quei libri è assolutamente impossibile, a meno che non si conoscesse adeguatamente prima il fondo. Però io, come dicevo, ho fatto semplicemente un commento a margine e parlavo di opportuno. Gli uffici hanno fatto quello che ritengono sia giusto fare. Io non lo ritengo opportuno, così come non ritengo affatto opportuno che venga acquistato un bene di questo tipo perché poi rimanga nella casa di chi l'ha venduto senza avere la minima idea di dove verrà collocato. Perché io ricordo quanto disse l'assessore Padoan, che mi spiace non sia presente questa sera, spero che arrivi poi, sì, disse: per il momento non ci sono il 28 ottobre decisioni sulla sua collocazione, ma provvederemo a breve. Allora, il provvedere a breve non è dire rimarrà nella casa di chi l'ha venduto. Allora, rimarrà nella casa come? Se uno studioso vorrà andare a vederlo, un cittadino, visto che è patrimonio anche suo, vorrà andare a vederlo, suonerà il campanello del dottor Zagonel? Sì, non ho ancora finito. Trovo che la cosa non sia assolutamente fatta bene, così come, ma io lo dico, vorrei che anche i consiglieri siano consapevoli, non so, voi le sapete queste cose? Scusi consigliere, lei deve dichiarare la sua soddisfazione o meno. Se Totalmente insoddisfatta. va bene, grazie. Abbiamo una interrogazione
a risposta orale del consigliere Thomas Toffoli in merito alla viabilità di via Sotto le Rive. Prego, consigliere. Buonasera signora Sindaca Mirella Bagliana, Vice Sindaco Marco Dus e a tutta la Giunta, gli assessori e i consiglieri comunali qui presenti. Porto oggi alla vostra attenzione il problema stradale di via Sotto le Rive, una strada attualmente molto interessata dal passaggio di mezzi pesanti. Gli autotreni diretti verso la zona industriale, come da me già evidenziato nell'interrogazione, o quelli che si dirigono verso il casello autostradale di Vittorio Veneto Sud, mentre percorrono via Sotto le Rive, sono spesso costretti a mettersi sul cigio stradale per consentire il passaggio di un altro mezzo pesante, con il concreto rischio di provocare incidenti. Tutto ciò ho avuto modo di riscontrarlo personalmente percorrendo via Sotto le Rive, verificando che i camion che transitano su questa strada si trovano frequentemente in situazioni difficili e potenzialmente pericolose, con il rischio di gravi incidenti. Il problema emerge inoltre dalle numerose segnalazioni di cittadini e automobilisti sui social network, che evidenziano come la situazione sia seria e richieda una soluzione urgente, efficace e tempestiva. È noto che da molti anni comitati e partiti politici denunciano il problema stradale di via Sotto le Rive e che ad oggi la situazione non è ancora stata risolta. Per la tutela e la sicurezza degli automobilisti, degli autotrasportatori e di tutti i cittadini, in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia, chiedo a codesto comune che venga individuata con urgenza una soluzione per via Sotto le Rive. Vi chiedo inoltre di tenere in considerazione le proposte da me inviate con la presente interrogazione, domandandovi se siano in programma soluzioni alternative e immediate a questo disagio e pericolo stradale. In particolare chiedo se riteniate opportuno introdurre nel tratto di via Sotto le Rive un divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, se riteniate che la soluzione migliore per il transito di mezzi pesanti in uscita dal casello autostradale di Vittorio Veneto Sud sia l'obbligo di procedere direttamente verso la Bretella e una volta giunti alla rotonda di via della Bresana bisogna svoltare verso via Calderivera, proseguendo poi fino alla zona industriale, evitando così anche il passaggio a livello. Vi ho allegato anche una foto per evidenziare il problema del transito dei camion di via Sotto le Rive. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie consigliere. Risponde. Sì, buonasera consiglieri e grazie al consigliere Thomas Toffoli per l'interrogazione e che mi permette di fare un breve focus su questo tema che, come lei ha ricordato, è molto sentito da molti anni. È il tema del traffico pesante che si deve immettere e uscire dalla nostra zona industriale. E di ipotesi di risoluzione di questo problema negli anni ne abbiamo sentite molte, purtroppo però non abbiamo ancora visto attuarsi delle soluzioni concrete. E quella di via delle Sottoderive è sicuramente una strada che non è adatta ad un transito di mezzi così pesanti e la foto che lei ci ha trasmesso, ma insomma basta percorrerla quotidianamente per verificarlo, ne è un esempio. La strada, dicevo, non è adatta perché naturalmente era stata pensata per un altro tipo di movimento. Sulla questione in realtà si è interessato anche l'assessore regionale. L'ex assessore regionale ora riconfermato perché Elisa De Berti è stata riconfermata come assessore regionale alla viabilità fondamentalmente ed è un tema questo che ha sentito molto anche naturalmente dall'associazione degli industriali delle Prealpi che hanno portato all'attenzione della regione questa tematica. Perché parlo di regione? Perché come puoi immaginare le nostre risorse non sono tali che ci permettono di realizzare una infrastruttura così rilevante, perché non si tratta solo di mettere in sicurezza e lì magari ci si potrebbe anche arrivare su
su piccoli rattoppi o quantomeno di asfaltature la strada, ma lì si tratta proprio di fare un intervento ben più pesante. E, su questa questione l'assessore regionale si era presa degli impegni durante la campagna elettorale. Ora che è stata rieletta vedremo se questi impegni riuscirà a mantenerli. Ora le faccio io un appello, dato anche i suoi entrature con il governo nazionale e regionale. Sa che questa amministrazione lavora per valorizzare il proprio territorio, per cui se lei ha la cortesia magari di far aggiungere questa nostra voce, questo nostro appello affinché si trovi una soluzione, e noi siamo ben disposti a qualunque tipo di soluzione, affinché si sgravi il traffico pesante sia di attraversamento dal centro di San Giacomo, ma poi che si metta in sicurezza tutta la viabilità della zona industriale. E, anche con Autostrade per l'Italia ho avuto dei rapporti per provare a capire se era possibile percorrere strade diverse, però erano anche loro in attesa fondamentalmente di una definizione più chiara della compagine regionale. Ora che le caselle sono tutte sistemate, credo che sia opportuno, ripeto, che vi sia un appello da tutte le forze politiche affinché si trovi una soluzione. E dal nostro punto di vista c'è la massima disponibilità e collaborazione, però i nostri fondi, come lei sa perché conosce bene il nostro bilancio, sono assolutamente limitati. Grazie. Grazie Assessore. Così passa diritto a una replica non più di 3 minuti, prego. Ringrazio Vice Sindaco Dus per l'ampia risposta. Capisco che serve un impegno politico da tutti i fronti, sia a livello regionale che nazionale, e quindi solleciterò anch'io la nostra forza politica di Fratelli d'Italia anche in Regione, visto che abbiamo anche il Vice Sindaco, da poco stato eletto di Fratelli d'Italia, sentirò anche loro per risolvere questo problema di via sotto le rive. Grazie. Vicepresidente del Veneto. Consigliere Toffoli ha un'altra interrogazione, prego. L'altra mia interrogazione è riguardo all'area ex caserma Tandura di Costa. L'area dell'ex caserma Tandura, situata nel quartiere di Costa in via Forlanini, versa attualmente in uno stato di evidente abbandono. L'ex caserma Tandura, realizzata a Costa nel 1964, si sviluppa su una superficie territoriale di 22.716 m2 e presenta una superficie coperta complessiva di circa 3.200 m2, distribuita su 10 fabbricati. Si ricorda che nel 2017 il Comune di Vittorio Veneto aveva previsto per tale area una destinazione prevalentemente residenziale, direzionale e di servizi. Tali prospettive, tuttavia, non sono state ad oggi concretizzate e l'area si presenta sostanzialmente invariata rispetto al passato. Si tratta di uno spazio che avrebbe potuto rappresentare un'importante opportunità di rilancio per il quartiere di Costa, nonché un valido sostegno alle attività commerciali locali che attualmente faticano a sopravvivere. Considerata la posizione strategica dell'area e la sua vicinanza all'ospedale di Vittorio Veneto, si ritiene che l'ex caserma Tandura potrebbe essere destinata anche parzialmente a sedi distaccate universitarie, con percorsi formativi specifici a indirizzo tecnologico, eventualmente anche in lingua inglese. Ciò consentirebbe la creazione di una rete capillare di supporto allo studio medico, con la possibilità di prevedere alloggi anche per studenti universitari. Si evidenzia inoltre la necessità di una revisione complessiva della viabilità di via Forlanini, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni, ciclisti e automobilisti. In particolare si propone la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che colleghi via Forlanini all'area ex caserma Tandura, nonché la revisione degli attraversamenti pedonali esistenti. Nel tratto interessato della presenza di negozi e bar si suggerisce anche inoltre l'introduzione di un limite di velocità pari a 30 km/h a tutela della sicurezza dei pedoni. Con la presente interrogazione si auspica che l'amministrazione comunale voglia valutare con attenzione le problematiche esposte e le proposte avanzate affinché
possano tradursi in interventi concreti a beneficio dei cittadini di Vittorio Veneto. Vi ringrazio per l'attenzione. Risponde il sindaco. Grazie consigliere Toffoli. Dico solo che ha integrato l'interrogazione perché era arrivata a noi in modo diverso, solo una parte forse, la prima parte e la seconda no, ma non importa, sono delle valutazioni corrette e le accolgo volentieri. Allora, per quanto riguarda la caserma Tandura, come da lei è stato sottolineato, questo sito dismesso appunto dalle forze armate rientra nei famosi siti relativi a quel famoso accordo iniziato appunto ancora nel 2014 col Comune di Vittorio Veneto e poi perfezionato con l'ultimo con l'ultimo accordo, il 15/6/2021, in cui i vari siti dismessi, quindi nell'ordine Palazzo Doraltan, Palazzo Marinotti, Palazzo Piccin, Caserma Tandura, Caserma Gotti, Aerocampo di San Giacomo e in controparte la caserma Luigi Maronese, erano appunto oggetti di questo accordo tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio, la Direzione Regionale del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto. Allora, come in questo accordo questi siti venivano dismessi e c'era anche l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di far sì che con varianti puntuali dal punto di vista urbanistico questi siti potessero essere valorizzati, quindi trasformati in aree o residenziali o commerciali o con una destinazione d'uso diversa da quella di servizio, ecco, anche con una destinazione d'uso di servizio zone F. Allora, così è stato fatto nella variante del numero 58/2017 con la scheda normativa numero 17 che lei ha poc'anzi riassunto e dove sono previsti appunto questi due ambiti, uno di residenza e uno adibito al terziario o area di servizio. Attualmente c'è ancora questa indicazione, quindi a tuttora vige questa destinazione urbanistica in quell'area. È vero anche che in questo accordo di programma il Demanio e l'Agenzia e il Ministero si erano impegnati a immettere sul mercato questi immobili. Sappiamo che ad oggi da visura catastale risulta ancora che il tutto sia di proprietà del Demanio e dello Stato, quindi immagino che queste operazioni non siano attualmente andate a buon fine. Detto questo, sappiamo che come è evidenziato in tutti gli altri siti, se non c'è un intervento direi del privato, difficilmente queste realtà possono trasformarsi. Per quanto riguarda l'intervento pubblico, abbiamo visto che coi fondi PNR è stato avviato l'intervento per quanto riguarda la caserma Gotti e quindi questo è stato fatto. Ora, noi sul piano degli interventi che stiamo portando avanti, naturalmente potremmo interagire nuovamente con la proprietà, quindi col Ministero della Difesa, per vedere se con una parziale trasformazione o comunque con magari, come ha suggerito poc'anzi lei, una trasformazione anche dell'area attraverso anche un ripensamento per quanto riguarda la viabilità, cioè deve essere tutto analizzato e siccome adesso appunto stiamo facendo il PI, magari prendiamo in considerazione anche la sua proposta e proveremo ad approfondire questa tematica, sapendo però che purtroppo dico, se non ci sono interventi da parte dei privati, difficilmente queste aree, queste grandi aree trovano uno sviluppo, ecco, una riqualificazione. Grazie. Consigliere Toffoli, ha diritto a una replica. Ringrazio Sindaca per l'esposizione e prendo atto e grazie. Punto numero 4. Interrogazione del
Consigliera Callart, su stato iniziativa del Comune sulla crisi infrastrutturale del Fadalto, pedaggi, autostrade, tutela. Prego, consigliera. Grazie. Scusate la voce. Allora, premesso che la vicenda del Fadalto non può più essere trattata come un'emergenza episodica, ma rappresenta ormai una criticità strutturale, cronica e prevedibile che incide in modo diretto sulla qualità della vita dei cittadini di Vittorio Veneto, sulla competitività economica del territorio e sulla continuità dei collegamenti tra Veneto e Bellunese. Premesso che da anni cittadini, imprese e lavoratori subiscono chiusure ricorrenti della strada statale 51, deviazioni forzate, senza che sia mai stata costruita una risposta istituzionale stabile, automatica e preventiva. Secondo quanto riportato nella recente interrogazione parlamentare dell'onorevole Giulia Pastorella, a partire dal 26 sono previsti i famosi importanti lavori strutturali di messa in sicurezza del Fadalto, con la realizzazione della galleria che ovviamente prevederà chiusure per lunghi periodi, per diversi mesi della strada. Considerato quindi che con tale interrogazione sia stato riportato alla luce e all'attenzione di tutti un problema che conosciamo già da tempo, ma anche l'interrogazione ha permesso al Ministero di dare una risposta che certamente non ci ha soddisfatti, perché dalla risposta emerge con chiarezza l'assenza di una regia politica forte, nonché un preoccupante scaricabarile istituzionale che finisce per lasciare ancora una volta i territori soli e abbandonati davanti al disagio di tutti. Ci ricordiamo anche che ad inizio mandato, quando c'era stata una delle prime importanti frane, questa amministrazione aveva stanziato 10.000 euro come rimborso ai cittadini che avevano dovuto obbligatoriamente usufruire dell'autostrada. Però non abbiamo ad oggi, non conosciamo una rendicontazione politica chiara né una valutazione pubblica sull'efficacia reale del provvedimento. Inoltre, nell'agosto scorso, la sindaca ha pubblicamente evocato la possibile liberalizzazione del tratto autostradale, affermazione che, se non seguita da atti concreti, rischia di configurarsi come una dichiarazione politicamente suggestiva ma istituzionalmente evanescente, generando aspettative nei cittadini senza fornire certezze. Quindi, premesso tutto ciò, interroghiamo il sindaco e la giunta e chiediamo se l'amministrazione comunale ritenga accettabile che, in vista dei lavori strutturali del 26, ma anche di quelli vicini della istituzione delle reti parasassi, la gestione della viabilità del Fadalto continui a basarsi su risposte emergenziali e misure occasionali. Quali iniziative politiche formali il Comune di Vittorio Veneto abbia intrapreso e intenda intraprendere per ottenere la gratuità del pedaggio durante l'intero periodo dei lavori previsti dal 26 e quali siano, se ci sono, aggiornamenti ufficiali di interlocuzione tra gli enti interessati. Se esista allo stato attuale un impegno concreto o anche solo un tavolo tecnico attivo finalizzato all'introduzione di un meccanismo automatico di esenzione del pedaggio autostradale sia per le chiusure emergenziali che per le interruzioni prolungate connesse ai lavori del 26, come siano stati utilizzati i 10.000 euro stanziati, quale seguito non abbia avuto le dichiarazioni della sindaco dell'agosto 25 sulla possibile liberalizzazione, quale sia la strategia complessiva dell'amministrazione comunale per tutelare nel medio-lungo periodo cittadini, lavoratori e imprese di Vittorio Veneto dai disagi strutturali connessi alla viabilità del Fadalto, evitando che emergenze ricorrenti continuino a essere gestite esclusivamente con interventi temporanei e non risolutivi e che l'avvio dei cantieri del 26 si traduca in un ulteriore aggravio economico per il territorio. Si chiede infine se la Giunta non ritenga necessario un cambio di passo, passando da una gestione reattiva del problema ad un'azione politica più determinata, coordinata e continuativa, all'altezza della rilevanza territoriale della questione. Grazie. Grazie. La sindaca.
Allora, ringrazio la consigliera Caldart per l'interrogazione presentata, che mi offre ancora una volta la possibilità di esporre le iniziative intraprese dall'amministrazione per ricercare soluzioni volte a mitigare i disagi che i residenti del Fadalto, i gestori di attività commerciali e i pendolari subiscono ogni qualvolta la statale Alemagna viene interrotta per l'attivazione del sistema di allerta. Mi permetta, consigliera, solo di segnalare che l'interrogazione è un po' ridondante nelle varie richieste, vengono più volte ripetute considerazioni, potrei dire con commenti politici più che in un'interrogazione, comunque mi presto a darne risposta. E inoltre faccio anche un considerato che alcune descrizioni sono inesatte e danno delle informazioni errate, ma vado a precisare quanto segue. Entrando nel merito dell'interrogazione, è doveroso precisare che nel 2026 prenderanno sì via i lavori, il titolo dell'opera è così espresso: lavori di ripristino danni e aumento resilienza per la messa in sicurezza della statale 51 Alemagna dalle colate detritiche in località Fadalto, realizzazione di gallerie artificiali. Ma più precisamente nel 2026 e per la durata di 300 giorni, come da cronoprogramma, verrà eseguito uno stralcio funzionale con la realizzazione esclusivamente di barriere paramassi e barriere o sistema paradetriti, per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Gli interventi si svolgeranno per più tratti lungo il versante montano. Tali lavori non necessitano dell'interruzione completa della strada statale, ma sarà impraticabile esclusivamente la corsia a monte della carreggiata per un periodo di 155 giorni e quindi per alcuni periodi la gestione del traffico sarà regolata da impianto semaforico. Per ciò che concerne invece la realizzazione di gallerie artificiali, con un costo stimato di 49 milioni di euro, è doveroso far presente che a tutt'oggi questo intervento non è finanziato. In ogni caso, qualora i lavori della realizzazione delle gallerie dovessero prendere avvio, la gratuità del pedaggio del casello di Vittorio Veneto Nord a Fadalto sarà garantita come riportato da disposizioni del progetto e grazie all'accordo già raggiunto in questo specifico caso tra Autostrade e ANAS. Nel rispondere agli altri quesiti posti faccio presente che nei mesi scorsi abbiamo provveduto a coinvolgere la Regione, la Prefettura, ANAS e Autostrade per l'Italia al fine di garantire il pedaggio gratuito tra i caselli Vittorio Veneto Nord, Fadalto Lago e Santa Croce durante i periodi di chiusura della strada statale. Il 20 agosto di quest'anno si è svolto un incontro congiunto convocato dal viceprefetto su nostra richiesta, dall'esito del quale il rappresentante di Autostrade per l'Italia ha manifestato l'impossibilità oggettiva di adeguare il sistema informatico al fine di garantire la gratuità del pedaggio nell'immediatezza della chiusura della strada statale, necessitando di almeno 48 ore di preavviso. A settembre è stata inviata una missiva al Ministro delle Infrastrutture Salvini, nella quale si chiedeva un intervento da parte del Ministero al fine di facilitare un dialogo proficuo con Autostrade per l'Italia e ANAS per la tutela degli interessi dei cittadini, con l'obiettivo di una soluzione definitiva quale potrebbe essere la liberalizzazione del breve tratto autostradale interessato. Ad ora non abbiamo ricevuto una risposta dal Ministro, ma sono in corso interlocuzioni informali con il Vice Ministro Rixio, grazie anche ai parlamentari rappresentanti del nostro territorio. In relazione alla somma dei 10.000 euro stanziati da questa amministrazione nel bilancio 24-25 si fa presente che tale somma non è stata utilizzata, in quanto stiamo interloquendo con la Regione Veneto per una corretta gestione del contributo. Si fa presente che la cifra corrispondente è stata iscritta anche al bilancio di previsione 2026 che andrà in votazione a breve. La nostra amministrazione, fin dai primi mesi del suo insediamento, ha dimostrato massima attenzione per tutti coloro che a causa dell'interruzione dell'Alemagna hanno avuto disagi. Purtroppo le interlocuzioni con gli enti gestori delle infrastrutture, e questo lo sa anche lei, consigliera Caldart, non sempre danno esiti positivi immediati, causa molteplici questioni che, intrecciandosi tra loro, determinano dei percorsi non sempre facili, ma è nostra intenzione continuare a ricercare delle soluzioni. Ora che si è insediata anche la nuova giunta regionale, è nostra intenzione proseguire il dialogo con il nuovo assessore Elisa Venturini, delegata in tema di protezione civile, e con la consigliera De Berti, con delega alle infrastrutture. Grazie.
Grazie. Consigliera Callar, prego. Grazie Sindaca della risposta che ci ha dato, che in qualche modo ribadisce un concetto. Allora, io vorrei chiarire che ovviamente siamo ben consapevoli della complessità della situazione, cioè nessuno pensa che ci sia una bacchetta magica che risolva il problema. Quello che non ci è piaciuto e non ci piace è questa probabilmente con buona volontà, con finalità positiva, frequenti dichiarazioni fatte sulla stampa e che lei questa sera ha ribadito in Consiglio Comunale, queste dichiarazioni che prevedono interlocuzioni, modalità, cioè sono tutte dichiarazioni che creano aspettativa nei cittadini. E sono cittadini come noi della stessa serie, cioè non abbiamo cittadini serie A e serie B a Vittorio Veneto solo perché magari lavorano o abitano nella zona nord ovviamente, quindi credo che per massima trasparenza sarebbe giusto intanto farci sapere costantemente a che punto sono le interlocuzioni, come dice lei, e poi possibilmente tradurre queste interlocuzioni, queste dichiarazioni di buona volontà in atti scritti, perché sappiamo che se non c'è nulla di scritto, nulla poi va avanti. Sappiamo anche che è vero che c'era già a monte, voglio dire, l'avevamo già prevista noi, quella famosa convenzione ANAS e Autostrade, con cui si prevedeva che qualcuno pagasse, in questo caso certamente non Autostrade ha bisogno che qualcuno rimborsi gli eventuali mancanze dai pedaggi. ANAS si era impegnata e c'è una convenzione che credo che sia ancora alla firma al Ministero. ANAS si era impegnata a voce, ma insomma arriverà questa convenzione a sostituirsi, diciamo, ai cittadini nel momento in cui si debbano pagare dei pedaggi, ci sia mancanza di pagamento dei pedaggi. È pur vero che se paga ANAS paghiamo comunque in parte anche noi, perché ANAS non è un ente privato. Però tutto ciò deve essere chiaro, noi siamo qui anche per supportarvi per quello che possiamo fare, però ci vuole massima chiarezza per non trovarci alla prossima caduta Massi nella situazione in cui ci siamo trovati in passato. Grazie. Grazie. Possiamo chiudere il punto 4. Passiamo alla prima delibera. Punto 5, riconoscimento debito fuori bilancio. La Corte Suprema di Cassazione ordinanza pubblicata. Vabbè, cioè. Buonasera a tutti. Questa delibera ha come scopo il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza della Cassazione numero 29.719 di quest'anno, più precisamente dell'11 novembre scorso. Il debito fuori bilancio consiste nell'importo complessivo di 7.781,48 euro, che comprendono sostanzialmente le spese legali liquidate a favore della controparte, che ha visto le proprie ragioni riconosciute dalla Cassazione, e dall'importo di 1.718 euro per contributo unificato più 27 euro per marca da bollo che sono dovute nel caso di soccombenza, qualora questa venga riconosciuta da parte della Cassazione. Nel merito stiamo parlando di una vicenda che nasce nel 2009-2010 con la cessione di credito da parte di Mark Color Italia e Ifitalia, per un credito che era relativo, vantato nei confronti del Comune, relativo all'esecuzione di lavori di ristrutturazione di Palazzo Todesco. In quella vicenda si era inserito un pignoramento presso terzi da parte di una ditta,
il giudice dell'esecuzione aveva imposto al Comune di corrispondere aveva assegnato le somme che il Comune doveva ancora versare a dei videoimpianti. Nel frattempo però il credito era stato ceduto da parte appunto di Marcolo Raif Italia, ne è sorta un contenzioso circa il soggetto che avrebbe dovuto effettivamente essere beneficiario della somma. Negli anni c'è stata una sentenza favorevole al Comune da parte del Tribunale ordinario di Milano, una sentenza che ha ribaltato la precedente da parte della Corte d'Appello di Milano nel 2017, che ha dato invece ragione a Ifitalia. La sentenza d'appello è stata impugnata dal Comune in Cassazione. La Cassazione ha invece definitivamente pronunciato confermando la sentenza d'appello e quindi liquidando a carico del Comune a favore di Ifitalia le somme di spese legali che vi ho citato prima. Come detto in altre occasioni in precedenza, davanti a una sentenza esecutiva si tratta di un debito fuori bilancio perché non già previsto in bilancio, e è necessario procedere al riconoscimento di tale debito, riconoscimento nell'ambito del quale il Consiglio Comunale va a operare semplicemente con una funzione ricognitiva e non ha discrezionalità circa l'impedimento o meno del pagamento del debito. Grazie. Grazie. Do la parola al consigliere Carneros, prego. Buonasera a tutti. Dunque, è indubbio che, come diceva l'assessore, il debito fuori bilancio c'è e quindi c'è un'attività esclusivamente ricognitiva da parte del Consiglio Comunale. Certo è, come avevo evidenziato anche in Commissione, è davvero singolare la cosa, nel senso che una volta riconosciuto il debito di bilancio e non possiamo fare altrimenti, se ho capito bene, noi come Comune abbiamo pagato un determinato lavoro 2 volte, una volta al cessionario e una volta al creditore. Io non lo so, dopo tanti anni, se sia possibile porre rimedio a questa situazione, perché se ci pensate, pagare 2 volte la stessa cosa, un qualsiasi buon padre di famiglia si rivolterebbe. Certo, non sono un pivellino e so che talvolta nei meandri delle cause e controcause, talvolta si rimane fregati. Però se ci pensate, parliamo di mancanza di fondi, parliamo di ristrettezze di bilancio, parliamo di necessità sempre più impellenti di fronte ad una situazione economica certamente non rosea, eppure capitano anche questi aspetti. E vi confesso che come consigliere comunale non è piacevole. Ecco, evidentemente qualcosa è andato storto. Non è ammissibile che si paghi 2 volte. Mi viene in mente Cottarelli e davvero, se si facesse seriamente una spending review a tutti i livelli, statale, regionale, provinciale, comunale, probabilmente i nostri cittadini starebbero meglio e noi faremmo in questo modo l'interesse dei
cittadini. Quindi questo mio intervento è proprio finalizzato a questo, a sollecitare la Giunta a verificare intanto se c'è la possibilità del recupero, se sono state mandate delle diffide di interruzione della prescrizione. E questo per lo specifico aspetto che stiamo esaminando con questa delibera. Ma in ogni caso che questa vicenda, che ovviamente appartiene al passato, come ha detto l'assessore, parte dal 2010 e in 3 gradi di giudizio si arriva dopo 14 anni, di fare in modo, ecco, di non lasciare noi per i prossimi 14 anni qualcosa che assomigli a questo aspetto. È importante, come si può dire, trattare la cosa pubblica e le risorse pubbliche come faremmo, o come farebbe ciascuno di noi con le proprie risorse, con oculatezza, con lungimiranza, con attenzione, con durezza, quanto serve. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. La parola al consigliere Darè. Non è per rispondere giustamente al collega Carnelos. Questa è una vicenda di una ditta e un'azienda, tra l'altro una grandissima azienda che aveva lavorato a Palazzo Todesco in maniera eccezionale, che era purtroppo, come lei sa, molto spesso le aziende che lavorano nel pubblico come nel privato sono soggette a dei fallimenti. Questa è una vicenda che si trascina ancora con la mia amministrazione, ma che purtroppo non è che fai a meno di pagare. E lo vediamo benissimo anche adesso, che ho visto oggi sul giornale che c'è qualche problema mi pare, sulla scuola. Lei capisce che da amministratori non è che abbiamo la possibilità di interagire in maniera autonoma. Poi arrivano le sentenze, tra l'altro 2, che dice una cosa e poi ne dice anche un'altra. È chiaro che l'amministrazione poi non ha altro che da pagare. È chiaro che soprattutto se i soldi sono pubblici costano ancora di più, anzi mi dà ancora più fastidio, perché se i soldi sono miei o personali rispondiamo in maniera personale, ma dei soldi pubblici rispondiamo tutti. Ma purtroppo quella è una vicenda di un'azienda che ha lavorato su Palazzo Todesco, che tra l'altro è una grande azienda con grande professionalità, che purtroppo è fallita. E questo è un procedimento che si trascina da 14 anni per colpa di nessuno e per volere di nessuno, ma purtroppo sui tribunali non si discute. Grazie. Grazie. Vediamo un attimo se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi, non so se l'assessore vuole replicare. Prego. Grazie. Più che una replica, una precisazione. Tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vengono di default trasmesse alla Corte dei Conti per la verifica di eventuali profili di rilevanza in quanto a danno erariale, per cui da questo punto di vista qualora la Corte dei Conti dovesse ritenerlo sussistente procederà come è previsto dalle relative norme a tutela del patrimonio dell'ente. Come diceva il consigliere Darè, una vicenda simile si sta più o meno profilando di nuovo, proprio per questo ci siamo incontrati con gli uffici per valutare che modalità di comportamento tenere alla luce di quanto imparato da quest'ultima vicenda chiusa in Cassazione. Ovviamente non si finisce mai di imparare, sono d'accordo, purtroppo.
Grazie. Non ci sono altri interventi. Ci sono dichiarazioni di voto, prego. Non vedo dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego, consiglieri, votate. Delibera approvata all'unanimità, 14 favorevoli. Adesso l'immediata esecutività, prego. Tutti favorevoli, delibera approvata. Possiamo passare al prossimo punto dell'ordine del giorno, il numero 6. Determinazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2026 e seguenti. Illustra la delibera l'assessore De Antoni, prego. Sì, quindi c'è questa delibera che diciamo, c'è la norma che appunto prevede che entro i termini di approvazione del bilancio i comuni definiscono quelli che sono quello che deve essere l'IMU, insomma le tariffe IMU da applicare nel corso dell'anno successivo. Hanno predisposto nel tempo, il Ministero ha predisposto un elaborato che appunto riporta nel dettaglio tutte le varie classi diciamo, che devono essere applicate per i diversi fabbricati. L'amministrazione e la Giunta propone di confermare per gli anni 2026, 2027 e 2028 le aliquote IMU, così come disciplinate dai diversi articoli che vi salto, e quindi passo velocemente a leggere quello che è il prospetto previsto dal Ministero per diciamo, definire queste aliquote. Quindi per quanto riguarda le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9, c'è l'importo del 6 per 1000. Per quanto riguarda l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute da anziani e disabili, si applica il comma che prevede appunto questa assimilazione all'immobile diciamo, dell'unità immobiliare diciamo, occupata, e quindi c'è questa applicazione dell'esenzione. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, viene confermata l'aliquota dell'1 per 1000. Analogamente per quanto riguarda i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, quindi per le attività produttive, sempre l'1 per 1000. Per i terreni agricoli ancora l'1 per 1000, per quanto riguarda le aree fabbricabili l'1 per 1000, e per gli altri fabbricati, quindi fabbricati diversi dall'abitazione principale e da fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, ancora l'1 per 1000. Qui ci sono richiamate tutte le esenzioni che sono previste, tra cui quella che citavo prima per anziani e disabili. E quindi diciamo, il documento che diciamo, è già stato predisposto secondo dicevo appunto i contenuti di questo decreto è stato predisposto in questi termini che sostanzialmente confermano le aliquote in vigore ad oggi. Grazie, Assessore. Consiglieri, se ci sono interventi. Consigliere Posocco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto noto con dispiacere che dopo la battaglia fatta
in minoranza quando decidemmo di aumentare le aliquote IMU per ovvi problemi di bilancio. Adesso che i derivati non sono più da pagare, quindi l'amministrazione si trova un bilancio tranquillamente gestibile, diciamo così, le aliquote rimangono invariate. Quindi a chi ci segue da casa dico che rispetto al 2024, quando siamo andati via, questa amministrazione si trova con 1.600.000 euro in più in spesa corrente da poter gestire nel proprio bilancio. Quello che però mi dà un po' più noia è che questa amministrazione si era impegnata nel trovare qualche formula per aiutare, parlo di attività produttive, qualche proposta, qualche soluzione nelle tariffe e si era impegnata l'anno scorso all'approvazione del bilancio di previsione. E è passato un anno e è rimasto tutto invariato e di questo mi dispiace. Consigliere. Invito i consiglieri a prenotarsi se hanno interventi da fare prima di far replicare l'assessore. Non vedo prenotazioni, quindi ritengo che non ci siano richieste di intervento. Non so se l'assessore vuole intervenire. Sì, praticamente quindi abbiamo confermato le aliquote dello scorso anno. Mi dispiace che il consigliere sia dispiaciuto del fatto che non abbiamo previsto nessuna diminuzione di queste aliquote, ma poi quando parleremo anche del bilancio di previsione 2026 vedrà che le risorse e le difficoltà che non solo il nostro comune ma che tutti gli altri comuni hanno incontrato e incontrano sono importanti per quanto riguarda la chiusura del bilancio in pareggio e quindi non abbiamo trovato insomma, la possibilità in questa fase di ridurre queste aliquote. Ci dispiace, però diciamo, le condizioni sono queste. Questi famosi 1.600.000 di derivati, evidentemente quando ci sono state delle difficoltà da parte delle precedenti amministrazioni per non solo la sua ma anche quelle precedenti, no? Quando c'erano a pagare questi derivati sicuramente sono state fatte dei grossi sacrifici e dei grossi impegni che però hanno comportato anche tante cose lasciate indietro. Quindi ci siamo trovati con i soldi dei derivati, il 1.600.000 che lei dice, a fare tutta una serie di interventi che negli anni erano stati lasciati da parte. E quindi parlo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutti gli edifici che c'erano, la parte la sistemazione delle strade, la sistemazione degli alberi, quindi tutti interventi che vengono pagati con le spese correnti che non abbiamo avuto il tempo, la possibilità abbiamo dovuto riprendere tutti questi interventi e quindi tutte le risorse disponibili. Ci sono stati anche altri aspetti, consigliere, ad esempio anche il personale che è stato ridotto all'osso e siamo passati nel frattempo da 140 dipendenti circa, perché qui il numero esatto non si sa mai, ma perché cambia sempre qualcosa, da 140 a 150, quindi le condizioni degli uffici per quanto riguarda la presenza di personale erano molto difficili, come vi rendete conto anche voi, come l'avete segnalato anche voi. Quindi tra il personale, tra le spese di manutenzione, tra le cose che sono state indietro, tra diciamo, l'importo complessivo di accertamenti IMU che erano previsti, no, nell'anno 2024, che poi chiaramente non si sono concretizzati, tutta una serie di cose ha comportato l'utilizzo, noi speriamo nel modo più corretto e da un buon padre di famiglia, come richiama sempre il consigliere Carnelos, di aver utilizzato queste risorse per mettere a posto tutta una serie di situazioni, per, come dicevo, riassumere il personale necessario, che forse non è ancora sufficiente, ma comunque ci sono 10 unità in più e sta poco a fare il conto anche di quanto questo incida, e quindi diciamo, non abbiamo ritenuto di toccare queste aliquote. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Darè.
Assessore, il dato di fatto è che l'aliquota è rimasta lo stessa. Quando era in opposizione lei era molto contrario, quindi è giusto, no, le ricordo perché forse si è dimenticato, ma insomma è andata così. Poi non confonda la spesa corrente con il capitale, perché sono due cose diverse. Insomma, siamo vecchi di mestiere qua, un po' tutti, no? A parte qualcuno. Allora, diciamo che va bene così e la sua giustificazione è abbastanza puerile. Grazie. Grazie consigliere Darè. Consigliere Posocco, replica, 5 minuti. Sì, al di là di questo, Assessore, poi io ho un'altra impressione, al di là che poi parleremo di bilancio, al di là di programmazione di DUP, quindi con le problematiche che ci sono in questa città come in altre città, attività produttive è un tema, un settore molto delicato, sì, e non ci sono le ricette, adesso però un po' di impegno da questo punto di vista, cercare e provare. Io invece ho un'altra impressione, vedendo il bilancio, che sia un po' tirato per la giacca un po' da tutti i suoi colleghi di giunta per una serie di una programmazione un po' in cui vengono spesi parecchi soldini. Poi entreremo, quando faremo il rendiconto, anche magari a vedere come vengono spesi. Non è questa la serata per entrare, però voglio dire, i soldi per fare le cose ci sono. Potrei fare esempi, le dico per dire. Lo staff del sindaco, articolo 90. Abbiamo avuto 3 sindaci, Darè, Tonon e Miatto, che non avevano un ufficio di comunicazione, avevano solo la segreteria. Qui invece abbiamo voluto avere la segreteria, un ufficio a far comunicazione, una ditta che ci fa comunicazione, la fa anche bene, e abbiamo voluto spendere 16.200 euro, 16.400 euro per assumere una persona a supporto del sindaco 18 ore a settimana. Tra l'altro era anche in lista con voi alle comunali. Tra tutti i curriculum che sono arrivati, i curricula che sono arrivati, avete scelto quella persona, vabbè, legalmente si può fare, però voglio dire, serviva spendere per esempio questi 16.200 euro per una figura di cui l'ente non ha necessità, se mi permetto, perché gli altri sindaci hanno fatto lo stesso e hanno fatto anche bene, mi sembra, questo tipo di lavoro. Quindi se io vado nelle pieghe di bilancio a guardare tutto, dove sono stati collocati i soldi di spesa corrente, vedrà che la possibilità di tagliare di qua, tagliare di là, magari c'era. Quindi non diciamo che il bilancio, avete 1.600.000 euro in più, lo investite, lo spendete dove volete voi. Ok, poi entreremo nel merito se lo spendete bene o se lo spendete male. E questo è un altro discorso. Però non mi dica che non ci sono risorse a disposizione, altrimenti, per esempio, quei 16.200 euro li risparmiavate, perché non servono, ok? Grazie. Grazie consigliere, vediamo se ci sono altri interventi. Non vedo altri interventi, non so se l'assessore vuole usufruire della replica. Per essere precisi ho votato contro, ma se andate a cercarvi i verbali di quella riunione non è che abbia sparato contro questa vostra decisione, rendendomi conto, e l'ho sempre fatto anche in questi consigli comunali, e ho sempre detto che le condizioni in cui eravate negli anni 2024 precedenti erano davvero difficili, e quindi ho sempre giustificato tutte quelle mancanze e carenze che ho detto prima, ma che ripeto, cioè per quanto riguarda il personale, 10 persone
persone in meno. Per quanto riguarda ad esempio l'illuminazione, avete spento le luci per metà, una sì, una no, con risparmi di 200-300 mila euro solo per l'illuminazione, il calore. Non c'erano neanche nel 2024 le spese elettorali e tutti sapevano che c'erano le elezioni quest'anno, non avevate messo neanche quelli. Allora, quello che dico io è facile criticare, forse sarà stato facile per me, è molto facile anche per lei, però la situazione, i numeri sono quelli e quindi si fanno i conti con i numeri che ci sono. Come vedrete anche nella discussione sul bilancio, le risorse sono quelle e allora si può sempre, sì, mi rendo conto delle diverse posizioni delle persone, però anche lei quando aveva il bilancio non è che avesse trovato tante possibilità di intervenire a favore delle, diceva prima, delle società operative, mi scusi, esatto. Quindi è difficile intervenire, è difficile fare il bilancio di quest'anno, poi ve lo presentiamo, avrà modo di votare a favore o contro e immagino già come voterà, però diciamo tenga conto che ho sempre considerato la situazione che avevate e in questa sera ho cercato di farvi capire anche quali erano le difficoltà che avete avuto e quali sono stati gli interventi che abbiamo dovuto fare per rimediare a una situazione che era davvero tragica in tutti quei settori. Anche ringrazio il consigliere Re che mi ricorda la differenza tra spese in conto capitale e spese correnti. Vuole che non lo sappia? Vuole che non sappia neanche questo? Certamente che lo so. E quando parlavo di manutenzioni ordinarie degli immobili, o quando parlavo del certificato di prevenzione incendi che non c'è in tantissimi immobili, tutte cose che abbiamo fatto noi adesso, stiamo mettendo a posto, erano tutte cose che avete lasciato perdere. Il teatro da Ponte, a Serar, il teatro da Ponte. Non può rispondere. Ok. Continui. No. Il teatro da Ponte, che non è certificato. Sì. Chiudo facendo un accenno al Teatro da Ponte, come mi viene suggerito, nel senso che il Teatro da Ponte sapeva che non aveva il certificato di prevenzione incendi, sapeva quanti soldi abbiamo dovuto mettere per renderlo agibile e quindi per poterlo poi far vendere, per poterlo acquistare prima di partire con l'acquisto, quindi mi sembra che queste vostre osservazioni siano pretestuose e che non ricordino di quello che è stato il passato e le gestioni che avete fatto negli ultimi anni. Grazie Assessore. Ho chiesto la parola alla Sindaca. Sì, grazie. Intervengo relativamente alla questione sollevata dal consigliere Posoco relativamente all'ufficio del sindaco. Allora, intanto vorrei precisare che abbiamo rispettato la normativa e quindi siamo conformi alla legge e quindi abbiamo ritenuto, come in altre città avviene, di fare questa proposta di assunzione, questa assunzione a 18 ore perché riteniamo che io ho pensato di dare un'impostazione un po' diversa rispetto a quello che è stato il fare il sindaco in questa città. Io penso che Città di Vittorio Veneto si meriti un sindaco che lavori al massimo della sua azione. Non voglio dire che i sindaci che mi hanno preceduto hanno fatto quello che ha ritenuto corretto fare. Penso che oggigiorno i sindaci abbiano un carico di lavoro che sta aumentando in modo esponenziale e penso che appunto la città di Vittorio Veneto debba caratterizzarsi per un'elevatura un po' più importante e per far questo necessita di collaboratori e quant'altro. Naturalmente tutto funziona bene all'interno della nostra struttura di segreteria. È vero anche che abbiamo carenze anche in questa struttura perché ci sono state delle assunzioni, poi c'è stato un trasferimento, una richiesta di mobilità, quindi anche la segreteria del sindaco e della struttura istituzionale ha mancanza di personale. Quindi questo è quanto. Io penso una cosa, sono responsabile di quello che faccio, come è la giunta. Lo staff del sindaco non riguarda solo lo staff del sindaco, ma collabora anche con la giunta, quindi voglio dire ci sono interlocuzioni costanti con tutti gli uffici.
attua un servizio anche a disposizione degli uffici. E detto questo, io sono responsabile e rispondo per le azioni che faccio, le azioni politiche e amministrative che porto avanti. Spero di ottenere i migliori risultati per questa città di Vittorio Veneto, ne sono orgogliosa e sono fiera di quello che sto facendo. Lo faccio con tanta passione e passione, e cercando anche di portare a casa dei risultati. Naturalmente c'è necessità, ripeto, di avere una struttura operativa, quindi voglio dire, sono state fatte delle scelte consapevoli, però sono oggetto di irrobustire quella che è la struttura, ripeto, della segreteria, e tale sono. Grazie. Grazie. Bene, non vedo altri interventi, quindi la discussione è chiusa. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego di prenotare. Consigliere Darè. Viste le considerazioni dell'assessore, che naturalmente quando era in opposizione condivideva l'aumento dell'IMU, però votava contro, allo stesso modo voto contro anch'io. Ho imparato da lei, grazie. Consigliera Caldar, prego. Io invece vorrei fare una dichiarazione di voto politica, anche se la sindaca prima mi ha richiamata perché ha detto che l'interrogazione aveva un tono politico. Penso che qui si possa parlare anche di idee, no? Quando la politica rappresenta idee. E dal punto di vista politico, guardando questa delibera, io e noi vediamo che c'è stata una scelta di usare tutto ciò che era a disposizione per una serie di interventi, tra cui anche quello che abbiamo appena citato e sul quale, scusi sindaca, ma veramente sembra un'escusatio non petita la sua, cioè noi abbiamo solo sottolineato che a fronte, come ci ha detto l'assessore al personale, di mancanza di personale nella struttura, perché l'ha detto chiaramente prima, sia stato scelto legittimamente di ampliare, di incentivare la segreteria del sindaco, dove a nostro modesto parere forse non era prioritario, forse ci sono uffici che hanno più bisogno di personale. E mi permetto anche, siccome la sindaca ha fatto, magari presa dalla foga, un'affermazione piuttosto forte, cioè migliorare la qualità della, adesso le parole bisognerebbe guardarle nella registrazione, ma in sostanza la qualità della modalità in cui un sindaco si mette a disposizione. Migliorare significa che quelli di prima non l'hanno fatto. Personalmente penso di poter testimoniare che l'impegno che il sindaco Miato ha dato a questa città non sia contestabile. Quindi, ecco, quindi il tema qui è: c'era una disponibilità per la spesa corrente ampia, perché insomma è stato deciso, questo dobbiamo dire ai cittadini, di mantenere le aliquote IMU così come sono, anziché diminuirle, scegliendo, perché ovviamente sarebbe stata una scelta anche questa, di diminuire o di tagliare magari alcuni servizi o alcune tipologie di offerte, di interventi che come vediamo dal bilancio sono state fatte in corso d'anno, sulle quali ovviamente legittimamente voi avete deciso invece di investire. Però la realtà è che è una scelta politica vostra, quella, a fronte della possibilità di diminuire le aliquote IMU, di mantenerle. Quindi, siccome noi non siamo d'accordo con questa scelta, il nostro voto sarà contrario. Non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione, le dichiarazioni. Siamo alla votazione. Prego, votate.
Chiusa la votazione, la delibera approvata con 9 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Adesso votiamo esecutività. Prego. Approvata, 9 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. E chiudo il punto 6. Punto numero 7. Verifica quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alle residenze e alle attività produttive terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. L'assessore Denardi, prego. Di nuovo buonasera a tutti. Questa delibera fa parte degli allegati al bilancio di previsione. Anche questa volta diamo atto che con questa delibera che il Comune di Vittorio Veneto non ha in proprietà aree fabbricati da cedere da destinare a residenza, attività produttive terziarie ai sensi della norma che richiede la verifica della quantità e della qualità di aree fabbricate da destinarsi a residenze, attività produttive e terziarie cedibili in proprietà o in diritto di superficie. Grazie. Grazie, velocissimi. Adesso se ci sono interventi. Interviene il consigliere Carnellos, prego. Anche questa è diventata una delibera di routine. Da anni e anni, di legislatura in legislatura, ogni anno il contenuto di questa delibera è: non ci sono aree né per PIP né per PEP. E sotto questo profilo io dico una cosa: mi vengono in mente anni in cui lo Stato, le amministrazioni avevano a cuore la tematica dell'usufruibilità di una casa e di aree per l'espansione economica. È arrivata la modernità e di queste esigenze si sono perse le tracce. Qui vedo giovani consiglieri e nomi che farò sono nemmeno immaginabili, ma è davvero singolare e, come si può dire, avvilente che per parlare di piano casa occorra risalire agli anni 50 al piano Fanfani, che è morto da 30 anni. E allora mi viene in mente che qualcosa di marcio c'è nello Stato di Danimarca, ricorrendo a Shakespeare. E sotto questo profilo, visto che il nostro non è solo un discorso comunale, ma abbraccia anche politiche nazionali, esaminando e guardando almeno gli articoli giornalistici sul piano casa, anche a livello nazionale c'è
un taglio di fondi. E noi talvolta ci azzuffiamo sulla residenzialità, sull'aumento della popolazione, sulla crisi demografica e ci troviamo di fronte a tutte le amministrazioni, perché ovviamente questo è un dato che ci accomuna a tutte le altre amministrazioni. E non facciamo altro che prendere atto, non ci sono aree. E se ci pensate, l'aumento della residenzialità a Vittorio, ci sono stati anni in cui c'è stato. No, mi viene in mente nelle varie parti della città, quelle con la rondine dell'Inacasa, oppure in via Pontavai, tutto quell'insieme di condomini era residenza pubblica. Secondo me, per risolvere quel problema, questo problema quella è la strada. Dovremmo avere un impegno corale a livello comunale, a livello provinciale di Ate, a livello regionale, a livello nazionale, per far capire che solamente con quella soluzione è possibile risolvere, o quantomeno tamponare l'attuale situazione. E allora, approvando per l'ennesima volta non ci sono aree, chissà, vorrei suggerire all'amministrazione di poter pensare se nel PI di prossima presentazione non ci sia la possibilità, almeno il sogno di metterlo sulla carta, delle aree per la residenza. Una volta la consigliera Caldani mi pare di ricordare che non è bello dire la residenza, case popolari, non chiamiamole case popolari, parliamo di una residenzialità accessibili anche alle classi che non hanno notevoli disponibilità economica. Proviamo a pensarci, proviamo a cominciare a seminare anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista proprio politico. La consigliera Caldani diceva che noi siamo animali politici. Non siamo burocrati o funzionari alle dipendenze di un direttore generale AIS. Siamo politici in erba e abbiamo l'imperativo kantiano categorico di seminare perché qualcosa cambi. E dal nostro piccolo, se agiamo da un punto di vista proprio culturale sotto questo profilo, chissà che davvero in futuro non si possa pensare ai consiglieri prossimi venturi che approveranno invece di una carta burocratica aree zero, non si possa pensare che c'è un'area in cui è possibile costruire residenzialità pubblica, un'area dove è possibile un PIP non speculativo, e credo che in questo modo potremo fare nel nostro piccolo il nostro dovere. Grazie. Grazie, consigliere Carneros. Non vedo altre prenotazioni. Quindi io chiudo la discussione. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto.
Prego, consigliera Callar. Grazie. È interessante e anche stimolante quanto ha detto il collega Carnelos e personalmente lo sposo in pieno, anche se mi piace aggiungere che non solo credo sarebbe giusto, e speriamo che così sia, fra qualche anno arrivare con questa delibera dove invece ci siano delle aree da destinarsi, qua dice residenza, non dice solo residenza per case, diciamo, non vogliamo usare popolari, ma comunque case a, come si dice, a case per chi ha meno possibilità. Dice anche attività produttive e terziarie, quindi qua si riapre il tema della possibilità di avere nuove attività produttive che si insedino in zone ovviamente ben definite e anche terziarie per quello che poi vedremo essere, secondo me, il vulnus di questo bilancio di previsione, cioè la non almeno espressa volontà di favorire la crescita del nostro territorio. Questo, come dite voi sempre, che viene ribadito più volte, consumo zero del territorio, che ha un suo senso, però ha un senso limitato, perché se noi continuiamo a limitare tutto, andremo verso la decrescita felice, non verso quella che noi vorremmo essere la crescita. Quindi la possibilità di avere delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, in parte anche diciamo di queste case mi viene in mente quello che ha fatto Fanfani, secondo me quella volta è stata un'idea eccezionale. Perché lui ha previsto questa serie di case, le ha messe a disposizione di persone che, me l'ha sempre raccontato anche mio suocero, la sua moglie era una maestra, lui lavorava nella forestale, quindi avevano 2 redditi piuttosto limitati, per anni hanno pagato l'affitto in conto acquisto, quindi questo ha fatto sì che chi entrava da affittuario mettesse la massima attenzione a quella casa perché domani sarebbe diventata sua. Quindi la formula è stata una formula decisamente innovativa e anche visionaria, se vogliamo, no? Quindi ci sono delle modalità per aprire anche a case, diciamo così, popolari, ma fatte con in una dimensione, una prospettiva che non sia semplicemente di sussidio a chi è senza casa. Parallelamente penso che anche giovani che vogliano mettere su casa, come si suol dire, possano e debbano avere la possibilità anche di andare in aree, di potersi fabbricare, di potersi fare la casetta, non solo di, come avete più volte detto voi, ristrutturare, usare l'esistente. Quindi sì, sposo quanto detto dal consigliere e credo che possiamo, parlo per me, dopo vedremo i miei colleghi se sono d'accordo, pensare di astenerci su questa delibera per il semplice motivo che la vediamo come un'apertura ad una prospettiva diversa in futuro. Grazie. Grazie. Non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi posso passare alla votazione. Votazione chiusa, delibera approvata con 10 favorevoli e 4 astenuti. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli 10, astenuti 4. E questo era il punto numero 7.
Adesso abbiamo il punto 8 e il punto 9. In conferenza dei capigruppo abbiamo stabilito di data il tema molto simile di due punti, di fare un'unica discussione. Poi naturalmente ci saranno invece le due votazioni separate. Noi abbiamo in sala la dirigente della Torre e la Presidente dei Revisori dei Conti Bettiol, che probabilmente interverranno. Penso che inizia l'assessore. Sì, volevo dire che ci siamo accordati appunto con la dottoressa Bettiol, che ringrazio per la sua presenza questa sera, di fare diciamo, un primo intervento di presentazione da parte del Collegio dei Revisori e della sua Presidente, insomma, dei due documenti con tutti i controlli che hanno fatto in qualche giornata di presenza anche nei nostri uffici, e quindi sicuramente è stato fatto un lavoro molto approfondito e credo che poi vi darà conto insomma, di tutta l'attività fatta, quindi fa questo intervento di tipo generale, poi entriamo un po' nei particolari per quanto riguarda i due documenti attraverso diciamo, la mia presentazione e poi attraverso le eventuali richieste di chiarimenti da fare agli uffici. Quindi darei la parola alla dottoressa Bettiol. Adesso un attimo, poi spegno. Allora do la parola al Presidente del Revisore dei Conti, la dottoressa Bettiol, prego. Neanche. Ora sì, Ok, ora ora sì. sì. Bene, buonasera a tutti. Il bilancio di previsione che noi abbiamo esaminato e che poi la dottoressa esporrà sinteticamente nei numeri principali si presenta in equilibrio. Ovviamente sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio, le varie appostazioni e stanziamenti sono stati controllati da me e dai miei colleghi e sono stati verificati come corretti e coerenti. Devo dire che predisporre il bilancio entro la scadenza del 31 dicembre è importante, almeno dal punto di vista nostro. Il rispetto quindi è un elemento che noi valutiamo molto positivamente, perché vuol dire che c'è la volontà di organizzare le attività future dell'ente in modo ordinato e corretto. E però per far questo è richiesta la collaborazione intensa degli uffici, che devono un impegno importante e che noi come collegio abbiamo apprezzato, e ringrazio quindi la dottoressa Dalla Torre e la dottoressa D'Apparè che ci hanno supportato nel nostro lavoro. Io mi fermo e se poi c'è qualche chiarimento sono qua. Grazie. Quindi ecco,
Comincio con illustrare brevemente il documento unico di programmazione, che è il primo punto argomento all'ordine del giorno, e successivamente poi possiamo parlare anche del bilancio. Alcune considerazioni di tipo generale per quanto riguarda il DUP, che come sapete tutti bene, insomma, è il documento che definisce la programmazione strategica e operativa del Comune per i prossimi 3 anni. Il primo documento era stato approvato il 17 settembre scorso per il triennio 2026-2028 e adesso con questa delibera prevediamo l'aggiornamento del piano stesso. Penso il documento che vi sottoponiamo contiene praticamente, volevo precisarvi quali sono le modifiche e le integrazioni che sono state fatte rispetto al documento approvato a settembre. Avevo in commissione letto velocemente quelli che sono i vari punti, lo ripeto molto velocemente senza perdere tanto tempo. Insomma, allora, le integrazioni riguardano i primi capitoli relativi agli scenari economici europeo, nazionale e regionale, che sono stati aggiornati in relazione ai dati che avevamo a disposizione, che erano modificati rispetto al settembre scorso. Poi abbiamo modificato lo stato di attuazione del PNRR per gli interventi che nel frattempo erano andati avanti. Abbiamo apportato gli aggiornamenti relativi alla situazione degli investimenti in corso, questo tanto per fare un riferimento a pagina 40. Sulle partecipazioni abbiamo aggiunto solo quello che era l'importo di un dividendo da parte di una società partecipata. A pagina 49 poi abbiamo inserito tra gli obiettivi della Vittorio Veneto Servizi, mantenendo tutti quelli che già c'erano, abbiamo anche aggiunto che gli avvisi di assunzione e altri avvisi legati all'attività pubblica che anche la Vittorio Veneto Servizi deve avere, che vengono pubblicati oltre che sul sito della Vittorio Veneto Servizi anche sul sito del Comune, che è forse anche più seguito. Poi a pagina 52 abbiamo modificato gli indirizzi di politica tariffaria, e poi qui mi soffermerò un attimo su questo. A pagina 56 abbiamo inserito le spese per il personale presunta per il 2025, poi abbiamo inserito tutte le tabelle relative all'analisi e alla valutazione delle risorse finanziarie, questo da pagina 86 a pagina 96, e alla fine nella delibera abbiamo riportato quali sono gli allegati al DUP, quindi oltre a questo documento c'è anche allegato al documento stesso il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, il programma triennale degli acquisti e delle forniture di servizi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente. Comunque sono a disposizione per tutte le vostre richieste di approfondimento o di chiarimento. Mi volevo soffermare solamente sul punto relativo alle politiche tariffarie per i servizi a domanda individuale. Come abbiamo precisato nel documento, che è riportato a pagina 52 del documento, appunto, tali tariffe sono state approvate con una delibera di giunta del 4 dicembre. Con questa delibera abbiamo apportato solo alcune modifiche di lieve entità ad alcune tariffe, evitando comunque nel nostro intervento di modifica di andare a penalizzare gli utenti e le famiglie con il reddito ISEE più basso. Tali modifiche riguardano insomma alcuni importanti comunque servizi che diamo, l'asilo nido, i centri estivi, alcuni impianti sportivi. Su quest'ultimo tema, sui temi legati all'asilo nido e ai centri estivi, poi parlerà più dettagliatamente l'assessore Padoan, mentre per quanto riguarda gli impianti sportivi, pur non essendo di mia competenza ma del sindaco, volevo solo precisare che diciamo anche rispetto agli articoli che sono apparsi sul giornale, che per quanto riguarda le palestre abbiamo previsto l'inserimento solo della nuova tariffa per la palestra recentemente realizzata dalla provincia, e per questa palestra che è nuova e che prevede anche una tribuna, insomma, che abbiamo previsto una tariffa oraria pari a quella del palazzetto dello sport, cercando un po' di avvicinare i due impianti, aumentata di 2 euro all'ora. Abbiamo poi aumentato solo le tariffe applicate per l'intera giornata per stage o manifestazioni sportive organizzate in particolare da soggetti non concessionari. Vado più vicino, scusate, perché la mia voce è sempre bassa. Quindi dicevo che abbiamo aumentato solo le tariffe legate alla giornata occupata da società non concessionarie. In questo caso
la tariffa oraria che diciamo, prevedeva un importo per 5 ore pari al costo della tariffa giornaliera, quindi abbiamo ritenuto diciamo, di applicare un prezzo un po' superiore per quanto riguarda l'intera giornata rispetto alla tariffa oraria che praticamente dopo 5 ore andava ad essere pari a quella dell'intera giornata. Un'altra cosa che abbiamo fatto è sugli impianti della pista di atletica, su questa infrastruttura diciamo, c'è ancora in corso tutta una serie di approfondimenti per procedere al nuovo affidamento, alla gara per l'affidamento e sicuramente, come avevo parlato anche nella precedente Consiglio, i costi a carico dell'amministrazione sono in aumento. Ma volendo fare un esempio ecco, su come abbiamo fatto questo aumento, abbiamo aumentato no, per le associazioni che hanno sede nel nostro comune e che sono associate alla FIDAL, abbiamo aumentato l'importo, che hanno più di 10 atleti, abbiamo previsto un maggiore importo che passa dagli 200 euro all'anno di quest'anno agli 800 euro del 2026. Sembra una cifra, è 4 volte tanto, come è stato riportato forse sul giornale, ma dobbiamo anche tenere conto di quello che è l'effettivo diciamo, costo dell'utilizzo del campo della pista di atletica e quello che è poi il costo che va diciamo, a ribaltarsi sulle associazioni sportive. Di fatto, diciamo, considerando una società sportiva che ha più di 10 atleti e che utilizza la pista di atletica 2 volte alla settimana per un Sì, adesso dico, che utilizza la pista di atletica per 3 ore alla settimana in due sedute che fanno di atletica, il costo medio all'ora è circa 6 euro, 6 euro e mezzo, quindi il costo dell'utilizzo della pista di atletica è 6 euro e mezzo all'ora, tenendo conto che oltre ad avere l'utilizzo della pista c'è anche l'illuminazione della pista stessa quando gli allenamenti vengono fatti alla sera e c'è anche l'utilizzo degli spogliatoi. Ecco, gli spogliatoi che devono funzionare, che devono avere l'acqua calda, devono essere riscaldati e quindi solo per questo il costo è importante. Quindi se teniamo conto è vero che queste tariffe sono aumentate rispetto a prima e questo è indubbio, però dobbiamo anche tenere conto di quelli che sono i costi e di quelle che sono le difficoltà che anche tanti altri comuni hanno incontrato nel far pareggiare il bilancio. È una cosa comune a tutti, le tariffe qui erano ferme ancora dal 2020, di 2018, 17, 18, 19, quindi quegli anni là erano state fissate in questi termini, effettivamente il costo era ritenuto abbastanza basso e quindi abbiamo ritenuto di aumentarli. Questo per quanto riguarda il DUP. Allora, per andare un po' in ordine, io passerei la parola per andare in ordine, passerei la parola all'assessore Padoan per precisare le modifiche che abbiamo apportato alle tariffe dell'asilo nido e dei servizi e dei centri estivi. E poi riprenderei la parola, così intanto prendo fiato, riprenderei la parola per illustrare brevemente il bilancio e poi assieme vediamo come fare gli interventi. Allora, eccoci qua. Brevemente, allora ringrazio innanzitutto gli uffici per questo bilancio e il collegio di revisori anche per l'introduzione oltre che per le verifiche. Allora, per quanto io mi soffermo ora esclusivamente sulla questione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Allora, prima di tutto in questi 2 anni l'amministrazione ha scelto di introdurre l'indicatore ISEE per modulare la tariffazione a diversi servizi che prima invece vedevano una tariffa piatta e quindi andava a colpire indistintamente tutte le famiglie a prescindere dalla situazione reddituale e patrimoniale. Quindi c'è stata questa scelta sin dall'anno scorso di introdurre questa possibilità, situazione che già esisteva per quanto riguarda la retta dell'asilo nido, che prevede in realtà numerosi scaglioni a sostegno appunto soprattutto delle famiglie a inferiore situazione reddituale e patrimoniale. Questo non esisteva per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, per quanto riguardava il trasporto scolastico e per quanto riguardava
i centri estivi, tutti di competenza o comunque organizzati dall'amministrazione comunale. Quindi in sostanza dobbiamo intanto rimarcare come si sia come dire, esteso un meccanismo che in precedenza era gestito in maniera diversa, perché anche in precedenza, prima di questo mandato, esistevano delle possibilità di accedere a dei bandi o comunque avvisi pubblici per avere una sorta di rimborso parziale in base all'ISEE per quanto riguarda appunto mensa, trasporto scolastico e centri estivi. E noi invece abbiamo scelto di come dire, introdurre sin dall'inizio, sin dal momento del pagamento dell'iscrizione al servizio questo indicatore. Questo perché ogni altra modalità finisce per di fatto escludere o comunque rendere molto più farraginoso e comunque molto meno accessibile alle famiglie che ne avrebbero i requisiti la possibilità di accedere a queste scontistiche. Quindi è stata fatta questa scelta, una scelta che come dire, ha permesso di affrontare in maniera direi, insomma, di fornire un diritto a queste persone e non di doverlo richiedere sostanzialmente questa modalità di tariffazione agevolata. Quello che viene ora completato per quanto riguarda quantomeno il servizio mensa e il servizio del centro estivo è quello di completare questo riordino. Completare questo riordino partendo da un presupposto, e cioè che abbiamo visto in questi primi mesi in cui è partito appunto la nuova tariffazione per il servizio di riflessione scolastica, quindi da settembre 2025, si è notato come il numero di famiglie che hanno accesso a questa tariffazione è relativamente elevato, perché stiamo parlando di circa il 30-40% delle famiglie vittoriesi che mandano i propri figli a scuola e che quindi accedono al servizio, per cui era stato previsto un sistema a 3 scaglioni tra i 0,7.000 euro di ISEE, 13.000 euro di ISEE e 13-18.000 euro di ISEE, che prevedevano delle scontistiche rispettivamente del 20, del 15 e del 10% rispetto alla tariffa per ogni pasto. Quindi ora andiamo, come dire, a completare questo percorso introducendo uno scaglione sopra i 35.000 euro di ISEE, stiamo parlando, per dare delle cifre, di famiglie che insomma in base a simulazioni che si possono tranquillamente trovare sul web, sono famiglie che hanno insomma un caso tipico di famiglia con i 36-37.000 euro di ISEE, stiamo parlando di una famiglia con 80.000 euro di reddito lordo, con 70.000 euro di patrimonio, conto corrente e patrimonio immobiliare, e con casa di proprietà di buon livello senza mutuo. Okay? Quindi per queste famiglie, che sono una netta minoranza all'interno della cittadinanza vittoriese, sono stati previsti dei rincari che si aggirano attorno, sono nell'ordine del, voglio dire, tenendo in considerazione un figlio in una scuola a tempo pieno, quindi con la mensa tutti i giorni, stiamo parlando di 2 euro a settimana, 8 euro al mese, questo stiamo parlando, per, come dire, completare il percorso di rimodulazione delle tariffe avviato già l'anno scorso in senso di progressività. Per quanto riguarda i centri estivi, anche qui abbiamo introdotto uno scaglione con la medesima soglia, anche qui sono davvero, voglio dire, importi minimali, perché qui sì stiamo parlando di 6 euro a settimana oppure 30 euro nel caso di un impegno bimensile, meno di 30 euro per un impegno bimensile per le famiglie che ricadono in questo scaglione. Tengo a precisare che sia il servizio di riflessione scolastica sia il servizio dei centri estivi, si tratta di servizi dove davvero Vittorio Veneto si colloca in posizione, direi, più che virtuosa rispetto ai comuni vicini. Posso anche dare insomma delle comparazioni. Comunque io credo che sia un servizio su cui ovviamente il comune ha scelto e ha continuato a scegliere di investire al fine di voglio dire, ampliare la platea di cittadini che possono accedere ragionevolmente a questo servizio. Sempre in ottica, diciamo così, di modulazione delle tariffe, sono stati introdotti
dei lievi aumenti per quanto riguarda l'asilo nido sugli scaglioni dai 35.000 euro in su. Si tratta di 3 scaglioni, aumenti che vanno dai 20 ai 30 euro al mese e che vanno, diciamo così, a interessare circa il 15-20% delle famiglie che usufruiscono al momento dell'asilo nido. Tengo a precisare che sino a 40.000 euro di ISEE abbiamo il bonus nido nazionale che permette alle famiglie di avere dei rimborsi importanti fino a 300, mi pare 327 euro al mese per 11 mensilità, e quindi questo sicuramente è un impegno importante. Chiaro, all'interno di un quadro, mi permetto di dire, ma poi io spero che se ne parli insomma in sede di discussione, all'interno di un quadro nazionale abbastanza complicato per le amministrazioni comunali, un quadro complicato già nella finanziaria dell'anno scorso e che andrà a complicarsi ulteriormente, così pare, nella finanziaria in corso di votazione. Per cui io credo che anche queste rimodulazioni, che in qualche caso secondo me hanno anche, come menzionava prima l'assessore, per quanto riguarda gli impianti sportivi, comunque si tratta anche di garantire, un certo corrispettivo, diciamo così, a quello che è il servizio che viene offerto al comune. Comunque stiamo parlando di, un nuovo inquadramento che è, mi permetto di dire, clamorosamente lontano da quello che è accaduto nella maggioranza delle amministrazioni di grandezza inferiore, pari o superiore a quella di Vittorio Veneto, che invece hanno intervenuto, come si è potuto vedere, in maniera sicuramente molto più impattante per quanto riguarda i servizi basilari che l'amministrazione di Vittorio Veneto in questo caso fornisce. Grazie mille. Come dicevo, continuo adesso nella presentazione velocissima del bilancio di previsione 2026-2028. È stato un bilancio difficile da far quadrare, nonostante, diciamo, i discorsi fatti prima sulle risorse che il nostro comune avrebbe. Queste difficoltà non sono state solo per il nostro comune, ma come avete potuto leggere anche dai giornali, in tutti i comuni ci sono stati questi problemi e molti comuni, come diceva l'assessore Padoan, sono intervenuti in maniera drastica sulle tariffe, no? Quando si parla del comune di Treviso, per fare un riferimento, almeno 1 milione di euro di maggiori entrate dall'applicazione degli aumenti tariffari. Tutti i comuni sono alle prese, insomma, con questi problemi, sono anche alle prese con il grosso aumento delle spese di gestione dell'amministrazione e di tutto nel suo complesso. Cioè, teniamo conto, ad esempio, ecco, che ci sono stati gli aumenti per i contratti di lavoro dei dipendenti degli enti locali, quindi noi questa cifra incide per oltre 250-300 mila euro. Adesso anche qui i conti sono da fare nel dettaglio, ma quindi dico cifre all'incirca, insomma. Ci sono tutti i problemi legati ai maggiori costi per quanto riguarda i canoni software. Abbiamo digitalizzato tutta l'amministrazione, però poi alla fine da un anno all'altro aumenta il costo del 10-15%. Le spese, dicevo, per esempio per le pulizie, ci sono delle cooperative a cui abbiamo affidato il servizio, l'aumento dei contratti di lavoro portano a una richiesta di aumento di oltre il 25% rispetto ai costi che avevamo. Qui c'è stata anche la gestione delle tariffe delle utenze elettriche e di calore, insomma, sono state un po' in aumento nel corso dell'anno, e qui abbiamo, diciamo, solo da un anno all'altro un aumento complessivo di circa 70 più 80, circa 150 mila euro per le spese legate appunto agli aspetti dell'energia elettrica e del calore. Ci sono anche nel nostro bilancio alcune riduzioni di entrate. Complessivamente abbiamo circa 600 mila euro di minori entrate che derivano da una riduzione. Adesso non so se poi dottoressa non riusciamo? Va bene, non riusciamo a esporre i prospetti che avevamo individuato.
comunque magari allora poi le lei di illustrare a voce, comunque con il prospetto che doveva esserci dietro c'era una minori entrate quest'anno per il nostro comune di circa 600.000 euro dovute in parte a minori trasferimenti correnti per 336.000 euro, a minori entrate extratributarie per 430.000 euro e invece c'è una maggiore entrata per quanto riguarda la voce tributi e perequazione di 150.000 euro. Complessivamente a bocce ferme c'è una riduzione di circa 600.000 di quelle che sono le entrate per le spese correnti. Poi ci sono alcuni capitoli anche di spesa che aumentano, ad esempio c'è il tema legato al contributo del nostro ente alla finanza pubblica e quel provvedimento dell'Unione Europea che appunto ci porta da un contributo nel 2025 di 58.000 euro a 116.000 euro. Quindi c'è complessivamente, insomma, tra minori entrate 600.000 e maggiori costi a bocce ferme senza fare nessun intervento di oltre 600.000 euro, siamo ad averci complessivamente una minore disponibilità di circa 1 milione di euro. I riferimenti vengono fatti al bilancio assestato perché i riferimenti rispetto al bilancio di previsione sono leggermente diversi e questo deriva dal fatto che al momento in cui viene fatto il bilancio non abbiamo contezza su tutti quelli che sono i trasferimenti non obbligatori che lo Stato e la Regione ci riconoscono e quindi su questo tema c'è sempre la difficoltà, soprattutto da parte dei ragionieri più attenti a riportare tra le entrate solo le cifre che sono certe, altre cifre che si sperano, che ci sono state anche nel 2025 ma su cui non abbiamo ancora la certezza, non vengono riportate e questo determina questa difficoltà che vi dicevo per la chiusura del bilancio. Adesso credo che vediamo se riusciamo a illustrare meglio questa cosa senza l'uso delle slide. Riesce un po' a dire lei? Se può dire lei qualche cosa più di dettaglio? Sì. Grazie, buonasera a tutti. Sì, aggiungo qualcosa in merito a quello che ha detto l'assessore e la Presidente del Collegio dei Revisori. Allora, il compito principale dei ragionieri nel predisporre il bilancio è quello di redigerlo ovviamente in pareggio e quindi provvedere poi al rispetto di tutti gli equilibri. Gli equilibri che sono sia quello corrente che quello in parte capitale, oltre ad una serie di equilibri di carattere tecnico, come ad esempio nelle partite di giro. Ma il bilancio deve avere anche una cassa positiva e oltre a questo deve prevedere il rispetto delle norme nella sua predisposizione, ma anche il rispetto delle norme che servono appunto per tutelare gli equilibri, quindi dobbiamo andare ad inserire nella parte spesa tutti quei fondi che servono quindi per mettere in sicurezza il bilancio. Dall'anno scorso, ma non in fase di previsione, in fase di gestione, è stato introdotto il Fondo Obiettivi Finanza Pubblica e questo deriva da un obbligo che abbiamo per la partecipazione alla Comunità Europea, quindi dobbiamo stanziare questo fondo in parte corrente che poi verrà utilizzato l'anno successivo per le spese in conto capitale. Quindi uno dei controlli che ha effettuato il Collegio dei Revisori è stato quello di verificare se l'ente aveva previsto correttamente questa somma. Come ha già detto l'assessore, l'importo è doppio rispetto a quello dell'anno scorso e rimarrà costante per questi 3 anni del bilancio di previsione e poi subirà un ulteriore aumento. Oltre a questo andiamo a calcolare tutti gli altri fondi, quindi il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda le entrate, infatti vi faccio notare che purtroppo oggi la tecnologia non ci assiste
che abbiamo mantenuto elevato l'importo degli accertamenti tributari. Gli uffici l'ufficio tributi ha lavorato molto bene in questi anni e nonostante questo esiste ancora dell'evasione. L'evasione però sappiamo che non è un'entrata di tipo certo e quindi tuteliamo il bilancio mediante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi diciamo questi fondi servono appunto per garantire gli equilibri. Per quanto riguarda la parte dell'entrata, noi abbiamo fatto una verifica di quello che è il probabile andamento del fondo di solidarietà che, come già illustrato in commissione, purtroppo è in diminuzione. In diminuzione perché con il tempo si passa dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard, quindi a seconda della compilazione di questi questionari gli enti poi passeranno ad avere dei trasferimenti, quindi un fondo perequativo che noi troviamo al titolo primo dell'entrata, in base alle proprie specifiche esigenze, quindi non più rispetto alla spesa storica. E quindi per comuni come Vittorio Veneto questo fondo è in diminuzione, ma è una cosa che riguarda quasi tutti i comuni, ad esempio del Veneto. Quindi una volta analizzate le entrate, poi in base quindi alle risorse disponibili, il bilancio viene costruito per la parte spesa. Naturalmente nella parte spesa devono essere previste le quote di rimborso dei mutui e tutte quelle spese che chiamiamo di funzionamento, quindi tutte le spese fisse, tra cui anche la spesa di personale che permettono poi il funzionamento dell'attività amministrativa. Particolari cose da segnalare non ci sono, se non quello che ha detto l'assessore, quindi dal punto di vista tecnico il bilancio riporta tutti gli allegati previsti dalla normativa e appunto è redatto in equilibrio. Grazie dottoressa. Allora, terminata l'esposizione, do la parola ai consiglieri che vogliono intervenire. Allora, l'intervento da 7 minuti è raddoppiato. Se vogliamo, se qualcuno proprio volesse, potrebbe quindi 7 e 7 e 5 e 5. Prego, consigliera Uliana. Grazie. Intanto rimango un attimo meravigliata della brevità con cui è stato esposto il tutto, perché sto pensando a chi ci segue da casa. Noi abbiamo avuto tutto il materiale, abbiamo potuto vedere, ma magari chi ci segue da casa forse avere maggior contezza di quello che è il bilancio di previsione non credo che sarebbe stato male. Capisco che non funziona, certo, ma magari dare delle indicazioni più. Allora, io volevo ringraziare quanto ha detto prima il consigliere Carnelos. È la seconda volta che ci troviamo questa sera d'accordo con lui, consigliere Carnelos. Allora, lei ha detto che noi dovremmo comportarci come amministratori come se dovessimo amministrare le finanze della nostra famiglia. E quindi ha detto con oculatezza, con prudenza, me lo sono scritto perché è veramente notevole questa frase, la sposo in pieno. Con correttezza.
Allora, mentre diceva questo, io pensavo a quanto chiedevo prima con la mia domanda d'attualità riguardo alla spesa di 128.500 che l'amministrazione è pronta a fare, sta per fare, imminente, come abbiamo capito dalla sindaca, riguardo a quella acquisizione del famoso fondo. Allora, e qui mi rivolgo ai giovani di esperienza consiglieri, perché porto un esempio banalissimo, ma è come se una famiglia acquistasse un divano prezioso senza sapere dove metterlo e dicendo, beh, prima o poi troveremo il posto dove ficcarlo. È la stessa identica cosa. Ma allora una famiglia può anche fare questi azzardi, un'amministrazione secondo me no. Io mi aspetterei che nel momento in cui una spesa viene fatta ci fosse chiaramente l'idea di una progettualità concreta e non di cose così campate in aria. Ecco, detto questo, vorrei entrare, avendo guardato il bilancio di previsione, vorrei entrare nel merito di un'altra questione che a me personalmente sta a cuore, ma credo che stia anche a cuore per esempio alla consigliera Bevilacqua. Stiamo parlando dell'archeologico. Allora, io leggo nel bilancio di previsione 2006 che sono previsti 3.306,22 euro per l'allestimento della sezione archeologica del Cenedese. Allora, io domando e mi chiedo a cosa servono questi 36.000 euro, che cosa si farà nel 26 con questa somma, visto che poi vedo che l'adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle è stato previsto per il 2028, con un importo molto più corposo e molto più impegnativo. Allora, quello che non riesco a comprendere è come si possa ipotizzare di iniziare un allestimento in un edificio che ha ancora bisogno di un adeguamento impiantistico che viene previsto dopo 2 anni. E ancora mi domando, perché anche questo mi rivolgo ancora una volta ai consiglieri di maggioranza, tutti quanti voi avete sottoscritto un programma della coalizione nel momento in cui c'era la campagna elettorale per l'allora candidata sindaca Mirella Bagliana. E in questo programma di coalizione c'era scritto esplicitamente riqualificare i musei comunali che necessitano di interventi, in particolare è urgente la riprogettazione della sezione archeologica del Museo del Cenedese. È urgente. Poi apprendiamo, l'abbiamo sentito ripetutamente all'interno di questo Consiglio Comunale dire da parte degli assessori, l'abbiamo anche letto sulla stampa, l'assessore Padoan dice che la sezione archeologica non è più una priorità, ne abbiamo altre. L'assessore al bilancio De Antoni dice che per quanto mi riguarda in questo momento non è una priorità, ma allora io avrei piacere su questo tema di capire esattamente, e cioè mi piacerebbe che fosse chiaro e inequivocabile ciò che questa amministrazione intende fare per quanto riguarda il tema dell'archeologico, perché sappiamo bene tutti che rimandarlo al 28 con questi finanziamenti che non capisco a cosa servono di adeguamento prima nel 26, uno nel 27, significa spostarlo a chissà quando. Avete intenzione di farlo o no? Entro il 29? Entro la fine della vostra amministrazione. Mi piacerebbe saperlo anche perché ricordo perfettamente quando disse a marzo l'assessore Padoan provvederemo quanto prima ad esprimere una progettualità. Lì probabilmente si parlava della copertura, vorrei sapere se questa tra l'altro è stata fatta. E la priorità allora emerse
come essere invece quella della biblioteca. Allora passo, se ho ancora tempo, al punto della biblioteca. Allora, nel DUP io trovo la biblioteca per il 27, la nuova biblioteca comunale. Trovo 3 milioni di euro nel piano investimenti come contributo. La mia domanda è: cosa significa contributo? Che cosa aspettiamo per poter metterci in campo con una progettazione della biblioteca che sia coi piedi a terra? È un nodo da sciogliere, diceva sempre l'assessore Padoan, e l'assessore Padoan diceva anche che entro la fine anno doveva essere fatta una scelta, proprio testuali parole, virgolettate nella tribuna e nel Gazzettino. Una scelta verrà fatta entro l'anno, questo anno. Quale scelta? Mi piacerebbe capire anche questo, perché non ho capito, spero me lo spiegate, se il tema biblioteca è strettamente legato al tema di Villa Papadopoli, del restauro di Villa Papadopoli, della valorizzazione, della riqualificazione di questa villa, per il quale abbiamo partecipato ad un bando ministeriale. Allora, io di questo bando ministeriale, che è stato presentato, mi pare, a marzo-aprile di quest'anno, non ho più sentito parlare. Era un bando che prevedeva è stato presentato un progetto che prevedeva una partecipazione insieme a Villa dei Cedri di Valdobbiadene e che avrebbe portato 6,5 milioni per una nuova biblioteca, ristorante, foresteria, eccetera. Bando che siamo riusciti, ricordo le parole dell'assessore Denardi, siamo riusciti a partecipare proprio alla fine a tempo di record. Si sa più qualcosa di questo bando? Siamo riusciti ad agganciare questo finanziamento? Ancora non si sa nulla. E quindi la domanda è: la biblioteca è legata strettamente alla possibilità di riuscire ad avere questo finanziamento, o c'è da parte vostra anche un'idea alternativa a questa? Perché il tema della biblioteca è anche un tema presente all'interno del DUP, presentato nel vostro documento condiviso nella campagna elettorale, e esisteva già l'idea di ampliamento dell'attuale biblioteca incorporando la Cedraia e soprattutto di riuscire a inserire all'interno un ascensore che permettesse l'accesso ai disabili. Di tutto ciò se ne parla? Che idee avete? Cosa pensate di fare? Chiedo poi una cortesia in merito a questo, poiché io ricordo anche le prese di posizioni forti e anche con toni particolarmente accesi, per esempio dell'attuale presidente De Bastiani, che diceva di essere indignato e stupito che noi non intervenissimo. Allora, io vi chiederei cortesemente di non ritornare con il mantra ma neppure voi l'avete fatto. Sappiamo benissimo che con l'amministrazione Tonon non siamo riusciti a farlo. Sappiamo benissimo che con l'amministrazione Amiatto ci sono state altre priorità, ma mi pare che voi ci teneste particolarmente a questo, perché ritornavate, non dico in consiglio comunale, ma molto spesso sul tema. Bene, ora che ci siete voi, che cosa pensate di fare? Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Posocco, prego.
Sì, grazie Presidente. Riguardo a quello che la collega Oliana ha appena detto, sì, piacerebbe un po' a tutti, credo, capire dei temi per cui vi siete rivolti a degli studi. Ho visto avete investito circa 360.000 euro per piscine, campo a rugby e studio sulla biblioteca, per capire come fare. Piacerebbe anche sapere i risultati di questi studi, al di là che io penso che un'amministrazione non debba rivolgersi a dei professionisti per fare questo, ma dovrebbe aver già deciso come fare. Ma questo è il mio pensiero. Quindi sarebbe stato anche interessante non vedere i 3 milioni di euro a caso, perché non sappiamo se sono 3 milioni, se sono 2, se sono 4 nel 2028, queste spese come per la piscina oppure anche per lo stesso archeologico, per cui ci sono, mi sembra, in bilancio i soldi per spostare l'archeologico, però senza adeguare gli impianti che verranno adeguati nel 2028. Quindi sono cifre messe lì. Detto questo, io non entro nei numeri di questo bilancio, voglio fare più che altro una domanda anche ai consiglieri qui davanti più giovani. Leggendo il DUP, come immaginate la Vittorio Veneto fra 30 anni? Cioè qui non c'è un atto di programmazione, di visione della città da qui in avanti. E prendiamo degli esempi, zona industriale, ok? Zona industriale, non sappiamo ancora ad oggi se la allarghiamo al di là della ferrovia. Non ero presente alla risposta data a una domanda d'attualità del mio collega Darè. Alla non risposta, ok. Perché, voglio dire, se decidiamo di andare di là e magari qualche imprenditore fra 10, 20, 30 anni, perché il mondo va avanti e dobbiamo preparare il terreno perché il mondo vada avanti, uno deve decidere di farlo il sottopasso. Programmiamo la Vittorio del futuro e impostiamo già la viabilità futura di un'area industriale che fra 20-30 anni ci sarà, perché cresceranno gli imprenditori, perché ci sarà più lavoro, perché ci saranno più famiglie che lavorano, famiglie che poi spendono nel territorio, eccetera, eccetera. Cose logiche. Cosa decidiamo? Altrimenti c'è sempre il discorso del Parco Dan. Un pezzo di terra, perdonatemi, in mezzo ai capannoni, in cui una parte è stata promessa al Vil San Giacomo per fare un campo da calcio e una parte, leggevo l'articolo l'altro giorno, la dichiarazione del sindaco, vuole fare un'area eventi. Lì in mezzo, con che sviluppo, con che prospettiva? Allora, l'idea era questa: vendiamo questa benedetta area, con i soldi che ricaviamo ci spostiamo all'aerocampo, in cui c'è un'idea di uno studio con Ca' Foscari sulla biodiversità che, guardate, non commento, perché la biodiversità si studia nelle nostre colline, che esiste da sempre, e non in 9 ettari che sono deputati allo sviluppo della città. Quindi mi faccio l'area ricreativa nuova, fatta bene, con le moderne tecnologie, in cui se faccio musica con le moderne tecnologie non disturbo quelli che abitano in via Campardo, ok? Faccio i parcheggi, il rimanente area era progettata una cittadella dello sport, che per fare il campo da rugby, che voi comunque volete fare spendendo 500.000 euro, un campo da calcio per cui voi dovete spendere i soldi per farlo, oppure chiamo una cordata di imprenditori, e ce ne sono di interessati e verranno a parlare con lei, sindaco, per dire: fate voi i campi, ve li do in gestione, eccetera, eccetera. Facciamo progettualità. I servizi in zona industriale dove sono? Un camionista arriva di notte, ho sempre detto, trova un bagno, trova un'area dove mangiare un panino, dove bersi qualcosa. La bretellina che fine ha fatto, assessore? La bretellina che doveva collegare via Pinto con l'area industriale, sparita? Cioè, dov'è la programmazione di questa giunta? È questo che a me non mi piace. È questo, al di là poi di tutte le scelte che avete fatto. Stasera ho saputo che, io non ci credevo, acquistiamo il fondo Zagonel e lo teniamo a casa di Zagonel, senza una progettualità. Ma siamo su scherzi a parte? No, ma dico io. Ma capite che non funziona così la visione di una città a lungo termine? Perché non dobbiamo lavorare per il domani. Poi
facciamo l'ordinaria amministrazione che è difficile, le scelte, eccetera, però dobbiamo decidere cosa fare di questa città. E poi possiamo parlare di edilizia popolare, di quartieri, eccetera, però dobbiamo fare qualcosa. E sono passati 2 anni e non c'è un'idea. Stiamo ancora a discutere dei 30.000 euro messi di qua piuttosto che i 30.000 euro messi di là. E questo mi dispiace. Venendo al bilancio, una domanda, anche qua è programmazione, ma questa riguarda la macro area del Prosecco, vorrei capire la DMO, a che punto siamo? Perché da quello che ho capito Treviso è partita con i 40 comuni e noi ci siamo fatti, perdonatemi il termine, fregare in tutto questo, perché noi eravamo i più belli, area Prosecco, e in realtà gli altri entrano nel DMO e noi siamo ancora fuori. Ho visto che è entrata Fregona e Vidore era già entrato e Tarzo mi sembra entri la prossima settimana. Poi l'assessore mi dirà. Bilancio. Ho visto che abbiamo un sacco di opere ancora da chiudere, del passato, ancora opere dell'amministrazione Tonon. Sì. E penso che chiudendo quelle opere finalmente, da un punto di vista di bilancio, non da un punto di vista, io penso, col segretario generale ne abbiamo discusso anche quando eravamo in maggioranza, potremmo recuperare diversi soldini sul bilancio, quindi invito l'assessore a chiudere, cioè, ho visto che ci sono ancora da Vidore a Vittorio, l'opera è ancora aperta, vuol dire che è finita da mo', però da un punto di vista contabile l'opera è ancora aperta. Le faccio un esempio, ce ne sono tantissime altre ancora aperte. Recupera 6.000 euro da una parte, 5.000 dall'altra, 10 da un'altra, così, e facciamo su un bel gruzzoletto, secondo me. Ha ragione quando dice che tutti i comuni stanno aumentando le tariffe. Ovviamente poi la politica si arrabbia con Treviso perché è della Lega, ma non si arrabbia mai col povero comune di Fregona che ha aumentato di tanto le tariffe, costretto anche il comune di Fregona, come è costretto il comune di Treviso, per l'amor di Dio. Ecco, però non citi sempre dove va meglio, perché ci sono anche gli altri comuni che hanno aumentato come Treviso, però nessuno ha detto niente. Ecco, quanto all'aumento delle tariffe, dei servizi, eccetera, eccetera, non ha parlato dei cimiteri, estumerazioni e così, là sono aumentate. C'è anche da capire chi attende da anni, se paga con le tariffe vecchie o se imponiamo. No, non l'ho letto, è per quello che glielo chiedo. Non ho detto che chi fa. Però, al di là di tutto, l'aumento delle tariffe, io dico, aumentiamo le tariffe a parità di servizio o cerchiamo di aumentare anche i servizi? Ecco, tipo pista atletica, decidiamo di aumentare, ok. No, ok, arrivo. Intanto da capire come facciamo l'affidamento della pista atletica, è rimasto ancora in sospeso tutto questo capitolo, perché io aumento le tariffe e non so come fare l'affidamento. Ma la qualità del servizio? Nel senso che uno corre in pista atletica e si va negli spogliatoi che conosciamo tutti, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe, in generale, che quando aumentiamo le tariffe si aumenti anche la qualità del servizio. Sulla pista atletica sarebbe bello intervenire su quei benedetti spogliatoi. Spogliatoi siete andati tutti e vedete in che condizioni sono. È vero che non si può fare nuova edificabilità in quell'area, però certamente sistemarli un attimo sarebbe importante. No, 5 minuti. No, ma io sono uno che dice le cose, poi hai capito che... No, quadro complicato della finanziaria centrale, verissimo. Succede da quando nel 2015 collega Tonon, è successo, succede sempre, ma vedo che comunque i comuni riescono sempre a fare chiudere i bilanci, stanno tutti tranquilli, la politica locale, che una volta si parlava di autonomia, non parla più di autonomia, sarebbe una delle soluzioni a questi problemi, e andiamo avanti così. Più bravi siamo, più ci tagliano ogni anno, perché vedono che comunque i bilanci riusciamo a chiuderli. E invece comuni come Roma che si lamentano, mi sembra che hanno ottenuto l'autonomia comunale. Guardo il mio collega D'Arè, che è sempre più, in cui tutti i partiti hanno votato che il bilancio di Roma Capitale si
sì, si può fare quel che si vuole, insomma, molto, con le maglie molto più larghe. Vabbè, questa era un'altra considerazione. A dopo. Grazie consigliere Posocco. Dunque, innanzitutto mi spiace, Assessore De Antoni, aver avuto una presentazione così prettamente tecnica, nel senso che il bilancio è il documento politico e qui lo presentiamo insieme al DUP, quindi a maggior ragione in cui un'amministrazione deve presentare la propria visione. Questa sera abbiamo sentito, usando ciò che l'allora consigliere Dus ci diceva ogni volta, lacrime, e ci diceva Assessore Posocco, gliel'ho detto a lui, quelli di prima lo dicevano quando ero Assessore al bilancio a me, non piangete. Anche lei questa sera ha effettivamente pianto, nel senso che ha presentato dei numeri e dei dati che sono effettivamente difficili, ma come ha detto il mio collega ora, qualsiasi amministrazione ha avuto a che fare con momenti difficili legati ai problemi del momento. Detto ciò, con ciò che rimane a disposizione bisogna decidere cosa fare. Questo è il punto. E qui voi questa sera non ci avete raccontato niente se non che aumentate alcune tariffe. L'unica cosa che si è capito è che alcune tariffe vengono aumentate. Lei ha una grande fortuna che io non ho avuto quando ero assessore al bilancio, di avere dei consiglieri e delle consigliere che le approvano una decisione del genere. A me non l'hanno mai approvata, non me l'hanno mai lasciato fare di aumentare le tariffe per poter avere maggiore disponibilità di bilancio. Evidentemente i suoi consiglieri e le sue consigliere sono molto più brave o più comprensive, mettiamola così. Fatto sta che questa sera approverete un bilancio dove non ci avete detto cosa fate con i soldi a disposizione, però ci avete detto e ribadito più volte che aumentate alcune tariffe. Allora, entro su questo tema, visto che ne ha parlato l'assessore Padoan e quindi l'amo l'ha lanciato. Dunque, lui dice che queste tariffe sono così rimodulate. Okay, usiamo questo termine perché in effetti, per esempio la mensa non rispetto all'anno scorso, vabbè, ma rispetto al passato quando c'era un'unica tariffa per un unico costo del buono mensa per tutti, sono state rimodulate. L'anno che verrà, che tra l'altro sarà il 26-27, non come c'è scritto qua 25-26, vede una rimodulazione non tanto nei costi che sono gli stessi di oggi, quindi l'anno prossimo chi ha ISEE da 0 a 35.000 mantiene la stessa fascia, no? Dico bene, Assessore Padoan, mi pare aver capito così. La novità è l'introduzione di un buono mensa, specificamente parlando di quello, per chi ha ISEE superiori a 35.000. Allora, facciamo un confronto. Nel 2024, quando voi vi siete insediati, quindi frutto delle nostre scelte, il buono mensa dell'infanzia era per tutti di 3,80 euro. Oggi si va dai 3,04 euro, i 3,80 euro viene mantenuto per la fascia principale 18.000-35.000, ma chi ha ISEE più di superiore a 35.000 paga 4,20 euro, che non sono proprio noccioline come primo figlio. Avete poi assimilato il costo del buono mensa per la primaria e la secondaria di primo grado, che non era così, perché diciamo precedentemente la primaria aveva un buono di 3,90 euro e la media di 4 euro. Ora, la fascia principale, quella 18-35.000, non ce l'ha nemmeno più di 3,90 euro, ce l'ha già di 4 euro, quindi è stato comunque ha portato l'anno scorso un aumento che quest'anno viene mantenuto. Però anche qui avete aggiunto quest'anno, ISEE superiore a 35.000, un nuovo buono che costa ben 4,40 euro, quindi un aumento per chi rientra in questa fascia di 40 centesimi. E così via per gli altri servizi.
Ora, cosa dice l'assessore Padoan? L'assessore Padoan dice: li abbiamo rimodulati di modo che, probabilmente sono stati fatti dei conti, ma dato atto che il gettito finale è lo stesso, immagino, noi facciamo pagare più o meno le persone in base alla loro fascia ISEE. Allora, prima di tutto, personalmente la fascia ISEE non la ritengo un dato oggettivo, perché purtroppo lo sappiamo bene tutti, non dà l'oggettività della fotografia di una famiglia, purtroppo è così, per mille motivi che non stiamo qua a evidenziare. Però è vero che è l'unico dato che abbiamo in questo momento. Quindi avete deciso di applicarlo. Bene, mi sta bene, nulla di sbagliato. Ciò che non ritengo giusto è la penalizzazione della fascia superiore ai 35.000 euro, la famosa fascia la famiglia media, possiamo chiamarla così? Allora, l'assessore Padoan prima ha detto: c'è a Vittorio Veneto, abbiamo fatto una analisi e in questa fascia ricade una minoranza. Non mi sono segnata che percentuale ha dato, comunque lei ha detto una minoranza di chi però usufruisce di questi servizi, e non è detto che tutti coloro che potrebbero usufruirne ne usufruiscano, ok? Perché il punto non è guardare se quelli che oggi usano il buono mensa rientrano o non rientrano, in che percentuale. Allarghiamo un attimo lo sguardo, diamo un attimo uno sguardo a ciò che è la situazione del nostro paese e a ricaduta anche ovviamente della nostra città. Parliamo di quella parte di popolazione che in questo bilancio, cioè in modo particolare quando io guardo queste differenziazioni sull'ISEE, viene completamente ignorato, cioè la fascia media della popolazione. In Italia, guardi, c'è uno studio pubblicato da poco, di cui ho letto sul Sole, penso la settimana scorsa, o forse anche questa settimana, che riporta i dati Istat. E in base ai dati Istat si dice che il cosiddetto ceto medio in Italia costituisce 2/3 degli italiani. Probabilmente sarà così anche a Vittorio Veneto, se non sono 2/3, comunque è molto più di quella piccola fetta di cui lei parlava. Come viene definito? C'è un'analisi del presidente del CIDA, Stefano Cuzzilla, non mi ricordo come Cuzzilla, mi pare si chiami, che dice: allora, innanzitutto il rapporto si intitola CIDA Censis, rilanciare l'Italia dal ceto medio, ripensare fisco, e non è ovviamente un problema di un'amministrazione comunale, e welfare. E qui entrano anche tutti quei sussidi che un comune può dare ai propri cittadini. Ripensare. Il ceto medio che resiste cosa fa? Investe nei figli, tiene in piedi famiglie e territori, perché molto spesso sono anche quelle persone che danno aiuto al territorio. Attenzione, per aiutare bisogna avere denaro, con magari una generosità silenziosa che non si vede. Però si chiede il direttore del CIDA: per quanto tempo può sopportare ancora? Io, dice, lancio l'allarme. Il ceto medio lo definisce così: il ceto medio è troppo ricco per ricevere aiuti, troppo povero per costruire futuro. E questa credo che sia una fotografia perfetta di quello che è il nostro paese, anche paesello in questo caso, che condivido perfettamente, perché anche quando ero assessore mi sono resa conto che in assessorato alle scuole, alle politiche sociali, non arrivava mai quel tipo di persona, questo ceto medio, che silenziosamente cerca di cavicchiarsela. Magari in passato se la cavava anche bene, ma oggi se la cavicchia, e se la cavicchia sempre con maggior difficoltà. Allora, perché questi non vengono a chiedere contributi perché non possono farlo, non accedono agli sportelli perché non hanno diritto a nulla? Perché, cioè, solo perché stanno zitti noi li ignoriamo? Solo perché non ci hanno mai creato preoccupazione, pensato che magari ci potevano votare contro, noi li ignoriamo? No, assolutamente no. Oggi, secondo me, ma proprio oggi più che mai, in questa situazione della nostra città dove vediamo spegnersi le attività commerciali i cui lavoratori sono di questo ceto medio,
e che si spengono perché il ceto medio non ha più i soldi. Questo ceto medio, viene detto nella relazione del Censis, ha diminuito nell'ultimo anno del 40% la propria spesa. Sapete cosa vuol dire? Che questi certo arrivano a fine mese, magari con 2 stipendi, come ha detto prima l'assessore, 2 stipendi, uno forse 2 figli, casa magari di proprietà, ma bisogna vedere anche se è da ristrutturare, eccetera. Ma arrivano a fine mese, ma non spendono più. Noi dobbiamo pensare che se vogliamo mettere in moto, rimettere in moto anche la nostra economia locale, dobbiamo non dico aiutare, ma non penalizzare queste persone, perché il rischio è di produrre povertà, ulteriore povertà. E allora sì, siamo tutti nei guai, ok? Quindi bene aiutare chi ha bisogno, chi di noi non l'ha fatto? Assolutamente, tutti noi abbiamo sempre, questa amministrazione da sempre sostiene chi ha bisogno. E come se lo sostiene? Per esempio, voi dite abbasso il buono mensa alle fasce più deboli, alle fasce minori. Sappiamo benissimo che chi non riesce a pagare il buono mensa, l'asilo, i centri estivi, comunque all'intervento del comune non l'ha mai pagato. Quindi non nascondiamoci dietro una foglia di fico, diciamo le cose come stanno. Noi vogliamo continuare, per una questione vostra ideologica, mi verrebbe da dire, a parlare di sostegno alle fasce deboli, ok? Ma gli altri che rischiamo che diventino a loro volta fasce ancora più deboli? Noi dobbiamo smetterla di pensare solo al sussidio. Noi dobbiamo creare sviluppo in alternativa al sussidio e lo si fa non ignorando queste persone fino a quando non verranno anche loro a bussare alla nostra porta, prevenendo e cercando di sostenerle anche con piccoli interventi come quelli di non penalizzarli perché tanto hanno i soldi, con 8 euro alla settimana, cosa ha detto, di centri estivi, di quello che ha di buoni mensa e di tutti gli altri servizi, perché non è giusto, ma soprattutto non è così che si fa se vogliamo rilanciare la nostra città. E a questo proposito mi ricollego a quello che avevamo detto prima sulla casa. Cioè queste persone magari se non ce l'hanno vogliono comprarsi un appartamento. Allora voi dite, l'avete sempre detto, l'avete scritto anche qua, consumo zero del suolo. Quindi qual è stata la discussione della volta scorsa? Mi ricordo anche la consigliera Bevilacqua. Ristrutturiamo, no? Certo, ristrutturare costa mediamente il 30% in più della nuova edificabilità. Allora, se decidete di ristrutturare, date dei contributi per la ristrutturazione. Allora ha un senso, ma non ci si può parare dietro alla solita foglia di fico di consumo zero, sostenibilità, perché così veramente si va verso quella che prima ho definito la decrescita felice, che secondo me tanto felice non è nemmeno. Rimarremo tutti con le campagne, che poi campagne, non è che abbia visto tanta roba anche sull'ambiente, perché più di 2 giornate ecologiche mi pare che non siano state fatte, e alla fine la città si spegne, langue, muore, i negozi restano vuoti, diventano luoghi dove arrivano i balordi e tutti i problemi che vediamo di sicurezza. Pensiamoci seriamente, perché il punto non è aumentare o diminuire la tariffa, il punto è non penalizzare coloro che oggi pensiamo essere i benestanti, che non è così purtroppo, perché sono, e ce lo dimostrano questi studi, non è che ve lo dico io, sono veramente una fascia che finora ha retto, ma non è detto che continui a reggere, sono a forte rischio. Grazie. Grazie consigliera Caldar. Interviene il consigliere Tonon. Grazie, buonasera a tutti. Il quadro che ha dipinto appena adesso la collega Caldart, poco meno che apocalittico, sembra sia scoppiato ieri, l'altro o una settimana fa. Ahimè non è così. Non è così, no, è da anni, perché se lei, oltre a leggere il rapporto del Censis che ha citato, legge anche
quell'esimio economista che corrisponde al nome di Brambilla, scrive sempre sul Corriere, per esempio, leggerà dati che dicono da quanti anni sta proseguendo ahimè, la caduta economica. Ma insomma lo sappiamo tutti che negli ultimi 36 mesi solo 4 hanno visto la produzione industriale in Italia crescere. Per 32 mesi l'industria calante. Non è colpa del comune di Vittorio, né della provincia di Treviso, né di Stefani o Zaia o chi che sia. Le responsabilità stanno da un'altra parte. Ora è chiaro che ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma non si può, non lo trovo legittimo da un punto di vista della lettura attribuire a un'amministrazione comunale quello che è responsabilità altrui. A parte che forse qualcuno le ha impedito, lei ha citato prima, i suoi consiglieri le hanno impedito nella precedente amministrazione di aumentare le tariffe, ma l'IMU no, l'IMU è aumentata alla grande. Sì, ma era la stessa amministrazione. Allora, se fossero rimaste, Assessore, se fossero rimaste ferme da allora, pensi quanta inflazione si è accumulata da allora? Pensi a quanta inflazione si è accumulata da allora? Credo che l'ultimo ritocco fosse il 17 o il 17, se non ricordo male. 2017 noi avevamo fatto qualcosa, se non ricordo male, almeno una diversa parametrazione. Ma conscio che, ahimè, lo ha detto prima l'assessore, per non fermarci alle tariffe a domanda individuale, sì, è vero che c'erano difficoltà e ogni amministrazione ha vissuto le proprie difficoltà, però non possiamo dimenticarci che alcune richieste che erano venute dagli uffici di riparazioni, manutenzioni, diciamo così, mere manutenzioni ordinarie, non erano state fatte. Sappiamo benissimo che alcune voci erano state ritenute probabili, o meglio, auspicabili, tipo per esempio il recupero IMU era stato molto più ampio in previsione di quello che poi si è rivelato nei passati bilanci. E tutto questo prima o dopo si riverbera su chi amministra. E cos'è accaduto? È accaduto che tante cose che erano state tralasciate perché le esigenze erano altre, in primis bisognava pagare i derivati o mettere da parte almeno i soldi dei derivati, poi vengono al pettine, quindi manutenzioni che non erano state fatte, incassi, chiamiamoli così, da recupero IMU che non sono avvenuti di fatto e quindi prima o dopo i conti devono essere rimessi in ordine. Il taglio dei trasferimenti, che sia Roma o che sia Venezia, non è Vittorio che comanda. Quindi se abbiamo un taglio di trasferimenti di oltre 600.000 euro, da qualche parte poi i soldi bisogna trovarli fuori. Se abbiamo fondi sperati, io credo che anche correttamente gli uffici dicano finché sono una speranza non li mettiamo in bilancio. Altre volte non si faceva così. Si auspicavano alcune entrate che poi non si sono realizzate. Detto questo veniamo al punto specifico, visto che ne ha esordito l'assessore e poi ne ha parlato anche la collega Caldart. Concordo con lei sul fatto che è bene che chi può rimettere, speriamo, visti i risultati che ci sono, mi pare siamo a 0,5 di crescita, quindi non a Vittorio, in Italia, e 0,9 in Veneto del PIL. È vero che chi può aiutare a crescere è bene che abbia la possibilità e soprattutto, credo io, la tranquillità psicologica di farlo. Non credo che nessuno delle famiglie da lei citate andrà a guardare il bilancio del Comune di Vittorio o piuttosto ascolterà cosa dice Giorgetti e quali sono le preoccupazioni
sulla crescita globale dell'Italia e non tanto se paga 10 centesimi in più o in meno la mensa. Perché dico questo? Perché ci si è soffermati doverosamente a spulciare quelle che sono le voci, ma il collega Posocco, per esempio, ha citato anche le spese relative alle tumulazioni, alle estumulazioni, pulizie, eccetera. Sono state anche lì rimodulate. Sono state rimodulate perché? Perché erano tanti anni che erano ferme. L'aumento dell'inflazione, pensiamo solo periodo Covid e post-Covid, non è mai stato assorbito in nessuna delle tariffe. L'amministrazione precedente non lo ha fatto, questa lo scorso anno non lo ha fatto e quindi capisco che prima o dopo è doveroso farlo a meno che non diminuiamo i servizi. Ora, a fronte di una inevitabile da parte di tanti enti locali fregona, e Treviso, ma probabilmente Treviso pesa molto di più di Fregona, anche da un punto di vista non solo degli abitanti ma anche dell'impatto, sono costretti a aumentare le tariffe. A fronte di questo, il Comune di Vittorio Veneto, cosa che la precedente amministrazione aveva ritenuto di non fare, ha accolto una sollecitazione per quanto riguarda l'edificazione di una nuova struttura o comunque insomma l'allestimento in una struttura esistente per un asilo nido. Questo credo sia un segnale molto chiaro, ben più di un passaggio di un buono mensa da 3,80 a 4,20, credo sia molto più indicativo rispetto a quelle che sono le visioni. In questo senso non concordo con quello che ha detto il collega Posocco, una prospettiva di futuro che l'amministrazione comunale condivide con i suoi consiglieri. Perché allestire un nuovo centro che sia di accoglienza per i più piccoli va proprio nella direzione di fare in modo che più famiglie possibili possano accedere a questo servizio che, oltre a essere, indipendentemente da quelle che sono le amministrazioni, sempre molto ben gestito, è anche molto richiesto. Questo piuttosto è un segnale da tenere presente. E proprio per questo, visto che l'eventuale diciamo così, messa a regime non sarebbe per i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ma per l'anno scolastico prossimo venturo, cioè quello che comincerà a settembre, i consiglieri comunali di maggioranza, soprattutto per l'esiguità, diciamo così, teorica, fra l'altro, per cui è tutta da vedere poi in base alle domande e agli ISEE che saranno presentati, del tutto teorica che è prevista qualche migliaio di euro, chiede all'amministrazione, pur votando ovviamente questa proposta di bilancio, chiede di verificare se sia possibile trovare delle strade che possano contemperare, diciamo, gli investimenti cospicui, perché sono oltre 400.000 euro, che vengono fatti per il nido, con la possibilità di non incidere, per quanto le cifre siano abbastanza contenute, molto contenute, per quanto riguarda l'aumento delle tariffe dell'asilo nido e della mensa. Questo perché? Perché riteniamo che sia opportuno non solo essere a favore dei servizi per l'infanzia, ma anche dimostrarlo. E crediamo che dimostrarlo sia in questo caso tentare di trovare una strada diversa
in sostanza trovare fondi da altre parti per queste migliaia di euro che verrebbero eventualmente a mancare togliendo questo aumento. Questo, diciamo, è l'unica raccomandazione, diciamo così, che ci sentiamo di fare nei confronti dell'amministrazione, posto che siamo e restiamo convinti che gli investimenti che vengono fatti sono esattamente in linea con quella che è la possibilità data alla nostra città di crescere, a cominciare dai servizi all'infanzia. Ricordo che fra i primi provvedimenti, continuando in un caso una linea che era già stata presa dall'amministrazione di chi mi ha preceduto, cioè quella della messa in sicurezza delle scuole, noi abbiamo continuato in anni abbastanza difficili dal punto di vista del reperimento dei fondi pubblici, perché erano tutti fondi dell'amministrazione, abbiamo investito parecchio nella messa in sicurezza delle scuole. Perché? Perché abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere che i primi siti comunali da mettere in sicurezza fossero quelli dove ci stanno i bambini vittoriesi. L'investimento nel nuovo nido va in questo senso. Le risorse abbastanza evidenti, e lo si vedono anche dal bilancio nei lavori pubblici, che sono state allocate nel settore scuola, edilizia scolastica, confermano che anche questa amministrazione intende proseguire per questa strada. Grazie. Grazie. Consigliere Tonon. Qual è il consigliere Dà? Grazie Presidente. Allora, visto che è stato espletato bene sulle tariffe, sulle cose, sulla parte diciamo del bilancio, ma vorrei parlare con l'assessore naturalmente di riferimento, che mi dispiace magari l'assessore Di Antoni, Mari Sessi, Rita, ma lei siccome è assessore al bilancio e anche ai lavori pubblici, è chiaro che lei è l'amministratore delegato di questo comune. E quindi adesso le faccio qualche domanda così, se mi vuole rispondere, ma cerchi di non evitarle, dica di sì o di no, che magari insomma, qualcuno a casa capisce meglio. Allora, le vorrei dire, prima si è parlato, nel punto prima si parlava appunto di edilizia privata, di aree PIP, di fare qualcosa che non si può perché è zero. Abbiamo la possibilità effettivamente di allargare, e insisto su questo perché credo che la programmazione diciamo, delle aziende, del lavoro, delle aree industriali o artigianali sia importantissimo per la città, la nostra e non solo, ma anche i comuni contermini, capire se avete intenzione di partire. E vi ricordo che se voi portate qualcosa per allargare l'area industriale di là, io le darò il mio sostegno e il mio voto sicuro, quindi se magari ha qualche difficoltà il mio c'è, perché effettivamente diciamo è un qualcosa che manca. Parlando con gli industriali, parlando con gli operatori del settore, effettivamente quell'area è necessaria, non solo, anche perché poi è attrattiva anche per altri operatori che vengono da fuori comune, e comunque va a ingrandire e a rafforzare il nostro comune. Il sottopasso, che so che lei è sempre stato ostico e non l'ho mai digerito anche apertamente sugli interventi che ha fatto quando era in opposizione, ma mi pare che anche adesso che è in maggioranza, è un qualcosa che va fatto. Lei invece sta cercando di svincolare, di parlare con la ferrovia, se velocizzare il casello, il passaggio a livello e quant'altro, ma vabbè,
Credo che invece ci voglia una risoluzione seria a quella cosa e partire in maniera, chiaramente in maniera molto molto precisa. La Bretellina è l'ultima opera viaria che serve per chiudere quel percorso dal traforo di Sant'Augusta. Ricordo che poi l'amministrazione che mi è succeduta, l'amministrazione Tonon, ha poi proseguito con quell'opera che doveva essere il traforo di Madonna della Salute, che poi non è più andato in porto, anche perché non necessario, a mio parere non necessario, ma sicuramente con quei 120 milioni, mi corregga il collega Tonon, che 120 milioni di euro di stanziamento poi sono rimasti in capo alla Regione, perché era un'operazione che andava fatta con la Regione e l'ANAS, perché trattasi di opera ANAS, e quindi si poteva fare dalla bretella via Pinto alla rotatoria di via Pinto, subito dopo il sottopasso, entrare finalmente in zona industriale e togliere tutti quei camion che vediamo via sotto le rive. Non sono intervenuto prima con il collega Toffoli, perché effettivamente era una domanda in cui non c'era la possibilità di discussione, ma la risoluzione è là, su quell'opera. Quindi Elisa De Berti, assessore prima e in qualche maniera riconfermata anche adesso al terzo mandato, ma avendo anche un rapporto squisito, penso che questa sia un'opera che questa amministrazione debba portare avanti con serietà e anche con decisione, perché vuol dire togliere non solo il traffico pesante via sotto le rive, ma toglierlo anche in parte su quello che arriva da San Giacomo e Menarè, perché chi sta in autostrada non viene più fuori. Allora, abbiamo un'area industriale che è estremamente importante, una delle più grandi del Veneto, tra Conegliano e Vittorio Veneto. Cerchiamo di fare le opere strategiche che sono necessarie per questa amministrazione, che è onore e vanto di tutti. Le ripeto, la votiamo tutte queste cose. Certo che si va a intaccare del suolo, certo che si va, però le opere necessarie si devono fare e soprattutto si completa una operazione che parte dal traforo di Sant'Augusta e arriva finalmente nella nostra zona industriale, perché nella nostra zona industriale diventa poi strato ANAS, come mi corregga il consigliere Tonon se ho sbagliato qualcosa o comunque aggiungo a qualcosa se ho dimenticato. Rimaniamo sempre in area, l'Areocampo. Volete fare qualcosa? Avete pensato a qualcosa? Perché ho visto così fare un parco, credo che la nostra città non abbia bisogno di alberi, credo che la nostra città abbia dei percorsi straordinari per quanto riguarda sia dalla pista che abbiamo ciclabile sul Meschio, ma tutte pensando a Madonna della Salute, Sant'Augusta, Perdonazza e quant'altro. Facciamo qualcosa per i giovani. Io capisco che c'è un legame con il Parco Dan straordinario e strepitoso, come avevo io, pur con il compianto Dan. Eravamo diversi in politica, ma sicuramente molto, molto simili per quanto riguarda le cose, diciamo, necessarie per questa città. Allora abbiamo la possibilità di portare il rugby, abbiamo la necessità di portare il calcio femminile, abbiamo la possibilità di fare l'area feste o l'area ricreativa in quell'area. Vogliamo farla, sì o no? Vogliamo prendersi questa decisione? Ho capito che magari c'è una discussione all'interno della maggioranza, ma è una discussione che si deve fare e la programmazione sta e viene fatta da chi governa. Allora, se volete farle, bene. L'archeologico, mi pare, assessore alle economie, che qualche soldino ce l'abbia in tasca ancora. Allora, questo sarebbe un qualcosa da risolvere. Abbiamo una città che dal punto di vista archeologico è una delle prime nella nostra area. Lasciamo stare Oderzo che è il numero 1, ma dopo abbiamo un qualcosa di storico che sicuramente va valorizzato anche dal punto di vista turistico, non solo storico. Parlando poi, non so, le piscine, mi direte voi cosa, so che avete stanziato dei fondi per così, per una programmazione, per un qualcosa di idee,
magari dopo magari lo spiegherà, bravi a portare il bilancio prima di Giorgetti, solo che i conti poi bisognerà farli magari con Giorgetti, perché mi pare che abbia voglia di tagliare i soldi alle province, alla regione, ai comuni. Naturalmente l'autonomia di Roma è stata già data con una legge costituzionale e non con una legge ordinaria, ma qua ringraziamo tutti perché hanno votato tutti sta legge, non ho capito perché. L'autonomia del Veneto non arriva con legge ordinaria, l'autonomia di Roma invece è arrivata subito con legge costituzionale e i relativi fondi di compensazione. Si vede che funziona così. Ripeto, credo che in queste programmazioni insomma, ci siano dei punti di riferimento. Giustamente il collega Tonò ha parlato di messa in sicurezza delle scuole, che è stata fatta anche dalla provincia di Treviso, e qua va elogiato perché sono stati impegnati effettivamente molti soldi per le scuole a Vittorio Veneto. Pensiamo al vecchio istituto professionale che è stato da poco inaugurato, quindi credo che su questi punti ci sia la riflessione. Aspetto delle risposte concrete, non abbia male assessore, ripeto, io la chiamo amministratore delegato perché lei ha i fondi e anche la possibilità di eseguire le opere che ha in testa. Grazie. Grazie consigliere Darè. Allora ha chiesto la parola alla consigliera Bevilacqua. Ho la parola perché sono stata citata e quindi per educazione. Volevo solo, parto dal consigliere Caldarte. Io capisco la sua posizione, perché questa è una posizione politica. Allora, il consumo zero per me non è una foglia di fico, è un obiettivo saldo. Dopodiché io capisco ci saranno, come in tutte le situazioni, delle occasioni in cui questo principio può essere messo in discussione, ma non adesso, ma non in questo momento. Qui il consumo zero in questa amministrazione deve essere una cosa che continua, come dire, l'ho già detto, ma lo ridico, una cosa da cui non muoversi. Il discorso delle ristrutturazioni, 30% in più, insomma, non è detto, dipende da che tipo di che luoghi, da quali siti si vanno a ristrutturare, no? Perché questo cambia molto e gli obiettivi che si vogliono, dove si vuole arrivare. Ci sono per questi sostegni, secondo me, per i vari bonus, il sostegno, lì serve ovviamente l'attenzione dello Stato, no? Bonus sisma, tutto quello che è stato fatto sono state cose molto importanti. Quello che può fare un comune è, quando ci saranno, e spero che ci saranno queste nuove attività diciamo dello Stato in questa direzione, essere pronto per facilitare la parte burocratica, perché è quello che un'amministrazione può fare. Dopodiché io porto un esempio: Venezia molti anni fa ha fatto edilizia popolare a Venezia in palazzi molto importanti, era l'epoca credo Cacciari, miei amici, edilizia popolare perché molto più in basso dal ceto medio, e abitavano in palazzi ristrutturati, era stato fatto quel progetto. Credo che non sia una cosa impossibile, perché piuttosto che lasciare uno spazio, un edificio decrepito per costruire la villetta di qualcuno, spero che non molliamo la barra su questo, ma è una posizione politica forte. Penso a tutti quelli che abbiamo alle spalle, che di fronte a una proposta di consumo di suolo tradiremo un principio, ecco. Dopodiché, per carità. Per quello che riguarda, io non volevo tirare fuori il discorso del museo per dire in 10 anni non è stato fatto niente, ma io dico di più: io ho cominciato a interessarmi del museo del Cenedese nel 2001 e nel 2001 il dottor Pianca, colgo l'occasione per salutarlo, ha detto: dovete dire che è in ristrutturazione ma che il prossimo anno sarà aperto, e quindi questo poi l'anno successivo chiaramente creava un qualche imbarazzo di fronte ai turisti e visitatori che tornavano.
Io ho visto, cioè, come dire, nel nostro programma c'è, no? Però io ho visto sfumare, e prendo la metafora del buon padre di famiglia che avete usato tutti, della buona madre di famiglia, e ho visto andare via i pezzettini della possibilità dell'attivarsi per l'archeologico quando all'inizio si è scoperto che il teatro da ponte non si poteva andare da nessuna parte, che la casa di via Galilei mancavano dei soldi, che le cucine del Piazzoni mancavano dei soldi. E poi quando ho visto, non ho neanche visto bene ancora, ma quando ho capito cosa è stato non fatto con il PNRR, scusate, con la caserma Gotti, e colgo l'occasione, perché questo credo sia un tema che dobbiamo capire, affrontare, perché lì tutti passano davanti, insomma io per prima mi chiedo cosa sta succedendo lì. Vi ho regalato questa sera per Natale una cosa piccolissima, è un progetto PNRR, edilizia rurale, fatto e finito, sui borghi, però quando è chiaro che se il bilancio è quello della mia famiglia e ci sono tutte queste cose che sono delle priorità, è chiaro che resta lì l'idea, la mia idea di comprare il divano a casa mia c'è, però se devo fare altre cose, questo non vuol dire che non lo si farà, che non lo si pensa, si farà di tutto per... il consigliere Uliana sa benissimo la mia attenzione per queste cose. Vorrei anche sapere in questi 24 anni quanti soldi sono stati spesi per quell'archeologico, perché sono stati fatti progetti sbagliati, non è colpa di nessuno, però quando si dice si danno degli incarichi, e poi gli incarichi anche di questa amministrazione devono dare risultati. Quegli incarichi di quegli anni sono stati sbagliati e adesso non si può più aprire, l'abbiamo già detto credo, con quel progetto, perché era un progetto di più di 25 anni fa, la museologia è cambiata, non si può più, ha un sacco di tempo. Ecco, volevo dire solo questo, quindi è diverso dire non lo facciamo adesso, ma perché non si può fare, non si può gestire tutto ciò con la paura di una serie di soldi, di quantità di soldi che devono essere messi e che, così come era la vostra campagna elettorale, ci sembravano cose finite e invece non erano finite. E quindi assessore Padoan e ovviamente chi ha i cordoni della borsa sanno che è una cosa da tenere presente, una cosa da fare, e sistemiamo i buchi neri che si sono rivelati e poi ne discuteremo anche insieme su cosa fare di quell'area archeologica, perché è assolutamente importante, anche se nel panorama, come dire, dei contenuti come dire, culturali della nostra città è una parte. Non è che se abbiamo l'archeologico chiuso, per me è una ferita, ma abbiamo tanto comunque da far vedere, da valorizzare, e sarebbe bello che tutti, anche chi non appartiene alla nostra area, con tutte le attività culturali che ci sono, partecipassero, perché queste sono cose al di sopra delle linee politiche. Dispiace. Basta, mi fermo qua, non ho nessun'altra cosa. Mi spegni tu. Sì. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Carnelos. Dunque, siamo in periodo natalizio e mentre c'erano le varie discussioni mi è venuto in mente Natale in casa Cupiello, e questo mio intervento mi sento un po' Tommasino, avete presente nella commedia di De Filippo, e sono un po' Tommasino perché un presepe non mi piace. Comincio subito con Darè, che dice all'assessore l'amministratore delegato. Non mi piace. Gli amministratori delegati in un comune sono i consiglieri comunali. Lo dice la legge. Certo. No, ma a me non va bene.
capisce? Cioè, perché, come si può dire, mi dà l'idea, visto che parliamo di presepe, che quanti siamo? 12, 13 persone, siamo belle statuine, non è così. Noi siamo gli amministratori delegati e ovviamente il primo amministratore delegato è il sindaco, che fa parte di questa categoria. Gli assessori sono meramente esecutivi di ciò che gli amministratori delegati decidono in base al mandato ricevuto dagli azionisti, che sono gli elettori. Quindi questo primo puntini sugli. Seconda cosa, non mi piace. L'opposizione, nella serie di interventi, dice che non c'è la bacchetta magica, ma dagli interventi sembra quasi che noi e l'amministrazione dovesse averne 10 di bacchette magiche, nel senso che dovrebbe risolvere d'amblè gli annosi problemi che di amministrazione in amministrazione si sono accumulati. Qui gli amministratori delegati di maggioranza dicono che tutto non è possibile fare. Perché se ci pensate, solo dalle istanze che sono venute questa sera, 5 milioni di sottopassaggio, la bretellina, l'archeologico, le piscine, la biblioteca, fate voi i conti e così direi che elementare Watson non è possibile fare tutto. Terza questione, anche quella non mi piace. Allora faccio mia, perché era nata dal confronto, la richiesta e la raccomandazione che ha fatto il consigliere Tonon. Sicuramente, e su questo ve lo dico con, come si può dire, consapevolezza cognitiva, è possibile sicuramente che quelle quisquiglie di viene fuori dalle tariffe, è possibile sicuramente, visto che sono applicabili dal settembre prossimo, si può sicuramente risolvere. Casomai gli amministratori delegati vi daranno una mano su dove sforbiciare e siccome sono convinto della bontà dell'amministrazione, immagino che la raccomandazione verrà sicuramente accolta. Anche perché su una cosa che ha detto la consigliera Caldart, in realtà non è del tutto esatto. Il ceto medio non c'è più. Questo è il dato. Da un punto di vista sociologico ed economico, questo ultimo ventennio o trentennio ha eliminato il ceto medio. I poveri sono sempre più poveri, i ricchi sono sempre più ricchi, con le migliaia di scappatoie che la consigliera Caldart non ha detto, ma che tutti noi abbiamo capito, anche dice che è vero che è l'unico dato che oggettivamente c'è, ma credo che se io facessi una domanda a ciascuno dei soggetti che sono dietro questo tavolo, avrebbe esempi in cui magari al papà che lavora, la mamma
che lavora, la casa, perché da noi la casa la si fa, e magari la casa dei nonni, un terzo fra fratelli che è in divisa, diventano ricchi. Io questi esempi li ho perché conosco famiglie con 2 figli, 2 stipendi o studentati, non ce ne sono, cose non ce ne sono, perché sono così stati ricchi. Dopo è vero, salta fuori che l'amico, compagno di banco, libero professionista, quello invece ha lo studentato. Grazie. Ecco la ragione per cui io normalmente non è che mi aggrappi a totem che so che sono fasulli. Certo, devo tener conto, no? Ma diciamo che non è oro colato e non è la Bibbia. Quindi sotto questo profilo credo ci sia la possibilità di intervenire. Quarta cosa, dalla descrizione dell'opposizione sembrerebbe quasi che la nostra amministrazione non faccia nulla. Davvero credo che questa sia una posizione un po' ingenerosa. È vero, fa parte del gioco delle parti, fa parte del ruolo che un'opposizione deve avere e normalmente ha. È chiaro che da questa parte vi è la ferma convinzione che ci sia la necessità di mettere le cose a posto. Questa amministrazione lavora. Questa amministrazione con competenza cerca di risolvere i problemi. Ce ne sono di quotidiani e di imprevisti che talvolta occupano tempo che magari, dice Posocca, ha ragione, della programmazione. Stiamo programmando. Sotto questo aspetto credo di poter dire che i prossimi mesi su certi temi saranno cruciali, anche perché questi amministratori delegati sanno che o le scelte si fanno e la programmazione in tempo, oppure i frutti li raccoglierà chi verrà dopo di noi. E credo sotto questo profilo Posocco e voi sicuramente mi direte che sotto questo profilo, pensando al passato, mi dite sì, effettivamente sotto carne e ossa, il giullare di corte, che però normalmente i giullari nel Medioevo erano i più ascoltati, credo che appunto il tempo delle scelte è sicuramente arrivato, anche perché è un dato oggettivo ed ineliminabile che in politica i nodi vengono sempre al pettine. E allora è importante usare subito il pettine e lo dico all'opposizione, non riusciremo a risolvere tutto. Sicuramente lasceremo delle cose agli altri, con però una presunzione, che spero sia una presunzione che poi trovi concretezza nei fatti, dicevo con la presunzione che qualche obiettivo che è nel mare magnum di un qualsiasi
programma elettorale che ci sia, riusciremo sicuramente a portarle a casa. Da ultimo, così, è davvero strana la vita, e pensavo all'intervento di Darè, che ha avuto per tanto tempo, credo, il giorgettismo come si... no, ma evidentemente a me non mi hanno parato fuori, perché avevo capito prima l'ambaradan di quella parte, ma questa è un'altra cosa. Sa, c'è chi ci arriva prima e c'è chi ci arriva dopo. Ovviamente dipende da come si è fatti. Dicevo che mi fa sorridere che Giorgetti ora sia visto come l'anticristo. Allora anche lì vede, visto che siccome la politica mi piace, anche lì i nodi prima o dopo verranno e vengono al pettine, perché non si può dire tutto e il contrario di tutto. È vero, la propaganda riesce molto talvolta a obnubilare gli occhi degli sprovveduti, ma come si può dire, io sono ottimista di natura e quindi prima o dopo ci si accorgerà di quante balle per un ventennio ci sono state raccontate. Per cui l'ho detto già una volta e lo ripeto, prendere i voti al nord per fare il ponte di Messina non credo fosse scritto nel programma elettorale di nessuno, e invece mi devo purtroppo rassegnare al fatto che dove qualcuno dice posso, voglio, comando, riesce anche a, come si può dire, a mettere la benda negli occhi ai malcapitati che ci hanno creduto. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola alla consigliera Cutifani. E volevo dire, se io penso che i colleghi consiglieri siano d'accordo, siccome abbiamo terminato la parte, diciamo, quella finanziaria dei numeri e siamo entrati in una fase politica, forse possiamo congedare la dottoressa Bettiol, che inutile che la teniamo qua fino ancora qualche ora, quindi se ci vuole lasciare noi la ringraziamo per il suo contributo. Noi la ringraziamo e quindi vedo lei se vuole. D'accordo, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Prego, consigliera Cutifani. Grazie Presidente. No, ho detto che non lo so se sono stata chiamata in causa in quanto giovane, non riesco bene a capire questa categoria quando viene nominata in questo Consiglio Comunale, chi comprenda. Comunque mi dispiace deludere le aspettative di generazioni diverse dalla mia, però ecco, il citare la decrescita felice in maniera così semplicistica e forse volutamente sminuente mi sembra un po' povero, ecco, di contenuti, perché appunto, come diceva prima la consigliera Bevilacqua, mi trovo del tutto d'accordo, anch'io penso che sia una precisa direzione politica quella di perseguire consumo zero e anzi cercare delle altre strade, e credo anche che sia vicino all'idea e alle idee di questi giovani tanto citati, appunto, perché anche sulla questione dell'abitare, sulla questione casa, ci sono delle precise idee, appunto, su questi giovani che si allontanano decisamente invece dalla costruzione e dal consumo di suolo, e anzi vanno in una direzione più di
condivisione, risparmio in tanti termini. E la stessa cosa per quanto riguarda un tema che viene fuori molto spesso in Consiglio Comunale, che è quello dello sviluppo industriale, del richiamare imprenditori nella nostra città, anche perché basterebbe fare un giro nelle fabbriche per scoprire che poi queste fabbriche stanno facendo fatica, sono in fatica nel trovare persone poi che lavorano, e questo ci rimanda a quel famigerato ceto medio di cui si parla, che sono d'accordo che sta scomparendo, perché non è più questa l'idea di crescita e di investimento nel futuro nella propria vita, no? Per quanto riguarda i giovani, appunto. E mi dispiace anche di nuovo deludere, ma appunto questo ceto medio non è quello che ha 35.000 euro di ISEE, anzi siamo su una fascia molto più alta, perché citavamo prima dati, abbiamo decisamente una media in Italia molto inferiore di ISEE, tralasciando anche quanto poi percentuale di persone richiedono l'ISEE al nord, in pochi, 25%, no? Richiedono l'ISEE, e su questa percentuale abbiamo appunto quest'altro dato. L'ISEE medio è di 20.000 euro e stiamo parlando di famiglie che possono accedere ai bonus e possono fare richiesta di vari appunto bonus, e questo io sono d'accordo sul fatto che bisogna tutelare le famiglie con doppio reddito, e io credo che, a differenza di quanto è stato detto prima, su questo ci siano proprio delle strade ben delineate da questa amministrazione, appunto il già citato investimento per un nido, cioè l'accesso a questa porta in cui si è riusciti ad entrare, appunto, questo finanziamento dimostra quanto si voglia tutelare proprio questo ceto medio. E quindi io credo che anche in altre cose, dalle più piccole alle più grandi, questa amministrazione stia in realtà dando un'idea di dove vuole andare, sia dalle piccole cose che possiamo vedere nella nostra città, i piccoli eventi, le piccole iniziative, che basterebbe sfogliare un po' quello che viene fatto per capire quante piccole attenzioni vengono date, sia anche nelle opere più grandi. Poi io credo anche che sia più importante dare delle piccole cose tutti i giorni, piuttosto che poi delle maxi opere che poi rimangono lì, e poi chi si trova dopo si trova anche in difficoltà per rispondere a delle esigenze reali della città, per cui quelle opere non sono nate decisamente. Grazie. Grazie consigliera. La sindaca. Diamo la parola alla consigliera De Nardi. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Allora, si è parlato molto di giovani, sono stati presi in causa, almeno ci si è rivolti 4 volte questa sera ai giovani, alle giovani consigliere e consiglieri. Chi sono i giovani d'oggi? I giovani oggi in Italia sono le persone che sono più a rischio di povertà, e questo lo dicono i dati. Perché? Perché soffrono di disuguaglianze di lavoro, che sono la principale fonte di disuguaglianza, di salute,
di reddito. I giovani quindi sono i più vulnerabili e questo ci permette di comprendere che quello che ha detto il consigliere Carnelós, no? Che i poveri diventano sempre più poveri in Italia e nel mondo, i ricchi diventano sempre più ricchi in Italia e nel mondo. Ecco che ad oggi le persone più povere non sono le persone disoccupate o che hanno già una condizione particolarmente svantaggiata, sono i working poor. Io sono una studentessa di scienze filosofiche, nella vita voglio diventare un insegnante e non nego che tutti i miei colleghi di 2 o 3 anni più grandi sono costretti ad andare nelle scuole private per poter avere uno stipendio che arrivi almeno a giugno. O così anche persone con più anni di insegnamento. Anche solo pensare di entrare all'abilitazione per l'insegnamento è veramente problematico in Italia, e non sono persone che non hanno studiato, sono persone che hanno studiato e che si trovano in una condizione di disuguaglianza lavorativa grave, derivata dalla costante precarizzazione del lavoro, dalla retribuzione mancata del lavoro. Ecco che i poveri quindi sono anche giovani. Infatti 9 giovani che escono dall'Italia non tornano, 1 torna ogni 9 giovani che escono, motivo per cui secondo me andare a limitare queste condizioni, ovviamente possiamo farlo nel nostro piccolo, ma sono strutturali di un sistema italiano e poi anche mondiale di un certo tipo. Comunque io mi chiedo allora, come Posocco, lei mi chiede come noi giovani ci immaginiamo la Vittorio Veneto tra 30 anni, io le rispondo come noi giovani vediamo la Vittorio Veneto dei prossimi anni. Allora, progetto di videosorveglianza in fase di ultimazione, discarica di Forcal, esecuzione in corso, palazzina in via Galilei in fase di ultimazione, sistemazione scalinata di Sant'Augusta, primo e secondo stralcio, espletata gara, interventi messi in sicurezza del territorio per 12 siti, esecuzione in corso, interventi messi in sicurezza del territorio collinare a nord-est di Vittorio Veneto, esecuzione in corso, recupero dell'area dismessa della ex caserma Gotti, e qua veramente potremmo stare a discutere fino a sera di quello che ci è arrivato dalla passata amministrazione, perché sembrava, come hanno detto altri miei colleghi, veramente un nuovo paradiso. Io ho detto, cavolo, finalmente avremo aree per il co-working, avremo nuove aule studio, avremo un bellissimo parco. Risultato, dobbiamo spendere ancora molti soldi su quell'area e non so cosa ci tiriamo fuori se non qualche prefabbricato. E qua potremmo anche discutere sul PNRR in Valle Pisina, che è tutto tranne che riqualificazione della valle. Io sono la pisina di nascita e rimango in La Pisina orgogliosamente. Pensare che 4 pali messi sul lago siano riqualificazione, no, proprio decisamente no. Andiamo avanti. Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza in via Roma. Ecco, qua lavori ultimati, grazie all'assessore Giulio De Antoni. Miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Alessandro Paravicini, lavori conclusi, in fase di collaudo. Interventi sistemazione e asfaltatura strade comunali per l'annualità 2021, conclusi, e qua più volte l'assessore De Antoni ci ha anche spiegato quali erano le vie, che penso siano note a tutte le cittadine e tutti i cittadini. Miglioramento delle prestazioni energetiche della Crispi, lavori conclusi, 9 piscine comunali, documento in valutazione, delle alternative progettuali. Ecco, questo penso sia un obiettivo della nostra amministrazione, arrivare alla posa della prima pietra prima del 2029. Contratti di quartiere, Palazzo Operazioni, ecco altro intervento che abbiamo fatto. Realizzazione di un tratto della pista ciclabile Venezia-Monaco, approvato. Interventi sistemazione e asfaltatura strade comunali, esecuzione in corso, no, perché se bisogna andare a vedere tutto quello che abbiamo fatto, andiamo avanti. Interventi di asfaltatura strade comunali, abbiamo detto. Poi abbiamo messo via Martiri.
ci sono. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Paolo Bassetto. Grazie Presidente. Inizialmente non volevo intervenire, ma poi sono stato incentivato da alcuni interventi che ho sentito. Come consigliere da Re anche io mi rivolgo un attimo all'assessore De Antoni, perché è l'assessore ai lavori pubblici, per cui qualche domanda mi viene da farla. A differenza della consigliera De Nardi, io, che le ha elencato le cose che sono state fatte, io le chiedo anche alcune cose che ancora non ho visto, però le avevo già chieste la volta scorsa, per cui era solo per capire se c'è un aggiornamento rispetto a via Isonzo, San Giacomo e via Caldelivera, se per caso mi può aggiornare su questo. Volevo anche rassicurare poi le consigliere Caldarte e la consigliera Uliana, insomma, che se c'è da fare dei distinguo di sicuro non mi tiro indietro, faccio presente tranquillamente quella che è la mia opinione, ecco, anche se magari può non essere allineata con tutti, però come diceva il consigliere Tonon nel primo consiglio comunale, è normale che in ogni associazione, in ogni coalizione, in ogni gruppo, non tutte le scelte e le decisioni siano completamente e totalmente condivise. Alcune sono semplicemente accettate perché così deve essere. Io sottoscrivo quello che diceva in allora il consigliere Tonon, cambiando leggermente l'ultima parte, non direi perché così deve essere, dico se si ritiene di poterle accettare. Quindi su questo vi rassicuro, ecco. Solo quelle due precisazioni, Assessore, se riesce a fornirmele. E invece all'Assessore Padoan volevo chiedere se per caso ci sono aggiornamenti rispetto alla biblioteca, il discorso degli orari che avevo chiesto tempo fa. Grazie. Grazie consigliere. Prima c'era la sindaca che aveva chiesto di intervenire. Sì, intervengo in quanto facente parte di questo Consiglio Comunale, come poc'anzi evidenziato dal consigliere Carnelos, e quindi porto anch'io delle considerazioni a questa serata che, ricordo, stiamo approvando il bilancio di previsione, no? Quindi vedo che stiamo andando su altri temi, giusto? Io vorrei ricordare che stiamo approvando il bilancio previsionale 2026, no? Quindi invito anche a tenersi a questa argomentazione, partendo dal presupposto che innanzitutto, l'ho detto più volte e lo ribadisco qui adesso, chi governa ha una questione di responsabilità, di dire le cose come stanno e quello che si pensa di riuscire a fare, no? L'hanno fatto i sindaci prima di me e penso che fare l'elenco dei desiderata, delle cose che vorrei fossero essere fatte nella città di Vittorio Veneto, avremo un elenco lunghissimo, più di 1 chilometro, no? Io mi concentrerei un attimino su quello che era sì la nostra programmazione e che penso, anzi vedo che stiamo portando avanti abbastanza in modo continuativo e metodico, una programmazione che si basava su una situazione del comune che avevamo percepito perché eravamo consiglieri di minoranza, che però alla prova di fatti, quando siamo stati a toccare con mano la situazione che era in essere, abbiamo scoperto, è brutto dirlo ma è così, abbiamo scoperto tante cose che erano rimaste là ferme. Abbiamo citato poc'anzi situazioni di edifici pubblici a cui abbiamo dovuto accelerare per quanto riguarda le certificazioni importanti, quanto quella dell'antincendio e quant'altro, voglio dire edifici pubblici che al limite dell'essere utilizzati, no? Quindi qui non vorrei scaricare le colpe sulla precedente giunta, però insomma sì, anche l'acquisto del Teatro da Ponte, voglio dire, quando è stato acquistato era doveroso,
verificare insomma l'utilizzo del teatro da ponte, perché siamo dovuti intervenire con un adeguamento abbastanza importante per quanto riguarda il discorso della certificazione antincendio, no? E come questo altre situazioni di altri immobili. Quindi è stato detto, stessa cosa dicasi per la palestra Bortoluzzi, anche lì abbiamo una situazione, ricordiamo che abbiamo avuto quel famoso anche ondata di maltempo in cui il tetto della Bortoluzzi è stato divelto completamente e siamo intervenuti in 15 giorni, sottolineo 15 giorni, per rimettere a posto in modo preciso e sistemato, anzi rifatto il tetto della Bortoluzzi. Sfido qualsiasi altro comune in zona a fare un intervento così immediato con risorse proprie. Tornando un attimo al discorso della programmazione fatta, io mi sento di dire che stiamo correndo, stiamo realizzando tantissime opere rispetto a quelle che avevamo parzialmente trovato in cantiere, ma non voglio riprendere i discorsi che ho già fatto anche nelle scorse sedute, dove abbiamo dovuto addirittura dare incarichi per i progetti esecutivi di opere che erano state appena abbozzate, ma non eravamo neanche nelle condizioni di avere il progetto esecutivo, se non neanche l'affidamento dei lavori naturalmente. Quindi abbiamo dovuto finire anche tutta una serie di idee che erano state messe a terra e stiamo portando avanti. Poi un'altra questione che vorrei sottolineare è la questione della responsabilità, nel senso che è stato detto, abbiamo 5 anni a disposizione, un'amministrazione, me lo sapete voi, anche voi, di grandi opere ne fa 1/2, cioè io non penso che ci siano amministrazioni che mettono a terra, che riescono a supportare più di 1/2 grandi opere. Per grandi opere si intende la questione delle piscine comunali che, come sapete tutti, con il rifacimento a nuovo delle piscine i tempi sono proibitivi, ma perché la normativa lo prevede, no? Sapete che da normativa la progettazione della piscina, i progettisti, coloro che vinceranno la gara della progettazione, hanno a disposizione da normativa più di 1 anno di tempo per realizzare il progetto, ma questo non lo stabiliamo noi qui, lo stabilisce la legge, no? Quindi di conseguenza, visto che è un'opera così importante, i tempi sono decantati in questa proporzione. Altra questione che insomma stiamo affrontando, la questione degli impianti sportivi in generale, perché siamo in una situazione di impiantistica sportiva in cui sono impianti datati da hanno parecchi anni, sono stati realizzati tantissimi anni fa, e stiamo intervenendo in modo massiccio sugli impianti. Mi viene in mente l'illuminazione dei campi di calcio, il Barison e il Palmanova. Insomma, aveva necessità di porre i fari nuovi a LED e quindi anche qui siamo intervenuti con una spesa di più di 100.000 euro proprio per soddisfare le esigenze di queste società sportive, che addirittura rischierebbero anche di non poter giocare le partite alle serale o durante appunto, quindi siamo anche di fronte a queste situazioni, siamo riusciti a intervenire. Poi abbiamo alcune questioni che sono state poi dibattute anche prima, altre questioni tipo il discorso delle perdonanze, questa strada importante adesso che noi stiamo recuperando, cercando di incamerare un finanziamento, ma se no dovremo agire con fondi propri, sono altri 500.000 euro. Un altro impianto sportivo che non è stato menzionato prima è il Palazzetto dello Sport, anche qui un palazzetto che ha più di 50 anni, anche di più, e che ha necessità anche qui di intervento, di rifacimento per quanto riguarda l'impiantistica, e stiamo parlando di 600.000 euro, anche questo già messo in cantiere. Non ripeto il discorso delle asfaltature, che mi sembra sia anche oserei dire un'azione abbastanza importante per quanto riguarda la nostra amministrazione. Stiamo facendo anche, è stata fatta l'asfaltatura in zona industriale. A proposito dei servizi di zona industriale, via Deganutti, assessore, è stata asfaltata via Deganutti, l'asfaltatura, via Podgora, scusate, via Podgora, in collaborazione col comune di Conegliano. Comunque anche lì abbiamo fatto l'asfaltatura, che era anni e anni che l'asfalto era ammalorato. Dopodiché siamo in procinto di fare un'asfaltatura del grande parcheggio che serve tantissime persone che lavorano in zona industriale, che è quello via dell'industria.
Insomma, l'elenco potrebbe andare avanti, di molto. C'è la questione della scalinata di Sant'Augusta e gli interventi su Serravalle, Via dei Martiri, insomma tante opere messe già a terra. Questo per dire che stiamo ragionando del bilancio 2026. Non da ultimo il campo da rugby, che anche questo staremo a breve, inizieremo ad avviare la progettazione del campo da rugby. Allora, in linea di massima il sito predisposto sarà quello della Gotti. Ecco. Questo indicativamente è questo il sito prescelto, per vari motivi. Magari ne approfondiremo la questione sull'idea di farlo là, di realizzarlo là. Per quanto riguarda la zona industriale, ecco, io sono dell'idea, ma questo è nell'ordine delle cose che stanno avvenendo, io vedo che tante industrie stanno riqualificando capannoni dismessi in zona industriale, stanno acquistando capannoni, ripeto, chiusi o per fallimento di aziende o perché l'azienda ha chiuso, e stanno riqualificando, insomma, grossi capannoni, e quindi anche questo è una positività per la nostra zona industriale. Vengo un attimo alla questione del discorso del consumo di suolo, consigliere Caldart, perché già l'altra volta, quando abbiamo parlato del PI, avevamo detto che nel nostro consolidato, all'interno del nostro consolidato del comune di Vittorio Veneto, c'è un'edificabilità pari ad 3.600 abitanti. Allora, intendiamoci cosa vogliamo dire. 3.600 abitanti in più, cioè c'è un'edificabilità pari a quella che sarebbe in metri cubi al spazio di 3.600 unità in più. Quindi rendiamoci già attuali, che non vengono però attuate per vari motivi. Quindi quando parliamo di consumo zero di suolo intendiamo tutta l'area fuori dal consolidato, che è immensa, e le zone di espansione. Ricordo che le zone di espansione sono già state messe a terra, no? Con il PAT, sono 13.000 metri di 130, no, 13 ettari già messi nel PAT, che sono il massimo di espansione che il comune di Vittorio Veneto ha fino al 2050. Quindi più di così, voglio dire, non c'è possibilità di espandersi ancora di più, di costruire ancora di più, no? Quindi nel consolidato c'è la possibilità, ci sono lotti interamente fabbricabili, voglio dire. Quindi chi vuole può eventualmente costruire, se ci sono, ripeto, da un punto di vista economico, famiglie che devono costruire negli lotti interclusi. Quindi nessuno sta assolutamente, tra virgolette, vietando, andando contro quello che è lo sviluppo del territorio. Certo che il sviluppo del territorio deve essere sostenibile e regolamentato, cioè non è che possiamo andare fuori del consolidato, andare fuori delle zone di espansione, perché quelle sono per legge e quella è la scelta che avete fatto anche voi con il PAT, e quindi noi ci stiamo infilando su questo filone. Io adesso mi fermo anche, però la cosa che volevo dire è che appunto nel bilancio 2026 queste sono le opere che stiamo portando avanti. Sul discorso del museo dell'archeologico mi sento di dire che, consigliera Uliana, ce l'abbiamo ancora in mente, come è stato detto. Stanno subentrando altre priorità. Abbiamo da sistemare il tetto dell'ex scuola Zanette, che aveva subito un intervento di più di 400-500 mila euro, quindi adesso ha delle perdite che dobbiamo appunto riprenderlo per mano. Non era stato fatto, e quindi anche là sono più di 250 mila euro, insomma, di intervento. Abbiamo delle situazioni degli immobili che, tra virgolette, fanno acqua veramente dappertutto da sistemare, più di 1 milione di interventi, e questo, ecco, solo per dire che io starei bene, coi piedi bene ancorati a terra, e queste le situazioni, ricordo le scuole Crispi e Paravicini che abbiamo citato prima. Come sindaca l'idea è quella di tenere l'amministrazione ancorata a terra e di affrontare le questioni che sono state messe in programma. Vorrei anche di nuovo ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno fatto sul bilancio, e ringrazio anche gli assessori e la giunta che continua a lavorare
in modo pesante e puntuale. Grazie. Prima di ridare la parola all'assessore, voglio fare un intervento anch'io, come capogruppo di Rinascita Civica, partecipare a Vittorio, perché a differenza di chi sostiene, della teoria che qualcuno sostiene che il Presidente di un Consiglio non dovrebbe neanche votare, io ritengo invece che il Presidente del Consiglio fa parte del Consiglio, in questo caso comunale, e ha il dovere di votare, e io, come avete visto, ho continuato in questa usanza, chiamiamolo così, come l'hanno fatto tutti i miei predecessori. Quindi, e poiché voterò, voglio così, faccio un piccolo intervento che è anche una dichiarazione di voto. Siccome questo, quello che votiamo stasera è il documento praticamente più importante di un'amministrazione comunale, in questo caso ritengo opportuno esprimere una mia opinione. Allora, perché voterò, intanto voglio dire che ho apprezzato fino adesso il fatto di non aver sentito dichiarazioni di stampo trampiano, no? Che siamo abituati a sentire negli ultimi anni, di chi in 6 mesi ha risolto i problemi dell'umanità, no? Anche perché io ricordo dichiarazioni simili, no? Di qualcuno che sosteneva che in 6 mesi si era fatto più in 6 mesi che in 40 anni di amministrazioni precedenti. Beh, questo nessuno lo dice, nessuno lo vuole sostenere. Si fa quello che si riesce a fare. Il mio voto sarà favorevole perché quello che voglio far così notare io è che secondo me possiamo dichiarare, possiamo dire che in questo breve periodo di amministrazione, 1 anno e mezzo, secondo me abbiamo una città più curata, magari nelle piccole cose, ma che però si vedono. Un esempio sono i giardini qui di fronte, che obiettivamente non erano, insomma, in uno stato eccellente di situazione, dello stato delle cose. Con delle fontane del centro che funzionano e che invece per tanti anni purtroppo per vari motivi non funzionavano. Sono piccole cose, come ci sono cose più importanti come le asfaltature che finalmente sono riprese e che sappiamo è stato uno dei temi, no, che negli ultimi anni insomma, sono stati un tasto dolente. L'altro giorno sono stato a Manzana e sono stato accolto che finalmente qualcuno si è ricordato di noi. Piccole cose, per carità, ma insomma questo anche è l'indicazione che insomma questa amministrazione ha l'attenzione anche per le periferie, che è uno dei temi e uno degli impegni che avevamo assunto in campagna elettorale. Anche il Papadopoli finalmente sta cambiando il suo volto. Voglio ricordare che il Giardino Costantini Parco Papadopoli è sicuramente il parco più importante della provincia di Treviso e purtroppo non ha goduto negli ultimi anni di un buon stato di salute. Adesso, un po' alla volta, ci vorrà molto tempo, ma insomma qualcosa si sta muovendo anche in quel campo là. Non serve che ricordi le piscine o il campo da rugby. Io concordo con il sindaco che una
un'amministrazione, quando fa una o due opere importanti nel suo mandato, penso che già abbia assolto, insomma, al suo compito. Qui addirittura mi sembra che gli intenti siano ancora più ambiziosi. C'è avviata questa procedura per un nuovo nido che non è una cosa da poco. Si fa, sì, è stato richiamato più volte il concetto del consumo di suolo e se ne è parlato in termini negativi, no? Allora mi viene in mente, no, le accuse che vengono fatte ai cosiddetti ambientalisti da salotto, ma io voglio ricordare che l'obiettivo del consumo zero di suolo è un obiettivo dell'Unione Europea che si è prefissa l'obiettivo per il 2050. Però in Italia si è fatto di più. Lo Stato italiano ha anticipato questo obiettivo al 2030, lo Stato italiano. Per cui non è che sia, se in quest'Aula e questa amministrazione parla di consumo di suolo, non è che stia parlando di cose astruse oppure che vadano contro l'idea e la politica comune. L'obiettivo di ridurre progressivamente il consumo di suolo privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana. Il tema del riuso e della rigenerazione urbana è un tema che tocca fortemente la nostra città. Cioè, inutile elencare i contenitori vuoti e lo sviluppo industriale, soprattutto nella nuova politica industriale, può benissimo adoperare quei spazi vuoti che ci sono in città, Marfil e Italcementi per dire. No, certo non si può fare industria metalmeccanica alla Marfil, ma sicuramente certi tipi di impiego e certi tipi di start-up ci starebbero benissimo in questi posti. Allora, concludo perché è inutile continuare a... Io dico che facciamo con quello che abbiamo. Certo che se e quando un governo concederà l'autonomia al Veneto, allora avremo le stesse possibilità e le capacità che hanno la regione Friuli, che è qui a pochi passi e che vediamo che effettivamente godono di capacità di manovra molto, ma molto maggiori delle nostre, però intanto aspettiamo. Quindi per questo motivo, per quei motivi che ho illustrato, il mio voto sarà favorevole. Do la parola all'assessore Padoan. Grazie Presidente. Allora, tante cose da dire, secondo me è stato anche insomma, molto stimolante, tanti interventi dal mio punto di vista. Parto dall'intervento che devo dire ho apprezzato molto dell'assessora Caldart e della consigliera Caldart, perché alla fine ha chiuso dicendo c'è stata un'azione ideologica, no? Io ho visto nel suo intervento tanta ideologia, ma devo dire la verità, lo dico in modo, come dire, con un complimento, perché avere un pensiero ideologico vuol dire avere dei valori e agire di conseguenza, ovviamente in maniera tattica, per arrivare poi a una visione, diciamo così, della realtà che si adegui a quelle che sono le preferenze, un tema valoriale secondo me che è notevole.
ovviamente non è la mia ideologia, anzi radicalmente direi diversa, e in particolare io ho trovato, come dire, che si può aprire il dibattito, il suo modo che ha posto per affrontare il tema delle tariffe, e in particolare quando ha parlato di ceto medio. Allora, lei ha citato questo rapporto in cui si dice che 2/3 degli italiani fanno parte del ceto medio, giusto? 2/3 degli italiani che fanno parte del ceto medio, che è definito come quel segmento che è troppo ricco per ricevere sussidi e troppo povero per costruire futuro. Ok, allora, è chiaro che questa è una definizione, come dire, innanzitutto ex post, nel senso, la si costruisce in base a chi non riceve quelli che lei definisce sussidi. E inoltre, aggiungo, è una modalità di definire il ceto medio che è, come dire, sfugge un po' a quello che voglio dire, sfugge a quello che invece è stata la realtà, che secondo me ha descritto bene invece il consigliere Carnellos, riguardo alle politiche che si sono create in Italia e altrove negli ultimi 30 anni e che hanno determinato sostanzialmente la cancellazione di questo ideale di ceto medio. Per cui tante persone si riconoscono all'interno del ceto medio, ma non ne fanno più parte. E dico questo perché medio in statistica ha una definizione, ok? Lei parla di un ceto medio molto ideale, poi c'è il paese reale che hanno raccontato in particolare, secondo me, molto bene le consigliere Cutifani e Denardi, cioè la vita, soprattutto delle generazioni, mi metto dentro anch'io perché insomma io anagraficamente sono cresciuto in mezzo alla grande recessione del 2008-2009, era il periodo in cui io iniziavo a lavorare e da lì in poi, diciamo così, il cambiamento è stato molto pesante per le famiglie. E questo può essere un tema soggettivo, hanno posto una questione soggettiva le due consigliere. La realtà, che sono i dati, dicono che quelli che lei chiama, secondo me molto impropriamente e anche in maniera, voglio dire, pericolosa dal punto di vista politico, ma questo lo lascio valutare a lei, cioè come sussidi, in realtà sono molto semplicemente l'applicazione dell'ideale di una tariffazione progressiva a tutte le fasce. E io posso concordare con lei che chi ha 35-40 mila euro di ISEE all'anno non fa parte dell'elite, non fa parte dei milionari, ma si tratta di ceto medio. Però la distribuzione in città e altrove del reddito è questa. E fa sì che se si vuole agire progressivamente, proprio perché la gran parte delle famiglie vittoriesi rientrano negli scaglioni sotto questa soglia, è necessario, dal mio punto di vista, agire in maniera progressiva, che non si tratta di dare sussidi, perché questo rischia di diventare anche un pochino insultante nei confronti delle persone che si sono viste le tariffe della ristorazione scolastica notevolmente abbattere. Beh, notevolmente, se non è notevole l'abbattimento del 20%, non vedo come possa essere notevole un rialzo del 10% nei confronti dello scaglione di cui lei si è fatta portavoce. Poi aggiungo anche un'altra questione. Non è che, voglio dire, come mai io non ricevo sussidi? Allora, detto dal punto di vista soggettivo, ma come mai? Come mai? Perché non si rientra in determinate casistiche? Cioè, è il welfare, si chiama welfare. Si chiama stato sociale, voglio dire. Quindi è ovvio che vi siano delle situazioni trovate, voglio dire, conosciute come generali e astratte, in cui le persone possono ricadere. Io credo che quello che sia stato fatto, ovviamente con un indicatore che non è perfetto, perché su questo siamo tutti d'accordo, l'ISEE non è un indicatore perfetto, è un indicatore che cerca di avvicinarsi alla realtà,
come dice anche il consigliere Carnelos, ci sono, voglio dire, situazioni di, come chiamiamola, elusione o abbellimento dell'ISEE da parte di alcune famiglie che possono permettersi di, come dire, riuscire a far abbassare il proprio ISEE al fine di accedere a servizi gratuitamente, anche se potrebbero pagarseli. Bene, io aggiungo però che sicuramente una persona che ha un ISEE perché ha un reddito relativamente basso, questa non se lo può alzare. La gran parte delle famiglie che ricadono vengono fotografate e hanno, secondo me, voglio dire, la possibilità di accedere a una tariffazione che non è un sussidio, è semplicemente la rimodulazione in base al reddito e al patrimonio. E questo, secondo me, è un risultato importante che ha permesso, tra l'altro, alla gran parte delle famiglie di avere delle tariffe che sono inferiori rispetto a quelle che erano vigenti prima dell'arrivo di questa amministrazione. È già stato detto anche a me non era sfuggito, voglio dire, la definizione del concetto di sostenibilità o di ambiente come foglia di fico. Io credo che, voglio dire, viviamo in un'epoca in cui cioè i disastri che sono stati provocati dalle modalità di sviluppo umano che abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni sono evidenti a tutti, non possono essere negati. Non si può citare tutto ciò come una foglia di fico per far contenti, come diceva il Presidente, gli ambientalisti a salotto, che sono tutte definizioni che lasciano il tempo che trovano. Certo non l'ha detta lei. Io vorrei chiedere a chi si è trovato, voglio dire, devastato a Alvaia o dalle alluvioni a Vicenza se si tratta di ambientalisti da salotto, quelli che poi si sono resi conto della violenza con cui le conseguenze di questi fenomeni, di queste politiche disastrose che sono state portate avanti negli scorsi anni hanno provocato. Forse hanno trovato l'acqua in salotto, sicuramente non erano ambientalisti da salotto, e io credo che siano veramente dei punti fermi che vadano tenuti. Poi sugli altri interventi devo dire, apprezzo sempre il richiamo dei consiglieri leghisti o ex leghisti, no, al tema diversamente leghisti al tema dell'autonomia. Cioè, è stato appena spiegato oggi che noi avremo delle penalizzazioni molto forti in termini di bilancio anche nei prossimi anni per il passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, che è figlio della riforma del federalismo fiscale del 2009, che, se non erro, aveva, credo, Bossi come Ministero per le riforme, se non sbaglio. Ok, sono, voglio dire, situazioni che noi ci portiamo avanti. Poi non è colpa mia che, voglio dire, non ho mai militato né portato avanti posizioni in quella parte politica, che se il grande partito che si defineva Sindacato del Nord è ancora al palo su tutte queste situazioni. Poi, voglio dire, queste sono considerazioni politiche, per l'amor di Dio, però sembra quasi a volte, quando si discute, che vi siano delle situazioni un po', come dire, calate dall'alto, che sono eredità e non si capisce bene il perché. La spesa corrente a cui lei fa tanto riferimento e la situazione emergenziale del patrimonio pubblico, ad esempio, a cui si è cercato di far fronte in maniera veramente molto importante, è, voglio dire, figlia di una situazione che si chiama derivati, che non è uno tsunami, non è un terremoto, è stata una scelta politica fatta a suo tempo, definita meravigliosa, non dalla Corte di Cassazione, però definita meravigliosa, e che ha portato per anni un ingessamento del bilancio comunale con un'obsolescenza di gran parte del patrimonio. Arriviamo quindi a una situazione in cui serve tirare fuori i soldi. E la posizione che io comprendo, io sposo in pieno le parole della consigliera Bevilacqua sul tema, e della sindaca sul tema della sezione archeologica, a parte che nel programma elettorale che viene citato viene scritto testualmente che è, prima di arrivare, proprio nello stesso inciso, è urgenza intervenire sul patrimonio artistico. Poi, giustamente si dice, è particolarmente urgente l'intervento sulla sezione archeologica e mi pare su un'altra situazione che ora non ricordo a memoria. Bene, allora,
noi ci siamo ritrovati in questa amministrazione ad affrontare una situazione, ripeto, patrimoniale davvero importante. E questo va riconosciuto, cioè anche con situazioni che non erano a conoscenza di nessuno. Pertanto io credo che tutto il dibattito sulla sezione archeologica, che ovviamente non è chiuso, però necessita, voglio dire, di riflessioni che non possono essere scaricate addosso in 1 anno e mezzo di amministrazione, quando, ripeto, stiamo parlando del 2001, stiamo parlando di situazioni incredibili. Io personalmente, se dovessi portare da consigliere di minoranza dei temi, a me non piace parlare del passato, non l'ho mai fatto, non ho mai detto perché non avete fatto, perché non avete agito in tal senso. Però, come dire, se fossi probabilmente consigliere di minoranza rifletterei un attimo prima di portare con tanta veemenza determinate situazioni, magari mancando anche di riconoscere il lavoro che in tanti ambiti è stato portato avanti, secondo me, molto bene in quest'anno e mezzo. E sto sforando, ma credo di avere 10 minuti, dei 14 anziché 10, ne ho solo 10. Perché sono partiti da 10, sono 12, siamo partiti da 10, bene. E chiudo sul discorso del fondo acquisito, insomma, dal dottor Zagonella. A me sinceramente pare un dibattito, cioè i toni usati sono davvero surreali, cioè come si fa a parlare di scherzi a parte, come si fa a parlare di mancanza di progettualità quando abbiamo avviato un progetto insieme alla Regione Veneto esattamente per valorizzare questo ed altro. Finalmente si investe sulla figura di Lorenzo da Ponte. Peraltro è un acquisto che è un patrimonio del comune, voglio dire, cioè, visto che si parla di amministratori delegati, voglio dire anche molto impropriamente, devo dire la verità, e in maniera anche molto politicamente inelegante, se un'azienda acquisisce un patrimonio, questa non è una minusvalenza fino a prova contraria, è uno spostamento di, voglio dire, cassa a un patrimonio del comune. Quindi ora io credo che, e ovviamente è compito poi dell'amministrazione e delle amministrazioni, insomma, valorizzare, fare in modo che vi sia, voglio dire, una centralità di questo patrimonio anche in futuro. In ogni caso, credo che sia stata un'acquisizione importante, che sia stata un'acquisizione ambiziosa, e credo che i toni dovrebbero essere diversi, soprattutto perché stiamo veramente parlando di quello che è la figura identitaria della città di Vittorio Veneto. Chiedo invece al consigliere Bassetto di pazientare, perché stiamo lavorando per cercare di arrivare a una soluzione sul tema dell'ampliamento degli orari, e per quanto riguarda invece ovviamente le richieste di prendere in considerazione gli aumenti tariffari, ovviamente sì, nel senso che io credo che perlomeno su alcuni aspetti sia possibile, sia possibile un intervento, per cui apprezzo, insomma, anche il modo con cui è stata posta la questione. Grazie mille. La parola all'assessore De Antoni. Sì, questa sera ho avuto parecchie osservazioni, parecchie critiche. Diciamo, la critica che accetto prima di tutto è quella del fatto di non aver presentato, almeno non dico completamente, ma con una maggiore dovizia di informazioni, quello che era il DUP e quello che era il bilancio. Sono stato messo all'angolo a causa del fatto che quelle slide che erano state preparate non è stato possibile pubblicarle, e quindi, diciamo, pensavo, ecco, che poi venisse fuori nel discorso la possibilità di farlo specificatamente. Siamo andati avanti e quindi non sono riuscito a dire tutte le cose che volevo dire. Quindi prima di andare avanti devo ricordarmi di rispondere al consigliere Bassetto dicendo che, per quanto riguarda via Caldellivera, che prevede il completamento della pista della
della ciclabile, e per quanto riguarda via Isonzo è stato affidato ancora un po' di tempo fa un incarico a un professionista per, diciamo, fare un documento delle diverse fattibilità progettuali, delle diverse alternative progettuali anche per quelle due strutture, quelle due infrastrutture. Il tema di via Isonzo è complicato dal fatto che lo fai da una parte o che lo fai dall'altra, ci sono dalla parte della strada diciamo, la presenza di abitazioni sulla parte, diciamo, verso sud-ovest, chiamiamola così, è molto stretta, e sarebbe logico fare un marciapiede o una pista ciclabile da quella parte, perché tutte le abitazioni gravitano su quella parte della strada, ma ci sono dei fabbricati che non consentono di realizzare una pista ciclabile di dimensioni accettabili. Forse un marciapiede, qui stiamo appunto valutando come fare dall'altra parte, cioè verso est, forse ci sarebbero più spazi, ma chiaramente poi metteremo in difficoltà le persone che abitano dall'altra parte della strada, che devono sempre attraversare per poterla utilizzare. Stiamo lavorando su questo, è inserito all'interno dell'incarico che abbiamo dato per il €1 milione delle asfaltature, e quindi vediamo appena possibile di avere delle risposte concrete. Ci sono, diciamo, nelle slide che volevamo presentare, c'erano tutti gli importi di spesa, le previsioni di spesa per le diverse missioni del nostro bilancio, e quindi da quelle slide emergeva che c'era una grande attenzione per quanto possibile alle fasce della popolazione più debole e bisognose, quindi mantenendo inalterati gli investimenti della missione 12, che la consigliera conosce, che è diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Quindi nonostante le difficoltà a cui avevo accennato dal punto di vista delle minori entrate e delle maggiori spese, comunque gli interventi per la missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per quanto riguarda la missione politiche giovanili, sport e tempo libero, per quanto riguarda il discorso dell'istruzione e del diritto alla cultura, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, queste missioni mantenevano gli stanziamenti che erano previsti anche nel bilancio di previsione 2025. Sulle altre missioni abbiamo chiaramente dovuto fare qualche riduzione, un po' sulla cultura, un po' sicuramente nel settore dell'urbanistica, come si chiama esattamente, dell'urbanistica, insomma, dell'urbanistica, non mi trovo più come si chiama, come urbanistica e assetto del territorio, dove diciamo, nel 2025 abbiamo investito tante risorse, perché abbiamo fatto partire il piano degli interventi, e quindi anche quegli interventi che abbiamo affidato hanno impegnato grandi risorse. Adesso gli interventi, diciamo, gli incarichi stanno andando avanti, quindi appena possibile, diciamo, completeremo questo benedetto piano degli interventi, e quindi daremo anche le risposte a quelle richieste che sono pervenute per quanto riguarda diciamo, l'area di là della ferrovia, l'area dedicata allo sviluppo delle attività produttive, che è prevista nel PAT e che nel piano degli interventi verrà o meno considerata in relazione a quelle che saranno le decisioni che come amministrazione prenderemo. Andando un po' nel particolare delle diverse osservazioni che sono pervenute, solo per un chiarimento, consigliere Oliana, non so dove ha trovato quei 36.000 euro per il palazzo, per il museo archeologico. Diciamo, l'unica cosa che ricordo io, non ho trovato i 36.000 euro che ha citato, sono la differenza tra l'investimento iniziale di 570.000 e le somme che già sono state spese per la progettazione di quel lavoro. Quindi credo che quella cifra di 36.000 si riferisse non è stanziata nel bilancio, non dovrebbe essere, non ho trovato, però è probabilmente quell'importo già speso per la progettazione di quell'intervento. Per quanto riguarda la biblioteca, faceva dei riferimenti a progetti già fatti. Ho già ricordato in questo Consiglio Comunale che alla presentazione del progetto per la nuova biblioteca fatta dall'architetto Follina, nella sala riunione della biblioteca abbiamo presentato questo... Non si riferisce a quello della Consiglio. La biblioteca ha parlato dei 5 milioni della biblioteca? No. Il progetto che è stato presentato l'amministrazione Emiato ha incaricato l'architetto Follina di fare due progetti.
Vabbè, ma se in campagna elettorale io non ho partecipato frequentemente alle sue uscite, però forse era il caso di portarcelo. Ma guarda, gli uffici del comune sono di là, quindi se deve portare, ecco, no, se deve portare un progetto, e se parliamo seriamente, per favore, se avete un progetto portatelo, non l'avete mai fatto vedere, io non l'ho visto mai. E sul progetto che era stato dato in carico al decreto Follini, presentato nella sala della biblioteca, l'ex sindaco, di fronte alle critiche che sono emerse in quella seduta, il sindaco Miatto disse: avete ragione, concordo sulle vostre osservazioni. Quindi lo stesso sindaco era, come dire, perplesso su quel progetto. Ma per andare avanti, dice la consigliere Caldart che non c'è nessuna visione sul futuro della città. L'ha detto lei, se l'ho preso. Ah sì, ma il vostro, non mi ricordo qual era il vostro disegno sul futuro della città. Noi ce l'abbiamo, abbiamo detto che vogliamo intervenire con interventi importanti per quanto riguarda la biblioteca, per quanto riguarda le piscine, già il sindaco ha già ricordato questi interventi che sono, da un lato, per quanto riguarda l'asilo nido, che è sicuramente un intervento molto importante, sono tutti interventi di una certa complessità e di un certo impegno finanziario che in qualche modo dal punto di vista degli interventi, diciamo, di investimento vanno a occupare gran parte delle risorse che abbiamo. Sempre per il sottopasso, e anche questo no, consigliere Darè, il progetto del sottopasso è stato predisposto su incarico vostro nel 2019 e prevedeva una spesa di 2 milioni di euro, no? Di cui 670.000 finanziati da Rete Ferroviaria Italiana. Io non sono riuscito a capire come mai non siete riusciti ad appaltare quel lavoro in 5 anni che eravate lì, dal 2019, ok? Bravo, allora come io accetto le sue critiche se sono finalizzate a ripetere quello che io facevo con lei, però quella volta, quando mi rispondevate quella volta in merito alle mie richieste, ma che cosa andate a fare di là, parlavate di collegamento di fare un casello autostradale in prossimità della zona industriale. Questo lo diceva lei, lo diceva il sindaco e lo diceva anche l'assessore Fasan. Parlavate che c'era la possibilità, uno, di fare lo sviluppo della zona industriale. L'amministrazione, i consiglieri e gli assessori l'assessore competente dell'amministrazione Miatto, che era l'assessore Fasan, dichiarava due possibilità: una di sviluppare la zona industriale, e questo lo riconosco, era detto, e l'altra, che poi è stato ripreso quindi nel PAT, e l'altro era la possibilità di collegarsi al casello autostradale. Queste sono cose che possiamo andare a cercare in tutti i verbali e sono riportate. Lei parla poi, non so se ha parlato lei dell'aerocampo, si ricorda qual era l'importo del progetto dell'aerocampo? Sono 18 milioni di euro, con i prezzi di 2 anni fa. Ok, queste sono le osservazioni che mi fate. Questo era il progetto. Ma era uno studio, non era uno studio, era un progetto di fattibilità. No, ho capito, ma mi interrompe sempre. Presidente, per favore, mi consente di parlare oppure... Allora, quindi velocemente posso anche concludere dicendo che la visione che abbiamo della città di Vittorio Veneto nei prossimi anni è già stata delineata nei nostri programmi. Stiamo facendo delle grosse opere, sono stati anche, la sindaca non ha precisato, sono stati appaltati i lavori sia per quanto riguarda i 2 stralci della scalinata di Sant'Augusta, sia per quanto riguarda le cucine e le piazzoni. Quindi stiamo portando avanti le opere. Abbiamo fatto un grosso investimento sul personale, una delle principali situazioni negative che abbiamo trovate quando siamo arrivati, e i dirigenti ce lo ricordano sempre,
era la carenza di personale, non avevano il personale neanche per fare le termine. Questa è la situazione in cui alcuni dirigenti si sono trovati. Abbiamo investito sul personale, ci sono 10 persone in più, 10 dipendenti in più rispetto a un anno e mezzo fa, e questo chiaramente comporta delle maggiori spese, ma siamo convinti di aver fatto la scelta giusta, perché senza una struttura efficiente che lavora in condizioni normali, senza essere sempre a correre dietro alle diverse situazioni che erano rimaste in piedi, non può lavorare bene. Solo per riprendere un discorso già fatto dalla sindaca, gran parte dell'attività in questo anno e mezzo è stata quella di portare a compimento, nel rispetto dei tempi che erano stati fissati per la presentazione dei progetti esecutivi, per l'ottenimento del finanziamento e per il termine dei lavori, sono stati portati avanti i progetti che erano stati avviati dalla precedente amministrazione, e abbiamo fatto uno sforzo enorme per riuscire a finanziare qualche volta, consigliere Caldart, mi ricordo Via Galilei, a dare il progetto per Via Galilei, a finanziarlo e portarlo a termine. Finalmente i lavori sono praticamente ultimati e quindi riusciremo a rispettare i tempi che c'erano stati imposti dalla come si chiama, insomma, dalla stazione da Conegliano, insomma, che aveva il compito di coordinare quegli interventi. Quindi interventi sono stati fatti, facciamo anche noi, abbiamo le nostre difficoltà. L'ultimo passaggio che mi consentite di fare è la ritengo un'offesa quella di chiamarmi l'amministratore delegato, no? Mi dispiace proprio che una persona di esperienza come il consigliere Darè si permetta di fare queste osservazioni. Ho dei referati importanti, cerco di dedicare tutto il tempo che ho per poterli portare avanti, qualche volta spesso sbaglio anch'io, però l'impegno non dell'amministratore delegato ma dell'assessore De Antoni è quello di lavorare per quanto possibile per cercare di portare avanti i problemi che ci sono, che sono davvero molto numerosi. Assessore, do la parola all'assessore De Nardi. Grazie Presidente. Sì, sulla questione relativa all'infiltrazione del tetto del Cenedese di Palazzo Torres che chiedeva la consigliera, sono stati affidati i lavori per oltre 66.000 euro e lo stesso è avvenuto per Palazzo Todesco per oltre 73.000 euro, quindi oltre 140.000 euro di lavori che partono in questi giorni. Mi permetto di ricordare che mentre per Palazzo Todesco c'era stato un intervento qualche anno fa che evidentemente non ha risolto completamente i problemi, per quanto riguarda il tetto del Torres Cenedese, le segnalazioni da parte degli uffici agli assessori competenti delle infiltrazioni che stavano sempre poi man mano ribadite e aggravate, risalgono a maggio 2019, per cui riusciamo a intervenire nel 2025, cioè affidare i lavori nel 2025 di problemi che si conoscono purtroppo dal 2019, non che la cosa mi faccia piacere, ma almeno insomma riusciamo finalmente a intervenire. Sulla questione della DMO inviterei il consigliere a usare altri termini, non è che ci siamo fatti fregare. Pian. Allora, intanto le adesioni da parte dei comuni della nostra IPA sono in corso in questi mesi. Tra l'altro avevo condiviso con il Presidente del Consiglio l'opportunità di evitare di portarla stasera perché abbiamo già un Consiglio nutrito e quindi mi sembrava anche poco rispettoso pensare di discuterne a luna di notte, onestamente. Sa benissimo che nei mesi estivi e autunnali c'è stata una forte opposizione da parte dei comuni dell'IPA a quella che è la proposta di governance, a nostro avviso, mio personale anche, troppo sbilanciata sul comune di Treviso rispetto a tutto il resto del territorio. Purtroppo però sappiamo chi ha il coltello dalla parte del manico in questa vicenda, per cui non siamo sicuramente soddisfatti. Io personalmente non sono sicuramente soddisfatta di come è andata a finire, però ci sono limiti che sono originati dalla normativa e che consentono a qualcuno di tenere in mano il bottone
vi siete fatti vergare, non mi pare, bisognerebbe andare a parlare con quelli che a livello regionale hanno fatto la normativa che consente a qualcuno che non è un ente pubblico locale di avere in mano il bottoncino. Ecco, io andrei a parlare con i consiglieri regionali che hanno votato, con chi in regione ha proposto sta roba. Dal mio punto di vista mi pare che in questi mesi abbiamo dimostrato la volontà di lavorare in rete con gli altri comuni. Ricordo che dal 2019 i comuni del nostro, noi siamo capofila dell'area dello IAT, i comuni del nostro IAT non venivano più convocati, cioè me l'hanno detto loro, quindi prendo per buona la loro affermazione, e che da questa situazione siamo passati nel giro di un anno, con un lavoro del quale ringrazio tutti i colleghi amministratori che hanno partecipato al tavolo, a realizzare il progetto di comunico sul quale abbiamo chiuso l'annualità 25 e stiamo già lavorando all'annualità 26, dimostrando che non solo noi, ma tutto il territorio ha voglia di lavorare insieme. Sappiamo che gli attori nel campo del turismo sono tanti, le competenze sono sovrapposte e molteplici, un'altra cosa che a me non piace tantissimo, ma non sono io che poter decidere, quindi rimaniamo nella speranza che questo panorama si riesca a semplificare, però per quello che abbiamo potuto, la volontà di lavorare in rete è stata ampiamente dimostrata e continueremo, ribadisco, ringraziando gli altri comuni senza i quali non si può lavorare ovviamente in rete, ma ribadiamo la nostra intenzione di continuare a lavorare in questo modo. Grazie, adesso do la parola all'assessore Dus. Sì, ho ritenuto di intervenire perché sono stati affrontati degli argomenti che riguardano, insomma, in modo abbastanza diretto il mio referato, quindi quello dell'urbanistica e legati all'ambiente. Partirò da quello legato all'urbanistica. C'è stata un'ampia discussione sul consumo di suolo zero, l'ampliamento dell'area industriale, l'utilizzo dell'aviocampo e tematiche di questo tipo. È evidente che nei precedenti consigli comunali, quando abbiamo presentato il documento del sindaco e l'inizio della redazione del piano degli interventi, c'è stata una mancanza da parte mia, perché evidentemente non sono riuscito a farmi spiegare, perché alcuni dei documenti li abbiamo già scritti, che vanno, diciamo, a definire qual è la linea di questa amministrazione. È una linea che va ad ereditare un piano di assetto del territorio che prevede, come ha detto la sindaca prima, delle linee di sviluppo urbanistico ben precise, sulle quali noi abbiamo detto chiaramente che siamo innanzitutto convinti che si debba utilizzare lo spazio che già oggi è a disposizione all'interno del consolidato, e mi riferisco a quei 240.000 metri cubi a disposizione che ci sono già ad oggi e che non costituiscono consumo di suolo. Dopodiché, per quanto riguarda lo sviluppo delle aree industriali, con le quali stiamo da tempo discutendo con l'Associazione delle Prealpi Industriali e la Confindustria, abbiamo sempre detto che faremo delle valutazioni unitarie, non delle valutazioni prese per singolo interesse di una o due realtà, perché ci piace pensare che la pianificazione del nostro territorio debba essere quantomeno omogenea, come è stata quella che abbiamo ereditato. D'altra parte ereditiamo una situazione che voi avete cristallizzato all'interno del PAT, che vede 600.000 metri quadri di aree da rigenerare, che sono un immenso patrimonio che si sta svalorizzando invece che venire valorizzato. E durante gli incontri che abbiamo avuto in questi mesi con i portatori di interessi, così vengono chiamati, ma mi verrebbe da dire con i piccoli o grandi imprenditori o quantomeno titolari di beni immobili, hanno veramente del patrimoni immensi che faticano a mettere su un mercato che, ahimè, ad oggi è, come avete giustamente detto prima, è assolutamente fermo. Ci sono invece delle realtà industriali virtuose e con le quali stiamo dialogando.
c'è anche un'altra considerazione da fare però, che è un tema di rapporto consumo di suolo, occupazione. Perché come avete visto un po' quello che sta succedendo un po' in tutta la nostra regione, ma un po' in tutto il nostro paese, uno dei grandi motori di sviluppo in questo momento è legato alla logistica, che ha un notevole consumo di suolo, ma si porta poi appresso un'occupazione che non è così numericamente rilevante. E questo è un tema molto difficile da districare. Siamo invece fortemente convinti che l'area DAN debba rimanere quella che è come è stata pensata originariamente. Anche su questo stiamo lavorando perché essa venga valorizzata maggiormente. Su questo posso essere d'accordo che la velocità dell'esecuzione non è come quella a cui vorremmo spingere noi, infatti ancora non siamo arrivati a firmare delle convenzioni, però insomma il dialogo c'è, anche qui c'è un coinvolgimento con la parte imprenditoriale che insomma interessa un po' quell'area, anche le aziende stesse. Come sapete meglio di me perché voi ci lavorate, invece io ci parlo solo con le aziende, hanno dei modelli di sviluppo, alcune quantomeno di esse, che stanno cambiando, quindi i bilanci di sostenibilità che alcune di esse fanno portano poi a fare delle scelte che hanno delle ricadute territoriali che sono assolutamente interessanti, ricadute positive. E uno degli altri temi che è stato toccato è quello dell'aviocampo, anche su questo c'era un forte interesse da parte dell'Associazione degli Industriali che l'avevano individuato come un'area di espansione molto facile, molto comoda perché appunto era lì all'imbocco della zona industriale e poteva dare spazio ad un'espansione meno complicata rispetto a quella al di là della ferrovia. Ecco, piccolo inciso, lo sviluppo dell'area industriale al di là della ferrovia non è che venga impedito da un muro, c'è un passaggio a livello che ha dei tempi di percorrenza su cui posso concordare essere lenti, però in questo momento è raggiungibile, tanto è vero che è stata realizzata una strada. Anche lì, una strada che ha tagliato il lotto a metà. Io potrei anche lì discutere sulla scelta di aver disegnato quella strada che ha tagliato il lotto a metà e che adesso chi eventualmente dovesse insediarsi deve tenere in considerazione delle distanze dalla ferrovia alla strada e quindi la possibile collocazione di spazi è un po' inficiata da questo, però questo è un altro ragionamento. Dicevo, sull'aviocampo, anche quello è un bellissimo foglio bianco che si trova alle porte della nostra città, dove voi avevate immaginato un polo sportivo sicuramente interessante, però posso dire un po' immaginifico, perché poi con le risorse a disposizione era un po' complicato pensare di poterlo realizzare come lo si era immaginato. Dopodiché c'è anche invece un altro tema al quale siamo molto legati, che è quello della centralità degli impianti sportivi, per cui la decentralizzazione, portando tutto o in parte a sud della città, non riteniamo una scelta urbanisticamente, però su questa sono contento che ci siano delle visioni diverse, perché sennò dicono sempre che siamo tutti uguali, almeno così qualcuno ha delle idee un po' diverse. Io credo che, e qui insomma mi riallaccio un po' ai ragionamenti che sono stati fatti prima sulla valorizzazione delle aree verdi, no? E da qualche parte bisogna pure iniziare a valorizzare o quantomeno a non costruire, che non c'è scritto da nessuna parte che le amministrazioni devono per forza costruire delle cose. E lì, secondo me, in questo momento si è deciso di non costruire su quell'area lì, di tentare di capire se si può essere un corridoio ecologico, perché comunque si pone all'interno, a confine di un'area industriale importante, al confine con un'area residenziale altrettanto importante. Poi, chiaro, c'è un vigneto che lo circonda, non è che non mi accorga delle cose. Torno a dire però che ad oggi, anche a seguito insomma, di quello che ci siamo detti, quell'area lì potrebbe veramente diventare qualcosa quantomeno da studiare, da capire se può avere degli impatti positivi sull'intera area.
E quindi vengo un po' al secondo punto, che è quello degli aspetti ambientali, no? Si è detto, bah, sì, alla fine di ambiente non è che avete fatto un po' molto, a parte 2 iniziative legate all'ambiente. Prima si parlava della cura delle piccole cose, noi insomma di piccole cose magari le abbiamo messe insieme, forse non siamo riusciti ancora a unire quei puntini che stiamo mettendo, che dovrebbero disegnare un grande puzzle. Parlo ad esempio della cura del patrimonio arboreo che stiamo mettendo in maniera magari un po' più puntuale rispetto a prima. Parlo del censimento, dell'alberatura della città, che prima non era stato fatto. Parlo degli interventi di valorizzazione, ad esempio del Parco Papadopoli. Apro e chiudo una parentesi, intervento quasi a costo zero, perché è stato fatto da degli studenti che si stanno esercitando su quel parco, e colgo anche l'occasione per ringraziarli, e anzi magari anche l'appello per capire se c'è qualcun altro che voglia percorrere lo stesso, scusate il gioco di parole, percorso, perché è stato veramente un esempio di cittadinanza attiva che ha dato dei frutti molto, molto concreti. Ecco, il mio invito è anche a visitarlo questo parco, perché insomma è stato ripeto, valorizzato come magari era da tempo che non succedeva. Poi c'è stato anche delle azioni che abbiamo ereditato e che abbiamo portato a conclusione, ad esempio quella legata alla discarica di Forcal. Abbiamo aperto poi un canale, ma questo insomma c'è sempre stato, e l'abbiamo continuato a coltivare con la società di gestore unico dei rifiuti Savno, e che spero possa dare a più presto dei frutti. Ecco, magari la visione ancora oggi non si riesce a capire i puntini che strada stanno facendo, però noi comunque li stiamo continuando a disegnare. Grazie. Grazie Assessore. Del consigliere Posocco, prego. Sì, grazie. Approfitto anche della presenza in aula, in sala dei dirigenti, per 2 domande a cui magari potete rispondere anche nei prossimi giorni. Uno, all'architetto Madalosso, e la situazione del parcheggio dell'autostrada Vittorio Veneto Sud, che c'è un problema da 2 anni, e anche domenica mattina c'era veramente tante macchine, cioè là era pieno, sono andati a parcheggiare altrove. Là abbiamo già investito dei soldi, più di 50.000 euro per la sistemazione. C'è un problema con Società Autostrade, volevo capire com'era l'interlocuzione, se c'è la possibilità di risolvere a breve questo problema del parcheggio. E un altro tema qua invece è di tributi. L'Hotel Terme è stato acquistato, noi avanziamo un bel po' di soldi di IMU, abbiamo già mandato gli accertamenti, non vorrei che si perdessero, nel senso che qualcuno ha incassato i soldi e quindi quel qualcuno è anche corretto, sì, proviamo a prenderli, insomma, che non vadano nel dimenticatoio quei soldi lì. Detto questo, delle piccole considerazioni: quando parliamo di consumo zero dobbiamo dire, a tranquillizzare i cittadini, che in realtà consumo di suolo zero forse si verificherà il consumo di suolo solo per le nuove piscine. Comunque Assessore qua troverà il nostro voto. Se la maggioranza non vuole il consumo zero, non lo vorrà neanche per le nuove piscine, in cui effettivamente ci sarà l'unico consumo del suolo previsto. Da come ho capito che le volete non ristrutturare ma fare l'impianto nuovo, quindi in questo noi saremo al vostro fianco sul voto a favore. Ma tranquillizzare i cittadini vuol dire, come diceva la sindaca, ci sono tanti terreni, sono previste costruzioni per non so quanti metri cubi che non sono stati utilizzati, quindi in città si può costruire, e quando sui prati vedranno entrare le ruspe per costruire le case, questo è già previsto nel consolidato, quindi si potrà, quindi consumo zero di quello, oltre quello che c'è è già previsto, che è già, secondo me, tantissimo. Le considerazioni dell'assessore Padoan, io le ripeto quello che ho detto. Io magari io la penso così: se io faccio un investimento voglio già sapere, lo faccio perché ho già creato una progettualità, e quindi il fondo Zagonel doveva avere, nel momento in cui l'ho acquistato, una progettualità e un piano. Quindi secondo me, come ha agito,
non concordo il modo con cui ha agito. Poi mi fa tutti i discorsi di legge di bilancio, eccetera, eccetera. Le ricordo, se ha letto la proposta di legge di bilancio, che ci sono dentro 38 miliardi per recuperare il buco del 110%. Ok, quindi che non è stata fatta anche dalla mia parte politica e penso anche dalla sua, e ha creato una voragine che ha favorito non il ceto medio e neanche il ceto più povero, ma senz'altro il ceto più ricco in Italia. E tutto il resto va bene, il collega De Nardi ha citato le opere, sono felice che l'abbia fatto perché di quelle opere lei non ne ha votato neanche una e neanche i suoi colleghi di maggioranza perché ci votavano contro quando le abbiamo proposte tutte e voi benissimo le state portando a termine. Avete l'unica opera che avete messo e che è una grande opera che abbiamo votato anche noi è il Nido a San Giacomo, quella è l'unica opera. Le altre che ha citato sono tutte opere finanziate dalla precedente amministrazione, ma questo non perché dopo va a sua manzana come ha fatto il Presidente del Consiglio, prende i complimenti sul discorso di sistemazione delle frane che insomma un po' di sforzo l'abbiamo fatto. Tra l'altro l'assessore De Antoni le invito su una cosa che mi è venuta in mente sulla sistemazione dei tratti franosi. Ho visto l'intervento a Carpesica. Vado a darci un'occhiata per piacere, perché visto che erano lì, che hanno sistemato via Monticanello, hanno sistemato un tratto, c'era tutta la caritoia messa male, che sono anni che chiediamo, se visto che erano lì finivano bene il lavoro, così. Dico, perché questi lavori qua sono importantissimi, magari con qualche migliaia di euro sopra riusciamo a fare un lavoro benissimo, farlo veramente ancora meglio. E va bene, tutto il resto. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Grazie. Io ho ascoltato tutto, anche tutto il lungo discorso che ha fatto l'assessore Padoan, il quale però non ha risposto a quello che io ho chiesto. Cioè, tanti giri di parole, io ho fatto una domanda secca che prevedeva una risposta secca e chiara. E cioè, io ho chiesto sulla base di quanto lei aveva affermato nel marzo del 25, e dove diceva una scelta verrà fatta entro l'anno sulla biblioteca civica, ponendosi anche questa domanda: quale strada prenderemo, ampliarla in loco o rotonda di Villa Papadopoli? Non mi ha risposto su quello che intendete fare. Così come non mi è stato risposto, e avrei piacere di saperlo questa sera, se si è più saputo nulla di quel bando a cui avete partecipato, ministeriale, perché allora prevedeva 6,5 milioni di euro per la nuova biblioteca. Arrivano, non arrivano? E se non arrivano, questa è la domanda che ho fatto prima, questa benedetta biblioteca rimane ancora un progetto, un'idea vostra che intendete portare a termine, oppure diventa una di quelle priorità che poi vengono accantonate perché ne emergono altre? Come abbiamo sentito a proposito dell'archeologico, per il quale, assessore al bilancio De Antoni, lei diceva di non trovare quei 30.000 euro. Quei 30.000 euro ci sono nel capitolo 9 e sono per allestimento sezione archeologica. Allora io mi domando quale allestimento si può fare con una cifra misera di questo tipo, se lo faccio spiegare dalla consigliera Bevilacqua, che le dirà che per poter allestire quella sezione dell'archeologico si deve partire, come da previsioni che sono già state fatte nel passato, da almeno 250.000 euro per un allestimento minimale senza alcun apparato multimediale. Allora, quei 30.000 euro cosa sono se poi prevedete per il 28 l'adeguamento impiantistico? Vengo a fargli vedere la pagina allora, perché ho fatto una fotografia. Allora, esiste perché l'ho visto, c'è comunque. Bene, allora appena lo trovate.
Ecco, queste sono le domande. Io ho capito che per esempio per Villa Papadopoli si fa questo intervento di 250.000 euro per mettere in sicurezza il corpo centrale, ma è un pannicello caldo, voglio dire, nei rispetti di una villa che era sempre stata una delle vostre priorità. Allora, diceva il consigliere Carnellos prima, diceva dovete fare i conti, non è possibile fare tutto. E noi i conti li abbiamo fatti, dovete farli anche voi però. E farli significa decidere sulla base dei conti che cosa volete fare. Un progetto importante, diceva la sindaca, al massimo 2. Quali? Piscina, biblioteca, archeologico, Villa Papadopoli. Quale? E dovete soprattutto comunicarlo, ma non tanto a noi, alla cittadinanza che ha secondo me diritto di sapere qual è la progettualità, perché noi non intendiamo dire che l'amministrazione non fa nulla. Non abbiamo mai detto questo, siamo stati amministratori anche noi e sappiamo bene qual è l'impegno che ci vuole per poter portare a casa dei risultati. Noi chiediamo soltanto di sapere con chiarezza dove volete andare e che cosa voi volete fare. Grazie. Caldart. Grazie. Allora, ho ascoltato tutti e tutto con grande attenzione e mi è anche piaciuta la discussione di questa sera in questo Consiglio Comunale perché siamo andati oltre a terza riga, quarta voce, cioè non era quello, non credo che debba essere quello l'intento di un Consiglio Comunale quando si presenta il bilancio. Quindi, consigliere Tonon, no. Se ho dato l'impressione di una che è andata a guardare la terza riga, quarta pagina, non è così perché le ho guardate le righe e le pagine e avrei potuto fare molte altre osservazioni, però ho pensato che questa sera, dopo 1 anno e mezzo di amministrazione, durante il quale noi, io in modo particolare, ho cercato di capire quale fosse l'indicazione e la strada che state prendendo. Questa sera, con questo secondo bilancio, mi pare che le cose si stiano delineando. Certamente ho capito che partiamo da ideologie, detto in senso positivo ovviamente, la parola ideologia non ha di per sé una connotazione negativa, ma da principi che ci guidano diversi, questo è evidente, lo è ogni giorno in qualsiasi scelta voi facciate, però ricordiamoci che in un consiglio comunale c'è la maggioranza e c'è la minoranza. Io personalmente mai ho, come si dice, mi sono indirizzata quando sedevo in quel banco ai consiglieri di minoranza chiamandoli opposizione, e davvero cerco di agire in modo tale da non dare mai l'impressione di essere contro nessuno. Perché se io sono qui dopo 6 ore seduta da questa parte sapendo che il nostro contributo non determina il cambiamento delle strategie di questa amministrazione, è perché, e lo faccio di qua o di là non importa, ma lo faccio da 18 anni, è perché purtroppo sono innamorata di questa città. Ed è questo il punto, Assessore De Antoni, quando lei mi chiede qual è la visione. Cioè, nella mia testa, oggi, c'è una grossa preoccupazione e anche un grande dolore, devo dire, quando giro in città, no? A partire da tutti questi luoghi abbandonati, a questi negozi chiusi, da questa sensazione che se esci dopo le 6 del pomeriggio non vedi più quella vita che c'era anni fa, non dico l'anno scorso o 2 anni fa, ma quando ero giovane, negli anni passati, quando ho iniziato a lavorare qui dentro. Quindi ciò su cui tutti noi, e ripeto, io mi considero minoranza, non opposizione, quindi fino a quando avrò voce, poca stasera, cercherò di dare il mio apporto costruttivo, mai distruttivo, non mi sentirete mai dire
sbagliate sì, ma sbagliate rispetto al mio punto di vista, e vi faccio una controproposta. Fino a quando avrò voce io cercherò di lavorare, anzi lavorerò perché si riesca a ridare vita alla città. Allora voi avete elencato, lei giustamente assessore ma anche il vice sindaco Dus, tutta una serie di interventi che sono importantissimi, però in qualche modo non garantiscono che questa città riprenda vita. Cioè avere l'asilo nido in più è strategico, è fondamentale, però sappiamo che offrirà cosa? 10, 15 posti, 20 posti in più, cioè risolve il problema a una piccolissima percentuale di popolazione. È però importantissimo fare i campi da sport, perché certamente le famiglie sono più portate a venire a vivere in una città dove ci sono attività che occupano positivamente i propri figli. Quindi io non ho nulla da ridire sulle opere che state portando avanti, al di là del fatto sarebbe facile dire che sono frutto praticamente al 95% delle scelte che avevamo messo in piedi a noi, ma ci sta, è ovvio, anche per noi è stato così quando siamo arrivati dopo il mandato del sindaco Tonon. E così sarà anche per chi viene in futuro, no? Però quelle, per così dire, sono delle strade da percorrere importantissime, però non ti garantiscono che in qualche modo stiamo cercando di rimettere in moto l'economia, che è quello che serve. Quando io parlavo del ceto medio, adesso mi piace che qui tutti io ho letto i dati dell'Istat, però qui tutti sanno che il ceto medio non c'è più, ne prendo atto, grazie, scriverò all'Istat e dirò guardate che vi siete sbagliati, ma non è questo il punto, non è che io voglio difendere a priori una situazione, sto cercando nel mio piccolo di leggere i dati, di capire che cosa sta succedendo e certamente il dato reale è, e non succede solo da noi, consigliere Tonon, chiaro che succede e non per colpa nostra, ma se dobbiamo prendere atto che qua la città si sta spopolando, i negozi si stanno chiudendo, non è possiamo dire siccome non è colpa nostra non facciamo niente, è questo il passaggio, no? Cioè io non ho nulla contro ciò che state facendo, tutto ciò che viene fatto, qualsiasi opera è in più, su alcune scelte di interventi anche culturali avrei molto da dire, ma non mi interessa perché non voglio, è il vostro modo di essere, rispecchia quello che pensate, lo accetto, basta. Le piccole cose, consigliera, non mi ricordo se era la consigliera Cutifani o Denardi, mi pare Cutifani, sono certamente importanti, ma sono piccole. Cioè noi dobbiamo pensare più in grande ed è questo il punto, no? Cercare di capire che cosa ci può aiutare tutti a fare in modo di riavere una città viva e vivace che dia risposta a chi speriamo voglia venire a vivere a Vittorio Veneto, altrimenti morti, quelli che adesso sono anziani, non resta più nessuno o pochi. Invece abbiamo una città che dal punto di vista ambientale è talmente strategica, è talmente bella, è talmente attrattiva che dobbiamo in qualche modo fare in modo di allettare altre persone a venire. Vi faccio solo un esempio, non per tornare sulla zona industriale, però se in quella zona non si tratta di aprire nuove aziende perché portino lavoro, diciamo, manuale, no? Oggi vediamo che le grandi aziende stanno lavorando su temi che vanno ben oltre il fare il pezzetto di ricambio. Mi viene in mente che nel convegno organizzato ad ottobre, mi pare, a Ceneda, c'erano alcuni imprenditori, tra cui mi ha colpito molto l'intervento di Federico Zoppas, che ha portato la sua testimonianza come presidente, non voglio sbagliare, del cluster aerospaziale Veneto. Loro come gruppo hanno una sede nella zona industriale e stanno lavorando come cluster per fare che cosa? Per portare nuove piccole aziende, anche start-up, che già magari esistono sul territorio, metterle insieme per dare risposta a ciò che questa space economy, di cui è bene informarsi perché la parola di per sé sembra che parliamo solo dello spazio, in effetti è molto concreta, può dare come apporto. Allora lui ha detto, guardate,
ad un certo punto un grandissimo investitore, adesso non vorrei sbagliare, ma se non era Bezos era Elon Musk, uno dei due, che si occupa ovviamente del settore, ha chiesto a noi del cluster di trovare una sede, noi siamo in Veneto, quindi di trovare una sede nella nostra zona. E noi avevamo pensato di suggerire loro di venire nella nostra zona industriale. Però, ha detto lui anche un po' scherzando, poi ci siamo guardati intorno, abbiamo visto che l'asfalto è pieno di buchi, la rotonda all'erba alta e i servizi mancano e non ce la siamo sentita di far arrivare uno così. Adesso, al di là della battuta, che poi non è stata una battuta perché l'ha detto seriamente, dobbiamo capire quali siano veramente le opportunità che ci possono aiutare, che possano essere un volano. Poi tutto quello che si fa per i cittadini, per noi, va bene, servizi, palestre, va tutto bene. Quando io dico non vedo la visione è perché mi sembra che siate molto molto ancorati alle necessità, ma di tutti i giorni. Che sia la risposta a un servizio sociale, che sia il buono mensa, che sia anche un'opera importante e costosa, sono comunque tutti pezzetti, ma il puzzle di per sé, rischiamo di avere una città piena di opere nuove, però senza gente. Invece noi dobbiamo farla crescere questa città. Ecco, questo era il senso del mio intervento. Per cui il mio è solo come posso dire, un incitarvi a cercare di pensare in questa direzione, perché è così che noi, tutti i cittadini di Vittorio Veneto, vogliamo veder crescere la città e non decrescere, in modo felice o infelice lo vedremo. Ecco, tutto qua. Grazie. Adesso vediamo se ci sono altre prenotazioni. Do la parola al consigliere Bassetto. Grazie Presidente. Volevo ringraziare l'assessore Padoan che insomma, si è preso questo impegno di verificare la fattibilità dell'ampliamento degli orari. Guardi Assessore, questa volta mi prendo nota della data, però ho apprezzato davvero l'impegno. Ringrazio anche l'assessore De Antoni per la spiegazione che mi ha dato rispetto ai due progetti che avevo chiesto su San Giacomo di Veglia. Mi rendo conto che ho fatto questi interventi già tempo fa, le dico li ho fatti non a cuor leggero ovviamente, da consigliere di maggioranza, lei li aveva presi un pochino in modo provocatorio da parte mia, ma non era quella l'intenzione ovviamente. Io credo che tutti i consiglieri comunali, anche di maggioranza, debbano rilevare non soltanto ciò che è stato fatto, perché ciò che è stato fatto comunque ce l'abbiamo di fronte, ce l'abbiamo nei documenti, però è anche compito nostro individuare eventualmente delle criticità, per cui io quella l'ho sempre ritenuta una criticità e quindi ritenevo doveroso da parte mia portarla all'attenzione del Consiglio. Ed è davvero apprezzabile che, nonostante siano comunque delle opere che richiedono un certo tipo di impegno, se ne sia fatto carico e mi abbia portato comunque oggi un riscontro, che è qualcosa che mesi fa non c'era e oggi c'è, per cui è a mio avviso un passo avanti dal punto di vista amministrativo. Poi è complicato, sì, ci sono tante cose da fare, assolutamente sì. Già questo mi fa stare un po' più tranquillo, perché vuol dire che comunque come amministrazione avete accolto una sollecitazione che io in questo Consiglio Comunale ho fatto e credo che questo sia degno di nota. Grazie anche per l'appunto sulle tariffe, il consigliere Tonon si era fatto così portavoce anche dei consiglieri di maggioranza prima, ho sentito mi pare l'assessore Padoan che aveva detto che comunque sarebbero tenute in considerazione eventuali valutazioni future, insomma, rispetto alle tariffe. E anche questo fa parte del dibattito politico. Anche se alcune istanze vengono dai consiglieri di maggioranza, io credo che non ci sia assolutamente nulla di male. Siamo qui tutti quanti nell'interesse della nostra città e credo che anche da parte nostra debbano venire alcune puntualizzazioni, se sono necessarie, o alcune richieste.
anche perché l'ho già detto tante volte, ma lo ripeto perché mi rendo conto che in realtà potrebbe non essere facile da comprendere, ma l'organo di indirizzo è questo Consiglio Comunale. Io credo che questo intendesse dire prima anche il consigliere Carnelos. Sono due organi distinti, il Consiglio e la Giunta. La Giunta è l'organo esecutivo, gli indirizzi partono da qui. Non è facile, perché qui siamo di più, ci sono molte più idee da mettere assieme, però è uno sforzo che secondo me, fin tanto che il testo unico degli enti locali rimane così, credo che quello sforzo debba essere fatto. In linea generale non credo che in 1 anno e mezzo sia stato fatto poco. Penso che tante cose siano state fatte, tante ce ne sono ancora da fare. E penso a cosa è stato fatto dal punto di vista finanziario per gli impianti sportivi, penso lo ricordasse lei, Sindaca, prima. E gli investimenti sugli impianti sportivi, a mio avviso, sono investimenti sul sociale, a maggior ragione nella situazione attuale. Penso anche al patrimonio immobiliare comunale. Abbiamo tanti palazzi, ho pensato a Palazzo Torres ad esempio, su cui più volte abbiamo stanziato degli importanti fondi. L'altra partita sarà, oltre al mantenimento del patrimonio immobiliare, anche il capire che cosa fare poi con tutti questi immobili comunali. Per cui ci sono tante cose da fare, tutto subito non è possibile farlo, ci vorrà del tempo, ci vuole anche quella prudenza di cui lei, Sindaca, parlava prima. Ci vuole prudenza, ci vuole allo stesso tempo ovviamente anche indirizzi, anche da parte del Consiglio Comunale, ci vogliono decisioni. Decidere non è mai facile, però la decisione è compito di chi amministra, anche quando è difficile. Grazie. Grazie. Adesso do la parola al consigliere Darè. Sì, volevo rispondere naturalmente all'assessore De Antoni, perché quando si parla dell'aerocampo e lei mi cita un progetto da 25 miliardi, 12 milioni, non so cosa ha detto prima, era uno studio che è stato fatto in maniera gratuita e presentato lì una volta acquisiti, cioè diventata proprietà comunale, quell'area. Allora, il progetto e l'indicazione sportiva che io ho sempre pensato, forse perché sono più incline allo sport che a altro, ma credo che questo sia un progetto di valutazione. Mi fa rabbrividire quando il consigliere, l'assessore Dus dice c'è la volontà, e non è certo la sua, di qualche impresa, di qualche azienda di entrare diciamo, in quell'area, perché credo che quell'area sia un patrimonio che possa essere sviluppato quanto con le amministrazioni che possono succedere dopo di noi, insomma, anche se con ruoli diversi, c'è chi è in maggioranza, chi è in minoranza, ma le idee vengono portate e discusse qua, poi la maggioranza decide. Quando dico il sottopasso, perché dico il sottopasso? Perché credo che sia un'opera di sviluppo, ripeto, quando la mia collega Antonella ha detto e ha parlato di quella progettualità che è parte della regione del Veneto di Federico Zoppas, che tra l'altro ha come partner anche Leonardo, quindi si tratta di capire che abbiamo delle potenzialità territoriali che non possiamo far finta di non capire e di non vedere, perché l'intervento che io ho fatto è su quel poi i consiglieri di maggioranza, tanti si sono espressi, no, non vogliamo fare il consumo del suolo. Vabbè, è un'idea, cioè è una decisione, però ripeto, ci sono delle potenzialità importanti che un'amministrazione non può e non valutare o comunque non prendere in considerazione. Mi fermo qua, non ho altro da dire. Grazie consigliere Darè. Viene il consigliere Carnelos. Sì, dunque l'ultimo intervento della consigliera Caldart mi ha stimolato, ma
poi è intervenuto da Re, il consigliere, e se siamo stati attenti a quello che ha detto il sindaco, ci accorgiamo come quando si parla consumo zero, non consumo zero, in realtà la linea il sindaco l'ha data in maniera chiarissima. Siccome non siamo talebani, consumo zero, ovvio che il consolidato è là ed è stato detto e chiarito sia dal sindaco che dall'assessore all'urbanistica. Quindi questo è il punto. L'intervento della consigliera Caldart. Allora, noi la visione l'abbiamo benissimo. Mi piacerebbe sapere, siccome la consigliera Caldart non è un quidam de populo, ma ha avuto parte attiva, meritoria, nell'amministrazione di questa città, se ci può dar lumi su qual era questa meravigliosa visione che in tantissimi anni è stata elaborata. Nelle carte, almeno mi è stato detto, non c'è nulla di questa visione. Seconda questione, che quell'intervento mi solletica. Per me Vittorio Veneto è bellissima. Per me Vittorio Veneto non ha né più né meno dei problemi che hanno tutte le medie città. Intendo quelle del nord intanto. Stesse, identiche. Tant'è vero che se noi andiamo in qualsiasi consiglio comunale di queste medie città e vediamo l'input proprio anche nei giornali, di Conegliano si dice la stessa cosa, di Montebelluna si dice la stessa cosa, di Oderzo pure. E sembra quasi che noi non ci siamo ancora accorti che il mondo è cambiato, che la realtà è cambiata, che le nuove generazioni sono cambiate. E sotto questo profilo, ancora, la vivibilità di Vittorio Veneto non ha uguali dalle altre parti. E questo è un punto fermo, anche perché visioni nichilistiche della città portano alla conseguenza che non solo non la si rianima, ma la si butta ancora più giù. E quindi parte responsabile, come noi tutti qua siamo, c'è quella di valorizzare quello che c'è a Vittorio Veneto. Poi non è semplice il modificare la realtà esistente. Stiamo tranquilli, non si tornerà alle botteghette di una volta, a meno che, questo sì, non aumenti ulteriormente la povertà. Per questo sì, determina una regressione. Sulla zona industriale abbiamo la consapevolezza che abbiamo la migliore zona industriale, credo la prima e la seconda, in provincia di Treviso? Le abbiamo viste le altre, perché si parla tanto di asfaltature e non asfaltature. Siete andati in qualche altra zona industriale qua attorno? Oppure nei comunetti dove ogni frazione ha la sua zona industriale meravigliosa? Qui va detto di sì, c'è stata lungimiranza di chi ha pensato
a quella zona industriale. Poi state tranquilli che se abbiamo le code di imprenditori che hanno bisogno e danno ovviamente dati reali e veri, l'amministrazione risponderà, ma non mi pare che vi sia la coda o che vi sia una richiesta, non so chi sia Federico Zoppas, che faccia la sua richiesta e vediamo. È indubbio che se è interessante, secondo voi noi diciamo di sì o di no? Se ha gambe e strutture, secondo voi diciamo di sì o di no? Certamente, guardi, se c'è una parte politica che ascolta e che non comanda purtroppo molto spesso, è il centro-sinistra. Perché se io come si può dire, talvolta critico, dico che noi ascoltiamo troppo e comandiamo poco, perché abbiamo il timore di ferire o per carità, di toccare le sensibilità di qualcuno, salvo poi fare come i sacchi che i pugili utilizzano per allenarsi, e noi saremmo i sacchi di certe forze politiche. Allora, aspettiamo, anche noi, come vi dicevo, ascoltiamo di questa meravigliosa visione. Non sono Bernardetta Soubirous, ma chissà che qualche visione ce la possiate dare, e state tranquilli che se è una visione che merita, sarà presa sicuramente in considerazione. Perché, e finisco davvero, o collaboriamo tutti, o senza, come si può dire, rancori e, come si può dire, illusioni perdute, potremmo costruire insieme qualcosa. Certo, nella distinzione dei ruoli. L'ha detto consigliera Caldart che le ideologie sono diverse, e mi è piaciuta questa parola questa sera. Sa perché? Perché da quando si è pensato che le ideologie non esistono più, da quando si è pensato che tutti i compagni, da quando si è pensato che non serve più una struttura valoriale che può essere contrapposta e diversa e che crea crescita, purtroppo, l'ho detto altre volte, si è perso il senso politico della cosa. Le persone non vanno più a votare, per questo, secondo me, perché non ci sono più ideologie forti, popolari. Provi a pensarci, noi che siamo novecenteschi, quanto ci manca quella visione. Ed è interessante che stasera sia tornata fuori e paradossalmente e per fortuna con un'accezione positiva sia da parte dell'opposizione, in questo caso della consigliere, anch'io come lei ho avuto l'avventura di essere maggioranza e minoranza e sono stato bene in tutte e due, hic manebibus optime, in minoranza e in maggioranza, dove la gente ci manda. Dicevo, con una visione positiva che ha fatto la consigliera Caldart e con la visione positiva che ha fatto
l'assessore Padoan. Ogni tanto ci sono delle soddisfazioni, ogni tanto, come si può dire, non hai più l'idea di essere un Don Chisciotte, ma in qualche modo hai qualche soddisfazione. Grazie. Do la parola all'assessore De Nardi. 10 secondi, prometto. Solo per confermare che il bando di cui chiedeva non sono ancora arrivati i risultati, sono stati chiesti agli uffici dei chiarimenti che hanno provveduto a trasmettere, ma non c'è ancora un'indicazione. La parola al sindaco. Volevo dare anche risposta a quanto chiesto rispetto al discorso della biblioteca. Noi stiamo procedendo con un documento, il DocFap, che sono dei documenti di alternative progettuali, che sono documenti che si devono fare, non è che non si possono fare questi documenti, e accanto a questo è stato inserito anche il discorso del recupero del tetto del corpo centrale della villa, che è in una situazione particolare e quindi bisogna ristrutturare anche questo tetto. Anche qui la stima dell'intervento è abbastanza alta, però va fatto. E quindi siamo in questa fase di studio per quanto riguarda la questione della biblioteca. Per quanto riguarda un discorso generale, volevo rispondere anche sul discorso degli impianti sportivi, sulla gestione degli impianti sportivi che era stata sollevata più volte, che noi abbiamo approfondito anche con gli uffici per quanto riguarda le nuove normative, per quanto appunto per il discorso della gestione e della gestione. Stiamo parlando della questione dello stadio Barison, della pista atletica e del campo di calcio di via Palmanova. Le prime due sono in proroga con le vecchie convenzioni, ancora quando c'eravate voi, quindi l'amministrazione Miatto, quindi aveva già fatto una proroga, abbiamo prorogato anche quest'anno e adesso siamo addirittura di arrivo per impostare un avviso di bando, di gara, tra virgolette, per quanto riguarda l'affidamento come appalto di servizio. Naturalmente, come sapete, sono subentrate più di una legge rispetto appunto alla gestione di questi impianti sportivi, che sono impianti di servizio pubblico, che non hanno rilevanza economica, a differenza ad esempio della piscina, che è un impianto sportivo a di rilevanza economica, mentre questi altri impianti non hanno un criterio economico della remuneratività, non è importante e quindi non è di rilevanza economica, quindi seguono un iter particolare per quanto riguarda l'assegnazione dell'appalto. E si fa riferimento alle leggi, alla prima legge del 23, un decreto legislativo che appunto ha riformato le norme per l'ammodernamento, la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, un disegno legge 38. Questo sempre riferimento a questo disegno legge all'articolo 6 cita testualmente: nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, come è il nostro caso, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Dal 1 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, disegno legge 36 del 2023, e quindi la gestione di un impianto sportivo senza rilevanza economica si configura quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo a carico del gestore, ragione per cui si sottrae dalla disciplina delle concessioni di servizio, quindi non andiamo più a concessione ma bensì ad appalti di servizio.
Detto questo, appunto l'affidamento della gestione degli impianti in scadenza si procederà all'individuazione del soggetto esterno con l'appalto di servizio secondo le regole previste dal codice dei contratti riservato ai soggetti indicati all'articolo 6 come citato prima. Quindi voglio dire, noi ci siamo interfacciati anche con altre realtà in giro in Veneto dove sono stati fatti questi nuovi appalti di servizio e stiamo promuovendo questa azione. Questo è quanto. Invece volevo fare un discorso un po' riallacciandomi a quanto espresso dalla consigliera Caldart rispetto alla questione economica generale, no? Allora io, consigliera, apprezzo il suo intervento, ma le vorrei dire che ci sta dipingendo addosso, ci sta mettendo addosso un vestito che non abbiamo, nel senso che più di una volta lei ha fatto riferimento che dalla nostra parte politica abbiamo poca attenzione a quella che è lo sviluppo economico e sociale del territorio. Ecco, questo io non me lo sento di assumermi questa considerazione che lei fa sui miei intenti e sugli intenti di questa amministrazione. Anzi, noi stiamo promuovendo con l'associazione Parco degli Industriali parecchi incontri e ci stiamo lavorando su convenzioni per la gestione del verde in area in zona industriale, per l'asfaltatura di alcune strade che verranno fatte, cioè mai come adesso è stata posta attenzione sulla zona industriale della nostra città. Io non ricordo, forse negli ultimi, adesso vado un po' a memoria, negli ultimi 20 anni, cioè ben poco è stato fatto. Logico che c'è sempre qualcosa in più da fare, ma abbiamo iniziato e stiamo portando avanti e abbiamo un'alta considerazione delle nostre aziende che lavorano, che operano nella nostra zona industriale. Quindi quello che mi sentivo di dirle è che assolutamente no, cioè nel senso noi cerchiamo di valorizzare, cerchiamo di ascoltare i bisogni, cerchiamo di affrontare in modo pragmatico le questioni. E ai convegni partecipiamo, ero presente anch'io al convegno che ha citato e quindi ascoltiamo, partecipiamo, ci confrontiamo con coloro che portano avanti certe istanze per il benessere della collettività, no? E del sociale e dell'economia. Quindi ecco, questo volevo dire. Per quanto riguarda lo sviluppo della città e il discorso dei negozi chiusi, sì, è una questione generalizzata che riguarda tutte le medie città di provincia. Abbiamo citato prima, il consigliere Crendos diceva da Conegliano a Montebelluna a Castelfranco. Ricordo che in città abbiamo un saldo positivo per quanto riguarda l'apertura dei negozi, abbiamo più 15 rispetto alla chiusura, quindi anche questo è un piccolo segnale, io lo saluto con soddisfazione, questo segnale di apertura di attività commerciali, e oserei dire che stiamo andando verso soprattutto un'apertura di servizi alla persona, no? Ma perché sta cambiando il modo di acquistare, il modo purtroppo dico io, però stiamo cercando di dare risposte anche a questo. E, ultime considerazioni che mi sento di dire è che è stato detto la qualità della vita a Vittorio Veneto secondo me è una delle più alte, mi permetto di dirlo e ne sono anche consapevole, visto che abbiamo tante giovani coppie, alcune giovani, non tantissime, ma insomma alcune giovani coppie si stanno affacciando alla nostra città, stanno venendo in città, stanno prendendo casa, stanno ristrutturando parecchie abitazioni nei borghi della Valle Appisina, ci sono in atto notevoli ristrutturazioni, segno anche con soddisfazione ristrutturazioni di complessi immobiliari non da poco qui in città e altrove, cioè dal mio punto di vista c'è un timido, se volete, risveglio di una rivitalizzazione della città, però bisogna essere convinti che ci sia, no? Perché altrimenti piangerci addosso non serve assolutamente a nulla. Quindi io concludo appunto ringraziando appunto per le analisi che sono emerse questa sera, però siamo fortemente convinti di continuare a lavorare e crediamo e supportiamo la città, la nostra città, che io ripeto è forse la più bella città del Veneto. Grazie. Forse siamo giunti alla conclusione
Non vedo altre prenotazioni di interventi, quindi possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Notatevi se avete dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Dore. Il mio sarà un voto negativo. Tutte le considerazioni che sono state fatte non condividiamo, non la pensiamo come voi e quindi il mio voto sarà negativo. Prego, consigliera. Sì, vabbè, il voto è positivo, ma quello che volevo dire, che non ho detto prima, che con quella raccomandazione che ha proposto, insomma, frutto anche di una condivisione, il consigliere Tonon, di tenere d'occhio comunque la possibilità di intervenire sulle tariffe. Adesso si approva, però questo sia un principio da tenere presente, insomma. Grazie. Consigliera Caldara. Sì, solo una nota. Io non l'ho detto prima per rispetto, sindaca, però a quel convegno lei si è fermata 10 minuti o un quarto d'ora, non lo so, dicendo che doveva andare poi ad un'organizzazione un incontro per il Criciúma. Allora, sì, c'era una roba, sì, ha detto proprio così. E voglio dire, con tutto il rispetto per Criciúma o per chi fosse, cioè forse in un momento come quello dove c'erano, c'erano, l'ha detto lei, l'ho sentito anch'io, e un momento in cui c'era qualcuno che poteva dialogare, perché ovviamente loro non erano lì per parlare con se stessi tra di loro, erano lì per dialogare con la città, forse quello sarebbe stato un momento in cui ascoltare, sapere anche ascoltare, ma detto ciò, insomma, si può sempre rimediare. Poi voi dite che avete questo dialogo continuo con l'associazione degli imprenditori della zona industriale. Io davvero spero che sia così, perché a noi purtroppo non dicono le stesse cose, e il fatto che cos'era la settimana scorsa, quando lei e il vice sindaco siete andati alla Tecnosistema all'inaugurazione di quella nuova parte, io ho letto sul giornale, lì no, non c'ero, però ho letto che la CEO della Tecnosistema, Anna Munari, a un certo punto ha detto sì, vabbè, bene, però lasciateci spazio, dateci aree, perché vogliamo espanderci. Quindi forse, e mi pare che la Tecnosistemi faccia parte dell'associazione nuova, quindi forse bisogna anche chiarire i messaggi. Comunque, detto tutto ciò, mi hanno detto i miei consiglieri e sostenitori, diciamo, quelli che ci seguono, che sono stata troppo filosofa, troppo tenera, ma non è assolutamente nel mio interesse, ribadisco, nel nostro interesse andare a spulciare i numeri e a dire qua manca questo, manca quest'altro, quanto piuttosto se siete disponibili a valorizzare ciò che fate per il bene complessivo della nostra città. Noi ci poniamo in questi termini, ci siamo sempre posti così, finora tanta disponibilità non l'abbiamo vista perché quelle due proposte che abbiamo fatto non sono state prese in considerazione, però questo non ci impedisce di continuare a proporlo e a proporci. Se volete che ci confrontiamo su politiche di crescita, ci siamo, abbiamo anche le nostre idee. In questo momento non ce la sentiamo ancora di sostenere questo bilancio, quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Grazie. Ho apprezzato questa sera il dibattito che c'è stato rispetto al DUP e rispetto al bilancio di previsione. È stato un dibattito secondo me impegnativo sicuramente, però allo stesso modo corretto e anche costruttivo. Io sono convinto che la maggioranza
sicuramente condivide alcune cose dette dalla minoranza e a sua volta sono convinto che la minoranza condivida alcune cose dette anche dalla maggioranza. Ferme ovviamente le diversità di vedute magari a livello generale. E non ripeto ciò che ho già detto prima, che in parte era una mezza dichiarazione di voto, questa volta la faccio per la civica di Mirella Balena Sindaco e il nostro voto su questo bilancio è sicuramente favorevole. Grazie. Grazie. Potrei chiudere con un semplice ut supra, come quello che è appena stato detto, appunto. Aggiungo però una cosa. Da tanti anni, anch'io come la Caldart, qualcuno di più, mi confronto in questa sede, come maggioranza o come minoranza, che il confronto sia generalmente foriero di risultati credo sia condiviso da tutti. Perché? Perché, come ha appena detto il collega, sotto sotto non siamo del tutto in disaccordo con alcune cose dette dalla minoranza, e la minoranza ho la presunzione di pensare che non è contraria a qualsiasi cosa detta questa sera dalla maggioranza. Una sana presa d'atto, come ha detto la sindaca, lavoriamo con pragmatismo, che non vuol dire non avere idee, non vuol dire non avere una propria visione delle cose, ma pragmaticamente vedere la realtà come si evolve e prendere le decisioni migliori per quelle che si ritengono migliori per la nostra città. Il 99% di quello che c'è nel bilancio, secondo me, sono buone scelte, per cui votiamo a favore. Grazie, quindi si sono espressi tutti i capogruppo. Toffoli, scusi. Sì, siamo anche all'ultimo consiglio dell'anno, quindi è doveroso come capogruppo di Fratelli d'Italia intervenire. Quasi quasi votavo anche a favorevole, però purtroppo, permettetemi, ma innanzitutto voglio ringraziare, prima di dimenticarmi, Paolo Bassetto, che questa sera ha dato un valore aggiunto al Consiglio Comunale, ai consiglieri di minoranza e di maggioranza, grazie. E ringrazio anche per l'omaggio, perché giustamente diceva che da qui, dal Consiglio Comunale, possono partire idee e vanno condivise, quindi fa piacere che anche la maggioranza, la Giunta possa apprezzare delle idee che noi possiamo portare, e ho visto un'idea che è concretizzata, e spero anche in futuro che questo Comune possa concretizzare tante idee. Però a me dispiace, un'idea che non viene concretizzata, e dal primo consiglio che ho partecipato e tutti i consigli quasi ogni volta abbiamo parlato dell'aviocampo, e che l'aviocampo io avevo una visione diversa dell'intervento, che appunto a me dispiace, del vice sindaco Dus, che parlava di un'espansione della zona industriale in quell'area. Non penso sia il luogo, il terreno adatto, la zona, la location adatta, ma io pensavo addirittura, perché si è parlato tutta questa sera per il rilancio delle aree commerciali che sono in crisi, quale idea, quale soluzione. Per ora non ne abbiamo purtroppo, ma sappiamo che per il rilancio dell'economia bisogna portare qualche iniziativa, qualche manifestazione importante. La mia visione, forse anche un sogno nel cassetto, nell'aviocampo potrebbe essere un palafiere o un'area di grandi eventi, grandi concerti, ma va bene anche un campo da rugby, dei campi da calcio che possa essere polifunzionale e far più cose, anche concerti e fiere come la fiera del gelato a Longarone, le fiere internazionali a Pordenone, la fiera di Godega, a Santa Lucia, potete chiederlo a chiunque, porta ricchezza e economia. Quindi purtroppo per questo fattore, che per il momento no, a me sembrava di aver capito che allora meglio così. Però sì,
poi mai vengono costruite delle industrie in quell'area, si può espandere in un'altra zona della zona industriale sicuramente. E per questo io, a mio dispiacere, mi asterrò perché ci tengo a quell'area e quelle idee sono queste, ecco, quindi questa Fratelli d'Italia si astiene con il mio voto. Grazie. Grazie consigliere Thomas Toffoli. Adesso abbiamo veramente finito tutte le dichiarazioni di tutti i gruppi. Allora dichiaro chiusa la discussione. Adesso votiamo il punto numero 8, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026 e 2028. Votate. Chiudo la votazione. La delibera è approvata con 9 voti a favore, 4 contrari e 1 astenuto. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, votate. Grazie, favorevoli 9, contrari 4, astenuti 1. Adesso invece votiamo il punto numero 9. Che la dichiarazione di voto di prima valeva anche per questa, quindi approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e i suoi allegati. Nove favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Approvata con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Allora chiudetemi il d'accordo. Passiamo al punto numero 10. Sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in data 31/12/2023 e sulla revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/24. Illustra la sindaca. Eccoci. Allora, il testo unico delle società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31/12 di ogni anno devono effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette.
predispongono, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di razionalizzazione, fusione o sospensione, anche mediante la messa in liquidazione o cessazione. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/24, il Comune di Vittorio Veneto ha provveduto quindi a effettuare una revisione di tutte le partecipazioni dalle stesso possedute alla data 31/12/2023 fino all'anno scorso, individuando quelle che dovevano essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione. Vi risparmio il quadro normativo e andiamo direttamente alle schede viste. Abbiamo la prima scheda partecipazione non più detenuta, che è quella relativa all'intermodale vittoriese SRL in liquidazione, data di conclusione della procedura 27/12/24. L'area e l'impianto intermodale sono stati riconsegnati al Comune di Vittorio Veneto, proprietario dell'ente concedente. L'importo pattuito riconosciuto è di 800 euro e la data in cui è avvenuto l'incasso è il 30 maggio 2025. Per quanto riguarda la revisione periodica delle partecipazioni, quindi approvare entro 31/12/25, come sapete il Comune di Vittorio Veneto detiene quote di società partecipate che sono la Piave Servizi SRL, Vittorio Veneto Servizi 100%, Gala Alta Marca Trevigiana, Mobilità di Marca, Asco Holding e Asco Piave SPA. La Piave Servizi a sua volta detiene le partecipate anche di Viveracqua. E nel prospetto che avete agli atti c'è la descrizione delle partecipazioni dirette, il nome della partecipata, ad esempio Piave Servizi, la quota di partecipazione, siamo al 6,043%, la breve descrizione dell'oggetto a cui fa riferimento l'azienda o l'ente e l'esito della ricognizione. Allora, per quanto riguarda Piave Servizi, ci sono i riferimenti che sono avvenuti dal 22 in poi fino ad oggi giorno, in cui, come sapete, la società è diventata una società benefit e è stato cambiato lo statuto qui in questo Consiglio Comunale il 15/11, cioè è stato adottato in questo Consiglio Comunale il 15/11/2023 lo statuto sociale di Piave Servizi. E naturalmente Piave Servizi continua con le attività di investimenti e ricerca per lo sviluppo sostenibile, la resilienza del ciclo integrato dell'acqua, del territorio, promuove nella collettività una cultura ambientale e quant'altro. C'è da dire che Piave Servizi sta continuando a fare degli investimenti importanti su tutti i comuni che serve, investimenti di rifacimento delle condotte idriche e ampliamento anche per quanto riguarda il discorso delle condotte, delle fognature, e quindi sta proseguendo con questi lavori in tutti i comuni, compreso nel comune di Vittorio Veneto. Per quanto riguarda Vittorio Veneto Servizi, la cui detenzione è 100% pubblica, sapete insomma che negli anni c'è stata da parte di Vittorio Veneto Servizi l'acquisizione della scuola, l'ex scuola elementare Sauro, e attualmente nel 18/10/24 è stato nominato direttore, amministratore unico il dottor Coletti. In data 13/11/24 il Comune ha approvato il controllo analogo, che abbiamo anche visto anche la scorsa seduta, e in data 23/10/25 è stato approvato anche qui il referto del controllo analogo riferito alla novità del 24. Per quanto riguarda le altre azioni, sì, le altre società, abbiamo appunto Asco Holding, con i riferimenti in nota che potete verificare, Asco Piave e Viveracqua. Questo è quanto. Grazie. Se non ci sono interventi possiamo passare al voto.
Aspetto ancora un attimo per vedere se qualcuno ha un ripensamento, no? Un dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, dichiaro conclusa la discussione. La votazione. Approvato, 11 favorevoli, unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Unanimità. È chiuso anche il punto 10. Punto 11. Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvazione e relazione. Illustra l'assessore De Antoni. Sì, molto velocemente, anche questa è una delibera che la norma prevede debba essere presa ogni anno per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e che devono appunto effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Questa verifica insomma, va a guardare soprattutto che il servizio affidato c'è un andamento positivo insomma, dell'attività sia dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio. Gli enti, i soggetti che sono stati considerati servizio pubblico locale non a rete sono le farmacie, la gestione dei parcheggi, le luci votive, gli impianti sportivi, piscina comunale, stadio Barison, campo sportivo di costa, pista di atletica, impianti di beach volley. Questi sono quindi i servizi pubblici locali non a rete che sono oggetto di questa verifica. Allegato alla delibera ci sono una serie di schede che sono state predisposte dai singoli enti o diciamo comunque associazioni che vi ho elencato, che prevedono appunto una verifica di diversi aspetti della loro attività che riguarda, come dicevo, nel caso delle schede che sono tutte uguali, sono predisposte prima, insomma da parte comunque dalla legge, insomma sono prese dalla legge, riguardano la qualità contrattuale, la qualità tecnica, la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico. Quindi ogni associazione, ogni soggetto ha predisposto una serie di sì, no oppure delle precisazioni su queste attività e alla fine c'è per ogni soggetto, per ogni ente, c'è anche il quadro economico, diciamo una specie di, non tutti questi soggetti sono società, sono anche associazioni e quindi per ognuno c'è o il bilancio oppure c'è diciamo un rendiconto delle spese come per le associazioni sportive. Gli uffici su queste schede non hanno segnalato alcuna anomalia, per cui insomma ecco, la proposta che facciamo è di approvare questa ricognizione. Se ci sono dichiarazioni di voto, chiudo la discussione. Prego, votate. Favorevoli 11. Immediata. Adesso votiamo
Votate. Chiusa la votazione, favorevoli 11. Il Consiglio Comunale è concluso. Il Sindaco e il sottoscritto, il Presidente, rivolge gli auguri di buon anno ai consiglieri rimasti e ai pochi, immagino, cittadini che ci hanno seguito fino a questa ora. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.